Test. Prova.
Prego, prendete posto, buongiorno. Ma il caffè dovessi berlo prima. Avanti. Avanti. Chiamiamo i consiglieri, per favore. Si pronti? Ripristiniamo l'elenco degli iscritti. Si riesce a ripristinare? Siamo pronti a presente in squadra, come dice, dobbiamo fare una grande campagna che risponde, siamo nati in campagna. Grazie. Del Bianco è pronto, dall'alba al tramonto. Ha sentito parlare male della montagna prima e cambia. Ho sentito minchie dall'aria dicevano i montanari. Cioè, posso dire, se i consiglieri si accomodano iniziamo il consiglio. No, resta qui. Prego l'intervento. Ci ho provato. Carlo, accomodati, dai.
Riuscite a disinserire le schede di chi non è presente? Perché non ho neanche dimensione dei numeri qui. Grazie, grazie mille. Di chi non è presente? Grazie, grazie mille. Ah, ma ce l'ho qua il signore. No, sì, allora, guarda. Grazie. Ah, lascia, grazie. Carlo, metti a scheda, dai. Prego, accomodatevi. Siamo pronti? Diciamo che non ti ha una gran pronuncia. Consigliere Del Bianco, prego. Grazie. Bene, grazie Presidente. Non è facile riaprire la discussione questo pomeriggio dopo una mattinata così intensa, ma ci proverò, perché credo che in realtà questa prima parte del rendiconto di bilancio che abbiamo discusso abbia fatto emergere delle situazioni che vadano naturalmente ben oltre il bilancio di rendiconto. E è vero che evidentemente questi passaggi segnano sempre dei momenti fondamentali, ma è ovvio, lo sappiamo tutti qui dentro, che il dibattito di oggi è stato segnato da quel primo intervento di Barbisan e da quel secondo intervento di Marcato. E dobbiamo essere consapevoli, e per questo io non parlerò particolarmente di bilancio di cui abbiamo già parlato ieri in questo mio intervento, che è nata una nuova dialettica in quest'Aula. E ha detto bene, secondo me, prima la consigliera Ostanel, è nato a tutti gli effetti un nuovo gruppo. Che poi questo gruppo sia formale o informale lo vedremo, ma di fatto è nato un nuovo gruppo. E quindi di fatto c'è un nuovo interlocutore nella maggioranza. Questo mi sembra piuttosto evidente anche dalle stesse parole prima del consigliere Marcato, che parlava giustamente al plurale. E è in qualche modo l'esplosione di molte tensioni che abbiamo sentito, visto e respirato in tutti questi primi 6 mesi. Di fatto oggi è stato solo l'ufficializzazione di un percorso che si respirava e che si sentiva nei mesi passati e che ha avuto dei prodromi anche in diverse uscite sulla stampa. Quindi io penso che oggi sia da prenderne atto. Io non sono d'accordo invece con quello che diceva prima la consigliera Ostanel su un'altra cosa, cioè io credo che in realtà vedrà che è una questione che non come dire, implica rapporti così deteriorati come abbiamo visto invece dall'altra parte. Cioè dico che sostanzialmente non è vero che la destra in Veneto è sempre stata uguale. Io sono convinto che ogni legislatura, ogni presidente abbia portato un portato diverso, da Galan prima al presidente Zaia poi. Questo è fuori discussione.
ed è fuori discussione anche che ora siamo in una fase di transizione. E questo si è percepito e si percepisce molto bene. Abbiamo capito cosa è finito. Il problema vero che emerge dalla discussione di oggi è che non abbiamo capito cos'è cominciato. Lo dico molto seriamente, perché io capisco benissimo le repliche che hanno fatto ieri il consigliere Calzavara, la consigliera De Berti, oggi comunque anche quello che ha detto il consigliere Marcato. Lo capisco perché da questi banchi è stata criticata una visione, chiaramente parliamo del rendiconto del 2025, quindi naturalmente noi su quella visione andiamo a lavorare e quindi anche a criticare, è la nostra parte, è il ruolo dell'opposizione, andare a contestare quello che è stato la visione con cui si sono impostate le Olimpiadi, quella che è stata la visione con cui si sono impostate anche le grandi opere, la Pedemontana, eccetera. Ne abbiamo già discusso ed era già evidente da prima che su questo ci fossero due visioni comunque diverse. Abbiamo provato, e lo abbiamo fatto come consiglieri d'opposizione, a porre il ragionamento su quello che succede dopo e lì, francamente, va detto, l'Aula si è arenata. Perché c'è stata una risposta chiara dell'ex giunta, diciamo così, per capirci, che ha, giustamente è quello che farei anch'io, anche a me è capitato di essere in opposizione in un comune e aver fatto prima parte della giunta, ci si difende, anche sul passato, è naturale, e ci si tiene a rimarcare la propria visione. E quella era una visione di Veneto, che c'era, indiscutibilmente. Quello che però è mancato è capire qual è la visione che c'è oggi. Ed è questa la più grande questione che secondo me emerge in questo dibattito ormai di una giornata e mezza. È stato a lungo detto che mancano gli assessori e non abbiamo sentito parlare nessuno di loro in questi giorni. È stato a lungo detto che ci sono 130 milioni potenzialmente da investire e non è emersa né oggi né nelle commissioni un'idea forte su cui pensare questo, questo piccolo tesoretto di investimento, perché non è emersa una visione nuova. Questo va detto. E dopo 6 mesi effettivamente questa discussione secondo me segna un punto politico molto 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 chiaro. Ora, diciamo così, e rispondo anche ad alcune affermazioni che ci sono state. Penso per esempio a quello che diceva prima il consigliere Baldan, che riassume secondo me in una questione il tema di oggi. Ha detto, ci ha spiegato come erano andate le Olimpiadi di Torino nel 2006 e che la pista da bob è stata fatta contro tutti e contro tutto. Questo lo sappiamo, l'abbiamo detto anche ieri. Il problema su cui noi ci aspettavamo delle risposte oggi è come verrà pensata e gestita per esempio quella pista a bob, così come verrà pensata e gestita tutto il futuro della nostra regione. È quella la discussione vera che è mancata oggi. Ora, francamente io ho trovato molto maldestro il tentativo di difesa da parte di Barbisan sull'operato di Stefani, che ha prodotto evidentemente un autogol, non fosse altro perché lo dimostra la stessa reazione di Marcato. Mi ha colpito anche come per tutta la mattinata la maggioranza, le parti diverse della maggioranza, hanno attaccato l'opposizione con il solo fine di parlare alla maggioranza stessa. Guardate che abbiamo assistito a cose assolutamente interessanti. Abbiamo assistito a Barbisan che dice adesso noi tutti insieme dobbiamo fare la battaglia sul fondo della sanità nazionale e voi del Partito Democratico del centro-sinistra dovete rispondere a esserci. Poi abbiamo sentito un minuto dopo Baldan a dire ma come? Noi abbiamo già alzato il fondo nazionale e allora voi non l'avevate alzato. Si è fatto finta di parlare di qua per essere ascoltati di là. C'è stata tutta una questione sulla composizione politica, abbiamo sentito parlare addirittura delle elezioni provinciali di Vicenza,
Insomma, sostanzialmente si è parlato per tutta la mattina a Nuora perché suocera in tenda. Questo è stato. E quindi, in questo senso, io credo che la discussione che faremo dopo, forse sull'assestamento, spero ci possa portare a far emergere qualcosa di più. E che la discussione passi da ciò che è stato a ciò che sarà. Perché ad oggi un unico sconfitto c'è, e non è Barbisan che ha fatto un intervento francamente, anche per quanto mi riguarda, politicamente deprecabile, perché uscire con un intervento di quel genere in cui si attacca l'opposizione sulle leggi, sui collegati, è stato francamente un intervento disturbante e non accettabile per le logiche di questo Consiglio. Non esce sconfitto nemmeno Marcato, che ha messo in evidenza le contraddizioni interne di questo gruppo di maggioranza. Non esce sconfitto nemmeno Borgia, che ha provato a fare una difesa, ha fatto finta di fare il pontiere, in realtà attaccando di nuovo. L'unica persona che esce realmente sconfitta dalla discussione di questa mattina è il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che tutti ci aspettavamo qui questo pomeriggio, almeno in aula. Perché dopo quello che è successo stamattina, si fa fatica a pensare che il Presidente di Regione non venga nemmeno nel pomeriggio, con quelle che erano le premesse del suo mandato, cioè, lo ricordo, sarò sempre presente in Consiglio regionale. È scoppiata una crisi di maggioranza, più o meno mascherata, ma mascherata neanche tanto, un gruppo nuovo di fatto, formale o informale, si è formato, equilibri nuovi sono emersi, non si è parlato di futuro, non è emersa nessuna visione della Regione e il Presidente della Regione non c'è. Ecco, io credo che il problema qui non sia il passato, il problema qui sarà il futuro e saranno i prossimi 4 anni e mezzo. Grazie consigliere. Consigliere Dalla Pozza, prego. Grazie Presidente. L'avevo detto ieri e lo ribadisco oggi, a chi apparteneva alla precedente giunta regionale va la mia solidarietà e lo ribadisco nuovamente oggi. Siamo solidali con chi ha amministrato la Regione, pur essendo critici su come è stata amministrata la Regione, ma è un giudizio di natura politica e non chiaramente di natura personale, mentre il giudizio di natura personale è appunto la solidarietà che vi esprimiamo per la mancata difesa che c'è stata da parte dei capigruppo di maggioranza, ma anche da parte di chi ha, escluso il capogruppo Bozza, mi corregge, ma compreso chi ha fatto finta di difendervi dicendo una cosa secondo me fastidiosa, e cioè che se non ci fosse stata una legge che impediva agli assessori di fare ancora gli assessori perché l'avevano fatto per 2 mandati, sareste stati assessori. Diciamo che suona un po' come la storia del terzo mandato per il Presidente. Quando c'è una norma che non piace, siamo in un'assemblea legislativa, la norma si cambia. Si sarebbe potuto fare consentendo a Luca Zaia di fare ancora il Presidente della Regione, si sarebbe potuto fare consentendo anche agli assessori di fare ancora gli assessori. Diciamo che semplicemente non si è voluto. Siamo ancora in attesa di avere una modifica dello statuto della Regione che consenta la nomina della collega De Berti a sottosegretario. Questo avevamo letto, questo era stato dichiarato, e sì che sono passati ormai un po' di mesi dall'inizio della legislatura e il tempo di presentare un progetto di legge per modificare lo statuto e istituire questa figura ci sarebbe stato. Non è stato fatto, non si è voluto.
È semplice la cosa, perché le cose che si vogliono fare si fanno. Punto e fine. Questa è la realtà politica dei fatti. Questa è la realtà politica dei fatti. Ma la realtà politica poi dei fatti è anche quella contenuta nelle parole del capogruppo Barbisan, che viene a fare le pulci alle critiche che esprimiamo nei confronti della manovra finanziaria che viene presentata oggi, anche se è un rendiconto. Diciamo che abbiamo discusso più in questi 2 giorni forse che quando abbiamo fatto il primo bilancio, ma non ne stiamo discutendo perché è un giudizio politico, lo è in parte, sugli anni dell'amministrazione Zaia, ma perché, come ha detto giustamente il capogruppo Borgio, c'è una continuità tra quella che è stata l'amministrazione Zaia e quella che è l'amministrazione Stefani, così come c'è stata una continuità tra l'amministrazione Galan e l'amministrazione Zaia, di cui il presidente Zaia era vicepresidente, se non ricordo male. E quindi c'è una continuità amministrativa negli ultimi 31 anni di governo all'interno della Regione Veneto, per cui il centrodestra, e lo dico in assenza del collega Borgia, il centrodestra senza il centrosinistra ha governato ininterrottamente questa Regione. Dicevo, c'è un giudizio politico anche sull'intervento che ha fatto il capogruppo Barbisan quando dice, ossessionato probabilmente dalla questione dell'addizionale IRPEF, ci sono 2 ossessioni che vi invito a smontare un attimo nei confronti delle forze di minoranza, che sono l'Emilia-Romagna e l'addizionale IRPEF. Guardate, a noi non interessa, potete usarlo come benchmark per la vostra narrazione politica, quello dell'Emilia Romagna e quello dell'addizionale IRPEF, ma oggi, anzi domani ormai, attraverso gli emendamenti che presentiamo all'assestamento di bilancio, vi dimostriamo che dove ci sono risorse libere vi chiediamo di spenderle senza aumentare la tassazione per i cittadini, ma utilizzando semplicemente le risorse che ci sono. Frutto di anni di buon governo? Può essere, ne prendiamo atto. Noi potremmo dire dall'altra parte che forse alcune risorse potevano essere spese in maniera migliore, potevano essere spese tutte. Quando il capogruppo Barbisan dice scusateci se abbiamo tenuto all'asciutto il Veneto senza addizionale IRPEF, dovrebbe andarlo a ripetere ai sindaci dei comuni colpiti da eventi alluvionali dal 2010, data in cui arriva l'OPCM Berlusconi dopo l'alluvione di Vicenza, Padova e Monteforte d'Alpone, e arriva al 2026. Guardate che manca adesso l'assessore Zecchinato, ma quando si va nei comuni a far passerella, collega Bevilacqua, lei era presente con i comuni della Valle dell'Agno che reclamavano risorse per non aver più problemi come quelli che hanno avuto lo scorso anno, che hanno portato ad avere 2 morti, non solo danni, 2 morti. Allora, quando Barbisan dice non abbiamo utilizzato l'addizionale IRPEF ma abbiamo tenuto il Veneto all'asciutto lo stesso, dice una cosa che non è vera. E guardate che la cosa che ha detto invece si verificherà, nel senso che diventerà vera fra qualche giorno, quando arriverà la 4ª ondata di calore, che ormai non serve essere come il collega Valdegamberi, né catastrofisti né negazionisti per dire che ci sarà, ma all'asciutto ci rimarranno i campi e quei soldi, quei 7 miliardi e mezzo attualizzati di cui parlava prima, forse sarebbero serviti per aumentare come risorse proprie quelle che la Regione mette per completare le opere non soltanto di laminazione ma anche di invaso. E quando si dice che quella addizionale IRPEF sarebbe servita a togliere soldi dalle tasche dei cittadini, non dice un'altra cosa, ovvero che in altre regioni, in altre realtà, quella addizionale IRPEF è servita a non far uscire soldi dalle tasche
dei cittadini, ad esempio con il trasporto pubblico gratuito per le fasce studentesche, perché oggi quella è una spesa che grava per circa 600 euro all'anno sui conti delle famiglie del Veneto, e guardate che non c'è nessuna addizionale IRPEF per i redditi più elevati che costi 600 euro a testa, mentre quella è una tassa indiretta che viene posta a carico delle famiglie nel momento in cui si sceglie politicamente di non rendere gratuito il trasporto. Tralascio quegli aspetti più retrivi dell'intervento di Barbisan. Era dai tempi in cui giocavo a pallone con i miei amici all'oratorio che non sentivo qualcuno che diceva: beh, va bene, visto che non state alle regole mi porto via la palla e la partita è finita. Va bene, ci sono strumenti del regolamento del Consiglio regionale che ci consentono di esercitare i diritti delle minoranze pienamente, faremo quello che dovremmo fare, staremo qui un bel po' di tempo magari a discutere di bilancio avvalendoci di quelle che sono le forme regolamentari, ma io ritengo che se si ragiona per il bene dei veneti ci sia anche un rapporto tra la maggioranza e le minoranze che consente di alzare l'asticella senza dire: mi avete stancato, me ne vado via con la palla, giocate la partita da soli. Comunque va bene, se questo è il livello proveremo a non adeguarci ma a giocare comunque la nostra partita. Chiudo. Il collega Del Bianco ha detto che si è detto a Nuora perché suocera intenda. Ecco, io penso che quando entrano qui dentro anche rivendicazioni che escono da quello che è l'obiettivo per cui siamo stati eletti, tipo quella sulla questione dell'accordo per la provincia di Vicenza, ma vale per questa come per altre province, non si faccia un gran bene al territorio che amministriamo. Non deve far paura quando gli amministratori locali decidono per un ente di secondo livello, come sono le province, di provare a dare un segnale diverso da quello che si è avuto finora. Evidentemente si sarà tirata anche una riga su come è stata amministrata la provincia di Vicenza negli ultimi anni da parte di chi la regge, nato tra l'altro proprio da un accordo complessivo tra centrodestra e centrosinistra, non tra Lega e Partito Democratico, tra centrodestra e centrosinistra, in modo chiaro, in modo pulito, e che aveva dato probabilmente qualche esito migliore rispetto a quelli che si sono avuti negli ultimi anni. Ma io credo che nel momento in cui ci riempiamo la bocca di autonomia e togliamo invece l'autonomia ai territori, riducendo il tutto a una mera rivendicazione politica, non stiamo facendo il bene del territorio che amministriamo. Sinceramente è stato forse finora, di questi 8 mesi di consigliatura regionale, probabilmente il dibattito finora più aperto e più chiaro, anche perché ha reso evidenti quali sono le differenze che ci sono tra maggioranza e minoranza, ma anche all'interno della maggioranza stessa, cose che peraltro sapevamo benissimo, non ci avete raccontato nulla di nuovo, abbiamo semplicemente preso atto di una cosa che sapevamo già da tempo. I richiami all'unità mi ricordano quelli che talvolta affliggono anche il nostro schieramento, in cui l'unità è soltanto di facciata, ma la politica è fatta anche di questo e non ci sorprende. È sorprendente invece quando da un percorso carsico le critiche emergono, ma è meglio perché così il gioco si fa più chiaro per tutti e capiremo più avanti se l'intemerata del capogruppo Barbisan sia autosufficiente o dimostri un'autosufficienza della maggioranza, o se magari non servirà in qualche momento dialogare anche con l'opposizione
per fare in modo che questa consigliatura non solo arrivi al termine, ma arrivi al termine producendo risultati. Chiudo. Risultati che tardano un po' ad arrivare. 2 discussioni abbiamo fatto importanti in questo inizio di consigliatura, sono state entrambe sul bilancio, una sul bilancio 2026 che era un'eredità forse della precedente consigliatura, l'altro sul rendiconto 2025, ma i provvedimenti tardano ad arrivare. Ecco, io non so se sia una questione legata a un'inesperienza, al fatto che si deve prendere mano anche nel difficile mestiere dell'assessore. Però è un dato di fatto, Oggi stiamo parlando ancora di visione, stiamo ancora parlando di massimi sistemi, ma non di provvedimenti. E devo dire che al di là della presenza dell'assessore Giacinti e dell'assessore Mantovan, che ringrazio al pari degli assessori che erano presenti ieri, l'assessore Roma e l'assessore Zecchinato, facciamo anche presto a dirli perché tanto poche sono state le presenze sui banchi della Giunta in questi 2 giorni, però anche questo dimostra la modalità con cui si è iniziata la consigliatura, ed è una modalità francamente che trovo non particolarmente rispettosa, non per la minoranza che tanto è abituata a parlare al vento e a lanciare le proprie grida alte senza che qualcuno le ascolti, ma forse anche per il resto del Consiglio che credo in una partita importante come quella di un appuntamento di bilancio meriterebbe ben altra considerazione da parte della Giunta. Grazie consigliere. Consigliere Galliano, prego. Grazie Presidente. Allora, che questo sarebbe stato un consiglio particolare lo si poteva prevedere già dai documenti, dove il fatto di affrontare insieme il rendiconto da una parte e poi l'assestamento, per definizione noi eravamo chiamati a fare una fotografia del prima e a cominciare a costruire le proposte del dopo. Quando questi 2 documenti vengono messi assieme in un bilancio che di fatto è all'inizio di una nuova legislatura, è chiaro che il prima riguarda una vecchia amministrazione e il dopo riguarda comunque un cambio, visto che c'è stato l'avvicendamento anzitutto del Presidente, ma non solo, come si diceva prima, gli assessori e in tante cariche. In questi mesi, dalla campagna elettorale in poi, si è sempre un po' cercato di giocare su questo concetto di continuità che provava a tenere insieme, più o meno all'occorrenza, questi 2 momenti, cioè del prima e del dopo, e però diciamo che il fatto di usare questa parola solo a livello di convenienza è poi emersa oggi in tutte le sue contraddizioni, in maniera palese, dove si vede che quel prima e quel dopo stanno insieme un po' attaccati con una colla un po' debole, perché c'è stato un prima che chi viene dopo non ha difeso ieri, se non su esplicita richiesta di qualcuno, e chi è intervenuto, insomma, o chi sta cercando di intervenire per costruire il dopo lo sta facendo in maniera assolutamente timida, ripeto, per usare un eufemismo, visto che di proposte ancora non se ne vedono. E qui mi attacco ad una delle critiche che ci è stata fatta, non mi ricordo se era il consigliere Borgia o il consigliere Baldan prima, quando ha detto vabbè, è un giorno e mezzo che vi sentiamo solamente criticare e non c'è mai una proposta. Allora io vorrei ricordare che se qui invece c'è stata una proposta, sono esattamente quei complessivi 340 milioni che abbiamo proposto prima col bilancio di previsione e adesso, lo vedremo poi nel successivo punto, con l'assestamento, che appunto derivano da una concreta proposta fatta da noi in maniera unita a livello di intergruppo, e che dice che un'altra visione di Veneto è anche possibile, o comunque una visione di Veneto migliore. Allora, è normale che poi emergano anche diverse sensibilità, delle discussioni, anche all'interno delle maggioranze.
Lo sappiamo, tutte le squadre insomma hanno delle anime più o meno diverse ed è normale che le discussioni vengano fuori. Però chi mi ha preceduto, il consigliere Dalla Pozza, il consigliere Del Bianco e anche altri, hanno detto in maniera chiara: chi è che in tutto questo alla fine deve fare il collante? Deve restituire l'immagine forte, autorevole, coesa e unita di prospettiva di del governo di una regione. È il presidente della regione, che viene eletto e scelto dalla sua squadra per rappresentarla tutta insieme, per essere la sintesi delle varie anime, e deve essere quel soggetto che alla fine quelle anime le tiene insieme, ricollegando, riconnettendo quei momenti anche, diciamocelo, fisiologici di frattura che ci possono essere in una prospettiva comune. Mettiamo insieme i cocci o le parti che si sono rotte per andare verso una storia comune. Però appunto, come si diceva, qui il Presidente, nonostante i grandi proclami di inizio legislatura, non c'è stato, non c'è, e davvero ce lo aspettavamo di vedercelo oggi pomeriggio a prendere la parola per primo. Gliel'avremmo concessa volentieri per capire davvero qual è il futuro di questo Veneto, perché al di là delle diatribe fra i partiti in questo Consiglio, noi ci interessa capire qual è la prospettiva di questo Veneto, e ci aspettavamo che lui stesso sarebbe venuto qui in aula a dirci: guardate che comunque c'è una squadra, un progetto, un futuro per cui stiamo lavorando. Invece manca il Presidente, di assessori ne abbiamo due, a parte appunto l'assessore Giacinti è stato l'unico presente da ieri, però ormai ci siamo abituati a vedere una presenza davvero scarsa della Giunta in questo Consiglio. E anche qui, per carità, ognuno poi ha il suo modo di lavorare, però io non ho esperienza di quest'Aula, ma mi viene detto che nella passata legislatura, a parte il Presidente Zaia, gli assessori c'erano in maniera importante, costante, presente, tanto in Commissione quanto in Consiglio. Allora, non mi sembrava che il resto fosse fermo, anzi forse è più fermo adesso, nonostante ci sia anche un maggior tempo dedicato, visto che non si viene in aula. Allora, visto che è possibile coniugare il rispetto del Consiglio con le politiche da portare avanti sul territorio, noi vediamo appunto un Presidente, Stefani, assente, la stragrande maggioranza della Giunta che non c'è, i capigruppo che continuano comunque a mancare anche in questa sessione pomeridiana. Ripetiamo, davvero, se ci possono essere fratture fisiologiche c'è qualcuno che le deve tenere insieme, ma noi questa cosa non la vediamo e questa cosa ci preoccupa in prospettiva. Se ci può far piacere da una parte che emergano criticità che potevamo aver letto in maniera più o meno sotterranea in questi mesi e che si palesano, dall'altra parte la prospettiva per il Veneto ci preoccupa. E in mezzo a questo allora comincio a inanellare quelle che sono le preoccupazioni puntuali, che in questa discussione, che io ritengo non inutile, come ha sottolineato qualcuno, ma assolutamente utile. Ritengo anch'io che sia stato un momento importante di scambio e di confronto da ieri a oggi, soprattutto quando prima il consigliere Calzavara, poi la consigliera De Berti e altri hanno cominciato a rispondere, il consigliere Corazzari, hanno cominciato a rispondere nel merito, dando idea, la loro visione dei numeri, delle prospettive, delle risposte. Come si diceva prima, si motiva il perché, no, di tanto lavoro negli anni precedenti, e c'è uno scambio proficuo che dice poi quella che sarà la sintesi per cui dovremo lavorare e dove andare. E per questo ripeto che la discussione secondo me è importante, è utile che ci sia, perché poi da questa sintesi si deve partire per lavorare. Manca però un altro presupposto all'interno di questa discussione, che è la chiarezza, perché se noi appunto qui stiamo cercando di fare l'analisi del prima per costruire il poi, ci sarebbe piaciuto che anzitutto nelle commissioni e poi adesso anche in Consiglio, la Giunta in particolare e il Presidente ci dicessero in maniera molto chiara, perché noi non vogliamo dare subito delle risposte al Veneto. E allora al posto che dire, e lo riportano testualmente i documenti, ci sono molteplici verifiche da fare. Quando le cose sono urgenti, quando la società chiama, si cerca di fare il prima possibile. Le verifiche vengono fatte per tempo per mettere in campo quei milioni in maniera molto veloce. Oppure, ed è quello che ci saremmo aspettati, si viene in Consiglio e in maniera molto chiara, ripeto, abbiamo bisogno di chiarezza, si dice quei soldi non li mettiamo in campo perché o c'è paura del pedemontano, c'è paura delle Olimpiadi e tutto quello che ci va dietro. Ripeto, non dico queste cose solo perché c'è il gusto di rimarcare alcune fratture che ci sono nell'aula, ma proprio perché a volte il fattore tempo è fondamentale per determinare quella che è la vita nelle comunità fuori.
il fattore tempo, ripeto, è determinante per capire quale sarà la vita delle nostre comunità fuori. E lo dico perché ieri sono emersi alcuni temi, ripeto, di importante confronto. Uno lo tirava fuori il consigliere Calzavara, è stato più ripreso in maniera esattamente, forse un po' come una fobia dall'intervento del capogruppo Barbisan prima, sull'addizionale regionale IRPEF. Allora ieri il consigliere Calzavara sottolineava di come fosse un obiettivo importante a cui si era lavorato, quello di pian piano accantonare il DANC per arrivare al suo azzeramento, percorsi per creare i presupposti affinché si arrivasse all'accordo sul FAL, però ricordo benissimo, lavorarci era importante per arrivare ai risultati di oggi, ma non siamo l'unica regione che aveva quella situazione. Eravamo in buona compagnia con varie altre regioni d'Italia, quindi non possiamo dire il Veneto è stato l'unico soggetto che ha lavorato positivamente a queste situazioni e che ha dovuto fare il virtuoso rinunciando ad alcune entrate mentre altre regioni non dovevano affrontare questi percorsi. Altre regioni hanno deciso di tenere insieme sia la fase di austerity che con quella di prospettiva. A prescindere poi da come si utilizzano i soldi, questa è una responsabilità nostra, la qualità degli interventi che ne vengono fatti. Ecco perché allora, rispetto a quanto veniva detto sull'addizionale, io penso che bisogna fare i conti in maniera molto onesta con le necessità della comunità che amministriamo e tutte le possibili leve che dobbiamo attivare per dare delle risposte. Perché anche io credo che sì, alcune volte le modifiche normative sono essenziali per togliere lacci e lacciuoli e far ripartire la società a lavorare in un certo senso, però molto spesso, come sottolineavano i miei colleghi, la disponibilità di risorse finanziarie diventa essenziale per dare gambe ed ossigeno a tante politiche, a tante iniziative. Ed ecco che pensare di avere o no centinaia di milioni di euro in anni, lo diceva lo stesso consigliere Barbisan, circa 7 miliardi mal contati, no? In questi anni, diventava forse fondamentale, perché se c'è stato un fallimento da cui dovremo imparare a ripartire è probabilmente esatto quella situazione che si può riassumere nel fatto che siamo una regione tax free e che non ha messo le mani in tasca ai veneti. Ecco, allora tax free è una cosa, non mettere le mani in tasca ai veneti è un'altra. Perché i veneti che si sono visti mettere le mani in tasca, lo diceva adesso anche l'intervento del consigliere Dalla Pozza sul tema dei trasporti, sono stati esattamente quelli che invece erano più in difficoltà. Perché se io non metto a disposizione servizi a condizioni agevolate, soprattutto per determinate fasce della popolazione, chi ha le possibilità ci arriva a trovarsi le risposte, magari con qualche impiccio in più, ma ci arriva. Chi invece quelle possibilità, anzitutto economiche, non ce le ha, si trova a dover, come spesso abbiamo visto in termini di salute, rinunciare magari alle cure, rinunciare a determinati servizi. Ecco perché allora invece forse è meglio pensare a una misura proporzionale, equa, graduata in maniera corretta per mettere a disposizione di tutti servizi pagati da pochissimi. Questa è la cosa rispondente al principio di progressività della Costituzione. E ripeto, e qui secondo me cade assolutamente il palco su quella narrazione del tax free. Non è tax free, è tax unfair, se vogliamo rimanere sull'inglese, cioè dal punto di vista della tassazione ingiusto. Nel senso che il fatto di avere una tassa piatta uguale per tutti a prescindere dai redditi è contrario ai principi di progressività della nostra stessa Costituzione. Allora io penso che se la minoranza continua a ribadire questi concetti non è male, anche perché forse sono altri due i temi dove ci dimostrate che dopo insistenti sottolineature e iniziative siete arrivati ad assumere anche posizioni differenti. L'intervento del consigliere Corazzari di ieri, che io ho apprezzato nei numeri e nei contenuti, dimostra però una cosa, che al consumo di suolo a politiche invertite si è arrivati dopo tanti anni di sollecitazioni. Ieri il consigliere Corazzari diceva adesso abbiamo cominciato ad invertire la rotta in maniera importante. I dati attuali dimostrano che il Veneto comincia ad essere in linea con altre regioni che poco consumano e quant'altro. Sì, ma quanto ci abbiamo messo ad arrivare a quelle politiche? Allora forse battere e ribattere diventa importante, perché così come avete
assunto una posizione diversa, avete fatto un cambio di marcia, intanto normativamente, poi vedremo gradualmente anche con i numeri, sul tema per esempio del consumo di suolo, magari questo succederà anche sull'equità fiscale di prelievo all'interno di questa regione e sulle risposte che riusciremo a mettere in campo per la soddisfazione dei beni e dei bisogni dei nostri cittadini. Oggi abbiamo visto, adesso non c'è l'unico momento in cui manca, è stata presente in tutta la discussione, l'assessore Roma, che con un articolo di questi giorni, essa stessa, diceva come le politiche del passato sulla gestione delle previsioni demografiche, dell'invecchiamento della popolazione, sull'accudimento degli anziani non sono state messe in campo in maniera adeguata e opportuna rispetto all'altezza e all'importanza dei problemi. E ripeto, allora forse se continuiamo a battere, è il nostro dovere, su qualcosina si cambia posizione, ma i tempi, lo dicevamo, sono una componente fondamentale, perché le ricadute non sono nelle beghe di partito fra la maggioranza in quest'Aula, ma nella soddisfazione dei bisogni all'interno della nostra regione. Ecco, poi per carità ci sarà spazio a dichiarazioni di voto, vedremo sia per questo rendiconto che per l'assestamento quale sarà la situazione che definiremo, se verrà accolto qualche emendamento. Però ripeto, io penso che discutere in Consiglio sia un momento utile, farlo sui temi sia altrettanto importante, superare le divisioni diventi fondamentale, perché al di là, ripeto, delle beghe fra i partiti a livello di maggioranza, quello che interessa poi è che cosa succede fuori da questo contesto per la nostra comunità veneta. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Valdegamberi, prego. Sono un po' di anni che ascolto le discussioni di quest'Aula. Devo dire, ho visto dal tempo quella di Galan ad oggi, e francamente alcune discussioni che ho sentito in questi giorni mi lasciano un po' allibito. È chiaro che chi fa ha il rischio di sbagliare, magari non fare le cose con la perfezione, però c'è anche chi avrebbe voluto nel passato che non ci facesse nulla. Io mi ricordo, abbiamo parlato in questi giorni di Pedemontana, abbiamo parlato di altre cose, di tante grandi opere che sono state fatte negli ultimi 20 anni, e mi ricordo le battaglie fatte qui in quest'Aula contro quelle opere lì, a sostenere i comitati dei no, i vari comitati dei no. Francamente vi devo dire, al di là di tutto quello che si è detto, che in questi giorni frequento molte volte la Pedemontana e devo dire meno male che la Pedemontana c'è. Mi sembra che Treviso sia diventato improvvisamente più vicino a Verona. Io lo immaginavo molto lontano, perché nell'immaginazione quando andare a Treviso era un supplizio, vuol dire perdere un lungo periodo di tempo, non arrivare mai, e oggi un attimo parti da Treviso, un attimo arrivi a Montecchio, un attimo arrivi a Soave, un attimo arrivo a casa. Quindi è indubbiamente un'opera utile, ed era un'opera utile ancora programmata tanti anni fa, ancora, se ne parlava ancora dagli anni 90, dagli anni 80, cioè era un'esigenza di tutti gli imprenditori della zona di quest'opera, in una zona che era sovraccarica, le strade intasate, i paesi, i sindaci, mi ricordo i dibattiti a favore. Poi improvvisamente sembrava quasi un'opera che non servisse più per alcuni, ma vi devo dire che col senno di poi è stata più che utile, guai, come è stato detto questa mattina in un intervento, forse l'ha fatto Calzavara, che ha detto chi è che rinuncerebbe oggi a frequentare la Pedemontana? È chiaro che se anche dal punto di vista economico è cara, sì, però è più caro percorrere paese per paese, consumando di più, forse anche in termini di benzina, oltre che di tempo. Quindi credo che dobbiamo cominciare a mettere un velo, coprire con velo le polemiche che sono state spesso fatte attorno a quest'opera. Si è contestato il costo. Io mi ricordo il momento in cui c'era questo tracciato spaccato, il Veneto spaccato, sfregiato nel mezzo della campagna, e c'era il rischio di lasciarlo così per decenni. E c'è voluto coraggio a intervenire e prendersi responsabilità quando lo Stato ti ha lasciato lì con il cerino in mano. Io sono dell'opinione che quest'opera è talmente grande, è stata per anni il cantiere più importante in Italia, che doveva essere necessariamente posta a carico del bilancio dello Stato. Come è stato fatto alla Salerno-Reggio Calabria,
tante opere al sud dove non si è mai messo in dubbio dell'interesse nazionale. È interesse nazionale anche quest'opera perché dà servizio a un territorio che genera ricchezza e reddito a vantaggio di tutto il Paese e quindi il beneficio di quella opera è per tutta l'Italia, non è solo per il Veneto, non è solo per le province di Vicenza, di Treviso e altre, ma è un beneficio nazionale, un interesse superiore e quindi avrebbe dovuto farsi carico di quest'opera lo Stato e sono ancora convinto oggi che dovrebbe farsi carico, l'ho detto a Stefani più volte, dovrebbe essere posta a carico del bilancio dello Stato e non a carico del bilancio della Regione, perché l'interesse è statale. Ricordiamoci che al sud non si pagano nemmeno i pedaggi autostradali, eppure abbiamo buttato miliardi e miliardi, nessuno ha mai detto arrangiatevi voi Regione Calabria, Regione Campania, eccetera. Ma al di là di questo, quindi voglio dare un mio messaggio anche di ringraziamento verso coloro che hanno avuto questa responsabilità, perché si poteva dire, come qualcuno dice oggi, è roba degli altri, è cosa che non riguarda noi, e lasciare, ma sarebbe un grave atto di responsabilità che non fa parte della buona amministrazione e che contraddistingue questa nostra Regione. Quindi, al di là di questo, oggi ci sono due grandi sfide strategiche importanti. La prima riguarda il tema delle autostradali, concessioni autostradali. Nel passato, parlo della 4, anche la Brennero-Modena, altre quelle più vicino ai territori che conosco, sono autostrade che sono nate dalla partecipazione pubblica, province, comuni e regioni in qualche parte, e purtroppo una cattiva gestione nel tempo, parlo della 4, la Serenissima, ha creato attorno a una holding che faceva, o meglio una società operativa che faceva profitti utili 1 milione di euro al giorno. Mi ricordo avevo analizzato il bilancio consolidato diversi anni fa, era circa 1 milione di euro al giorno di soldi incassati, perché non esci dall'autostrada senza pagare, quindi bene o male non c'è neanche il rischio di incassare di credito e l'incasso è immediato e non è un vantaggio da poco. C'era la capacità attraverso una holding con tante società satelliti, spesso politicizzate, da destra a sinistra, questo patrimonio veniva dilapidato, arrivare al punto in cui si è chiesto l'aumento di capitale agli enti, come la provincia, il comune, e non sono stati in grado di fare l'aumento di capitale, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario, deve essere questa società che generava ricchezza da trasferire ai soci o da spalmare sul territorio, sotto forma di utili, ma soprattutto sotto forma di investimenti sul territorio, come era in principio. Un po' alla volta è diventato invece un carrozzone che generava altri carrozzoni, poltronifici e creava buchi di bilancio, fin tanto che di fronte a un aumento di capitale che non era in grado di farne fronte, si è arrivati alla decisione di privatizzare, poi i normativi nazionali spingevano in quel senso lì e alla fine siamo andati verso la privatizzazione. Abbiamo queste cassaforti, un tempo cassaforti di risorse per il pubblico, per il territorio, sono passate nelle mani del privato. Io credo che il primo obiettivo che dobbiamo fare è, senza ripetere gli errori del passato, riportare in una regia regionale tutte le concessioni autostradali che interessano il nostro territorio, in una gestione pubblica, evitando gli errori del passato, evitando le inefficienze del passato, perché saremmo dei pazzi se andremo a fare come è stato fatto qualche decennio fa, depauperando questo, e gli utili riportarli in investimenti sul territorio veneto. Mi pare che Stefani nel suo programma questo era uno dei punti, l'avevo suggerito ancora quando ci eravamo visti prima della campagna elettorale, ho detto guarda questa qua per me è una priorità. Mi pare c'è il ministro dello stesso partito, mi auguro che si faccia quanto prima questa cosa, si riporti sotto una regia regionale le concessioni autostradali ed ecco che indirettamente, se non si vuole il bilancio dello Stato farsi carico come giusto sarebbe del deficit che nel project financing, nel piano finanziario della Pedemontana oggi per un po' di anni ricade sulle casse della Regione, quantomeno sia inserito in un progetto generale che vada a compensarsi con gli utili delle altre società concessionarie sotto regia pubblica. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, grande partita in cui il Veneto dovrà giocare la propria credibilità, la propria capacità di governance per il prossimo futuro. Si tratta delle concessioni idroelettriche.
delle concessioni idroelettriche che sono importantissime, riguardano la provincia di Belluno, ma non solo la provincia di Belluno, ed è una partita importante che oggi è gestita da l'ENI, abbiamo prorogato per qualche anno in attesa di poter anche verificare quella scelta, valutare qual è la scelta più opportuna attraverso società mista, attraverso un sistema, una società completamente pubblica oppure attraverso un affidamento a privati, qual è la scelta più opportuna, ed è una partita importante anche in termini finanziari e che può avere una ricaduta utile non solo per i territori montani ma per tutto il bilancio della Regione. È una partita che dobbiamo essere presenti e giocarla bene, perché secondo me lì c'è spazio per aumentare sia la produzione idroelettrica ripulendo gli invasi, sia aumentare quindi la disponibilità di risorse idriche per l'agricoltura. È una partita vitale che riguarda non solo il Bellunese, riguarda tutto l'intero Veneto, e dobbiamo questa partita seguirla bene, giocarla bene per essere pronti a portare e arrivare nel 2029 con un risultato che sia poi capace di dare esternalità positive nel medio-lungo periodo per la Regione. Queste sono le due partite importanti. Poi c'è il discorso sociale e su questo invece sono un po' più critico. Il mondo si è fermato nel 2010. Io credo che le grandi riforme del sociale che hanno caratterizzato questa Regione, che era l'avanguardia, quando ero coordinatore di tutte le regioni italiane a Roma, portavo ogni 15 giorni le delibere e i provvedimenti legislativi della Regione Veneto in capo di conferenza Stato-Regione, ed erano copiate dalla Sicilia alla Toscana, eravamo punto trainante del sociale italiano. Poi è successo un arresto cardiaco. Diciamo che dopo la giunta Galan, l'ultima giunta Galan, non c'è stata nessuna riforma strutturale del sociale nel Veneto. Abbiamo semmai recepito riforme fatte a livello nazionale, ci siamo fatti un po' sorpassare dagli altri. Abbiamo demolito ancora, mi ricordo subito dopo, c'era una struttura che non è merito mio, è una struttura di dirigenti che aveva una professionalità notevole, considerati a livello nazionale, che per mettere dei portaborsi, non faccio nomi e cognomi, per mettere qualche amico di partito portaborse, abbiamo fatti scappare via e abbiamo creato delle strutture un po' che abbiamo demolito un sistema veneto che ha fatto scuola per decenni, e non è il merito di tutti, trasversale, destra, sinistra. C'era in quest'Aula, mi ricordo, una coesione totale tra le due parti su quei temi del sociale, e oggi devo dire, quando sento dire che se parliamo solo del sociale, qua lancio una critica. Ne parliamo giustamente, dobbiamo recuperare un gap che dura 20 anni ormai, è un gap, o meglio 15 anni di gap, c'è un gap di 15 anni che dobbiamo recuperare, un gap, perché abbiamo oggi dei bisogni che sono cambiati. Stiamo viaggiando con una macchina di 15 anni fa, ed è una macchina che allora era efficiente, la migliore possibile, ma nel tempo è una macchina che ha bisogno di manutenzione. Non faccio colpe a nessuno, critiche a nessuno, dico qual è la realtà. Una per tutte, mi ricordo che avevo... una per tutte, difatti la macchina funzionava quando c'ero. Allora, una per tutte, eravamo alla fine dell'ultima giunta Galan, c'era il Presidente della Commissione Sociale, Sanità e Sociale, era Raffaele Bazzoni, e insieme avevamo concordato tra le parti sociali la riforma dell'IPA. Mi ricordo ancora il testo a casa che aveva la firma delle parti sociali. Io non capisco perché, era il 2010, non capisco perché nel 2025 non abbiamo ancora in aula questa cosa, tant'è che mi dispiaceva allora perché non eravamo arrivati in tempo a portare in aula. Sono passati un po' di anni e siamo ancora qua, stiamo parlando ancora di una riforma che l'abbiamo lasciata nel cassetto per 15 anni. Allora, io non sono qui a fare la colpa a nessuno, però oggi dobbiamo recuperare, ho detto, mentre in altri settori abbiamo fatto dei passi avanti, qui siamo fermi e dobbiamo recuperare questo gap. Quindi quando stamattina si criticava ma questo inciuccio maggioranza posizione sociale, io dico ben venga, perché dobbiamo recuperare questo gap qui. Oggi abbiamo dei bisogni, non possiamo fermarci a un'offerta. Non possiamo fermarci a un'offerta di servizi di modelli che erano sicuramente buoni e sono ancora buoni, ma sono modelli di 20 anni fa. Dobbiamo creare nuovi modelli. Io ho presentato dei disegni di legge, mi lasci parlare, Mercato?
Marcato, per cortesia. per cortesia. No, Tu bisogna lasciar stamattina parlare il hai parlato- consigliere. Consigliere, si concentri sull'intervento. Sì, la considerazione No, dai, interessante dai, è che, diamo un po' di è che ordine, Enrico grazie. deve imparare l'educazione a stare zitto mentre gli altri parlano. Beh, da te non sicuro. Sì, allora, no, guarda, parlare da qualcun Rigo, altro. per cortesia, che dopo tocca a lei. Allora, vi devo dire che ci sono modelli nuovi. Oggi, in 3 mesi, abbiamo parlato solo sui giornali, sembra che il problema numero 1 sia il fine vita. Il fine vita, io vedo la gente muore lo stesso senza bisogno che interveniamo noi. E muore anche senza dolore, con terapia di dolore, con cure palliative, con sedazione. Oggi il tema è già trattato, ma stiamo facendo solamente della ideologia, della demagogia su una cosa, quando abbiamo disegni di legge come quello che ho presentato ancora a febbraio sulla revisione del sistema degli accreditamenti, che è veramente macchinoso, è fermo a tempi delle vacche grasse, che ogni 3 anni un asilo ha una commissione che deve essere rinnovata, che va a verificare, buttiamo via soldi, tempo e spreco di denaro quando si possono fare revisioni a campione, si possono fare tante cose. C'è un disegno di legge mio che è da febbraio fermo e non viene mai considerato, preso in considerazione. No, il problema è il fine vita, che non è anche competenza nostra, è competenza dello Stato. Mi ci rendiamo conto? Ci sono altre norme. Ho presentato una legge da poco che è quella la chiamo l'albergo sociale, l'albergo assistito. Anche lì abbiamo bisogno di dare offerte differenziate rispetto a quelle tradizionali, che per quanto riguarda le persone parzialmente non autosufficienti e gli anziani. Noi oggi abbiamo persone che hanno facoltà economica e non trovano servizio, almeno a questo dobbiamo dare la possibilità di sfogo, e oggi non c'è un sistema dove possono andare, non c'è il servizio. Mettiamo in moto questi servizi. Ci sono tante idee, tante innovazioni che dobbiamo creare e implementare come strumenti, farle entrare nei piani di zona, farle entrare nell'offerta pubblica dei servizi pubblici, che oggi non ci sono di fronte alla società che è cambiata, che è sempre più vecchia, famiglie sempre più frazionate, divise, dove c'è bisogno di interventi urgenti. E il problema non è quello di ammazzarli con l'eutanasia, il problema è quello di dare servizi perché vivono bene. Ok? E questo è mancato, e perdere tempo in altre cose, lasciando a parte questo, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché prendiamo in giro la gente e non facciamo il nostro dovere. Il nostro dovere è fare ciò che ci compete, non ciò che ci compete allo Stato, lasciando disegni di legge a marcire in commissione senza essere mai considerati, solo perché si segue l'ideologia e le campagne elettorali di qualcuno che il prossimo anno dovrà fare carriera politica altrove. Chiaro? Su questo non transigo, e su questo do atto che il Presidente Stefani ha sensibilità, e mi dispiace che dalla maggioranza vengano critiche nei suoi confronti, perché lui sta cercando di recuperare un qualcosa di cui siamo carenti da 15 anni. Abbiamo stati bravi in altri settori, ma in questo, vi devo dire, ci siamo fatti superare da Emilia Romagna, da Lombardia, da tanti altri. Inutile che ci prendiamo in giro. Eravamo i primi della classe e abbiamo perso posizione. Io voglio che in questa legislatura, anche grazie all'aiuto dell'opposizione, queste posizioni le recuperiamo, e quindi non vedo un problema, come ieri è stato sollevato, il fatto che si parli di sociale, perché di sociale per 15 anni non si è mai parlato. Questo è il problema. Grazie consigliere, la parola. No, consigliere no. Uscite se dovete litigare, ma non in aula, grazie. No, assolutamente no, quindi consigliere la richiamiamo. Dai, tra amici si chiede scusa, dai. Dai, siamo in aula, per cortesia cerchiamo di non scadere, Grazie. Filippo Rigo, prego. Grazie Presidente, grazie colleghi. Io ho l'onore di far parte di questa Assemblea da 6 anni e i momenti del bilancio sono momenti sempre particolari, sono momenti dove anch'io, come ho già sentito qualche altro collega, mi chiedo se davvero faccio parte del Veneto, di questa regione, o se vivo da un'altra parte. Momenti in cui l'opposizione descrive
il Veneto in maniera catastrofistica, un Veneto dove non funziona niente, un Veneto dove i giovani scappano, un Veneto dove le aziende chiudono, un Veneto che non dà possibilità di curarsi a nessuno. Io ieri sera, quando sono tornato a casa, al mio paese, a Sommacampagna, ho fatto un giro per il paese perché insomma ho sentito le vostre dichiarazioni catastrofistiche. Dico, faccio un giro per il paese, ho visto che era, insomma, ci sono ancora aziende, fabbriche, molte delle quali a quell'ora lì giustamente erano chiuse ma sono operative, ci sono attività commerciali, ci sono, sì magari andassi fuori a spiegarvi, ci sono attività commerciali, ci sono bar, ci sono, sì ma però Presidente io non posso parlare con il No, io credo che ci sia una grande maleducazione di fondo. Scusate, sta parlando un collega, o sospendiamo un attimo e riprendiamo, altrimenti per cortesia state zitti, ascoltate, chi vuole parlare vada fuori, grazie. Prego. E dicevo, io non ho visto, perlomeno nel mio paese ieri sera, tutta questa catastrofe che ho visto descritto, che ho sentito descritto oggi e ieri dai colleghi. Cunegato che, insomma, secondo ascoltare lui, adesso non c'è, ascoltare lui praticamente non c'è più un filo d'erba in Veneto perché abbiamo consumato tutto il suolo possibile e immaginabile. Ricordo a lui e ai colleghi che, come ha giustamente ricordato ieri il collega Corazzari, il Veneto è una regione produttiva, è una regione fatta di imprese, è una regione fatta di imprese che ci chiedono possibilità di sviluppo, di ampliamento, è una regione dove c'è tanto sviluppo, dove di conseguenza serve suolo. Però con leggi che abbiamo portato avanti abbiamo invertito la tendenza, perché capiamo anche noi le necessità dell'ambiente, abbiamo invertito la tendenza. Ovvio che i risultati non si possono vedere in 2 anni, è un percorso che abbiamo iniziato e che portiamo avanti. Ricordo anche ai colleghi che le opere pubbliche contribuiscono al consumo del suolo, i bacini di laminazione contribuiscono al consumo del suolo, qui li abbiamo fatti in Veneto, da altre parti probabilmente non li hanno fatti. Opere pubbliche strategiche come la TAV contribuiscono al consumo del suolo, però per noi quelle opere pubbliche sono strategiche per le nostre aziende, per il nostro tessuto produttivo, per i nostri cittadini. Certo, qualcuno magari in quest'Aula invece strizza l'occhio o non condanna i Notav, quelli che vanno ad aggredire la polizia in Val di Susa, che tirano le pietre e le bombe alla polizia perché non vogliono la TAV, finti ambientalisti sovversivi. Noi invece le vogliamo le opere pubbliche perché le riteniamo importanti per il nostro territorio. Poi a Cunegato, Ostanel, i quali li ho sentiti insinuare, no, su alcune divisioni nella Lega, nella maggioranza. Vede Ostanel, noi siamo un gruppo grande perché siamo formati da 16-17 componenti, perché fortunatamente i cittadini ci hanno dato un grande consenso. Per cui, essendo in così tanti, essendo che ognuno ha delle esperienze amministrative importanti, ognuno ha anche delle proprie sensibilità, chi è più sensibile verso il sociale, chi è più sensibile verso i tessuti produttivi, chi verso il turismo, chi verso altro. Certo che sappiamo fare sintesi per il bene dei veneti. Voi, Ostanel, siete in 2 gatti con Cunegato, scusi il gioco di parole, e mi sembra che non andiate sempre d'accordo e siete in 2, per cui pensa se foste in 17 voi. Quindi credo che ognuno è meglio che guardi a casa propria, perché ho sentito tanti anche oggi parlare, insomma, mi sembra Dal Bianco prima, che ha capito tutto. Dal Bianco ha capito tutto. Oggi ci ha spiegato che lui ha capito come è nato il centrodestra in Veneto, come è mutato, che nascono nuovi gruppi. Lui ha capito tutto. L'unica roba che non ha capito è come far vincere le elezioni alla sinistra in Veneto. Questo non l'ha capito. A me sinceramente non mi interessa spiegarvi come vincere le elezioni a voi di sinistra. Posso spiegarvi come secondo me il centrodestra ha vinto le elezioni in Veneto.
amministrando bene negli ultimi anni in Veneto, tenendo i conti in ordine, mettendo a terra opere strategiche come la Pedemontana per il Veneto, che è vero che costa, ma è un'opera strategica per i nostri cittadini e per le nostre aziende e probabilmente per i nostri consiglieri regionali, anche di opposizione, che magari la usano per risparmiare mezz'ora o un'ora di strada, mettendo a terra una sanità che funziona nonostante tutte le difficoltà, nonostante il Covid, nonostante la difficoltà nel reperire il personale. Non lo diciamo noi che è la sanità migliore d'Italia, lo dicono tutti i dati, lo dicono i ministeri che si susseguono, lo dicono le agenzie, lo dicono gli istituti di ricerca. Va tutto benissimo, funziona tutto bene? No. Ci sono delle criticità in alcuni punti, certamente, su quelle abbiamo lavorato e su quelle continueremo a lavorare per dare un servizio sempre migliore ai veneti. E che si finisca della cosa, ma non si può fare il paragone. Certo che si può fare il paragone, perché non lo diciamo noi che siamo più bravi, ce lo dicono gli altri. E se chiedete a un cittadino veneto se preferisce farsi curare qui o da qualche altra parte d'Italia, credo che la risposta la sappiamo tutti. Anziché andare a dire alla vecchietta ma secondo te funziona o non funziona, prova ad andare a dire alla vecchietta andresti a farti curare in Campania o in Puglia, prova ad andare a dirghe quella. La risposta secondo me sarebbe molto diversa. Ordine, grazie, prego, vada avanti Rigo, finisca. Una sanità che funziona, Montanariello, per cortesia. Un sostegno ai nostri comparti produttivi, un sostegno che c'è stato in questi anni e un investimento verso il turismo, che per voi è un comparto che non porta valore aggiunto e per noi invece è un comparto strategico, perché è trainante anche per tanti altri comparti, come l'agricoltura, come il commercio, come l'artigianato, portando manifestazioni uniche al mondo come le Olimpiadi, che voi avete cercato in tutti i modi di osteggiare. Qualcuno di voi sperava che andassero malissimo e invece sono andate benissimo e il Veneto ha fatto una ottima figura agli occhi del mondo, è stato visto in tutto il mondo e ha fatto un'ottima figura agli occhi del mondo, dimostrandosi una regione capace ed efficiente. Io credo che per questo i cittadini veneti abbiano deciso di dare ancora fiducia a questa maggioranza che va in continuità con la scorsa amministrazione e portando avanti, come abbiamo sempre fatto, il percorso dell'autonomia, che riteniamo importantissima, che riteniamo strategica, che riteniamo vitale per i nostri territori, che è un'assunzione di responsabilità per i nostri amministratori, ma che noi vogliamo prenderci. E guardi, fa specie che ci sia in quest'Aula chi si vanta, come il collega Montanariello, di parlare al telefono con De Caro. Lei è venuto in quest'Aula stamattina vantandosi di parlare al telefono con De Caro. Lo stesso De Caro che settimana scorsa, quando sono state approvate le preintese dell'autonomia in Parlamento, si è mobilitato insieme a 130 sindaci del Sud contro l'autonomia, dopo che non partì, contro l'autonomia, definendola una secessione, una secessione mascherata. Allora, a parte che bisogna che vi mettiate d'accordo, perché voi venite qui a dire che l'autonomia è finta, non serve a niente. De Caro invece dice che è una secessione mascherata. Mettetevi d'accordo, o mente uno o mente l'altro. Secondo me tutti e due, però mi sono de parte. Però almeno uno dei due, secondo me, non la racconta giusta. Lo stesso De Caro che parla di diritti uguali per tutti gli italiani. De Caro vuole diritti uguali per tutti gli italiani. Peccato che non chiedeva diritti uguali per tutti gli italiani quando il 40% del PNRR è stato destinato solamente ed esclusivamente al sud e al meridione dell'Italia. De Caro che non chiede uguali diritti quando vengono fatti bandi sartoriali cuciti ad hoc per favorire i comuni del sud Italia, bandi che vengono aggiudicati in stragrande maggioranza e che portano milioni di risorse nel sud e che lasciano le briciole ai nostri comuni, come già denunciato dall'ANCI. De Caro
non parla di uguali diritti quando al sud sono state fatte le zone economiche speciali che hanno portato sviluppo, ma che anche noi vorremmo, perché abbiamo delle zone che le meritano e abbiamo le imprese che ce lo chiedono. Il Ministro settimana scorsa ha fatto un'apertura, anche lì il Sud si è mobilitato perché le zone economiche speciali le possono avere solo loro. Noi le rivendichiamo e chiediamo che il Ministro Urso vada avanti sulle zone economiche speciali anche per il nord dell'Italia e anche per il Veneto, perché credo che abbiamo rappresentato per decenni la locomotiva d'Italia e abbiamo il diritto di continuare ad esserlo. Devo concludere? Sì, devo concludere. Prego. Vado bene? Silenzio, Rigo, continui, grazie. Sì. Rigo. Questo Presidente, per dire che questa amministrazione sta portando avanti un percorso importante, un percorso iniziato tanti anni fa, lo sta facendo con coraggio, lo sta facendo con buonsenso. Poi giustamente ogni Presidente ha le proprie sensibilità, ogni assessore ha le proprie sensibilità, ogni consigliere porta quelle che sono le istanze dei propri territori o delle categorie che ha a lui più vicino, ma io credo che lo facciamo in maniera coerente, credo che lo facciamo in maniera efficiente per il presente e per il futuro dei cittadini veneti. Sul discorso di prima, riprendo, a proposito, ho presentato e anzi ne approfitto, Presidente, per chiedere che vengano discusse in aula una risoluzione e una mozione, una risoluzione per istituire una zona economica speciale al nord e una risoluzione che dice: indici territoriali dei bandi ministeriali, il governo rimuove i criteri che penalizzano i comuni del nord e garantisca un'equa distribuzione delle risorse. Allora, siccome le risorse al sud sono arrivate da governi di centrodestra di tutti i colori. Ridiamo come fossimo un bar, se mi fai finire, Prego. io chiedo l'iscrizione di queste all'ordine del giorno, chiedo che vengano discusse in quest'aula, poi vediamo chi è dalla parte del popolo veneto, vediamo chi è che fa gli interessi del popolo veneto o chi invece magari risponde al telefono della segreteria da Roma e si astiene, va fuori o vota contrario. Grazie Presidente. Grazie Rigo. No, niente applausi, grazie. Allora Rigo, le dico solo una cosa, ma lo dico a lei come lo stessi dicendo a tutta l'Aula. Siccome oggi è accaduto più volte comportamenti scorretti e inopportuni nei confronti dei colleghi, manteniamo per cortesia il rispetto reciproco tra le parti. C'è stato battute, lo dico a lei ma lo dico anche agli altri che hanno riso durante l'intervento del capogruppo eccetera. Quindi che domanda ha? Mozione? Prego. I lavori d'aula sono tanto lunghi. Sì, prego, a lei la parola. Sì, io chiedo, Presidente, ritengo che sia una cosa inaccettabile sentire insulti personali rivolti a colleghi all'interno dell'Aula, quindi le chiedo di applicare formalmente l'articolo 79 del regolamento o addirittura l'articolo 82 che non è stato applicato prima nel momento in cui c'è stato non nei suoi confronti, nei confronti però Rigo, però sta parlando il collega, fatelo finire. Non sta neanche parlando di lei probabilmente. Posso? Prego consigliere Dalla Pozza, vada avanti. Lo dico per il consigliere Rigo, ho 3 minuti di tempo per spiegarlo. Sì, prego. Comunque era riferito, al di là dell'espressione due gatti usata, che comunque da vicentino potrei anche sorridere, ma dall'altra parte non è il massimo, però il mio riferimento
è all'intervento fatto dal consigliere Valdegamberi. Quindi chiedo che venga fatto un richiamo formale al consigliere Valdegamberi per l'epiteto utilizzato nei confronti del collega Marcato, a cui esprimo solidarietà per l'ingiuria che ho sentito. Bravo. Sì, consigliere, guardi, io se vuole intervengo ai sensi del regolamento facendo sicuramente il richiamo che ho già fatto, perché come ho sentito la parola sono intervenuto e ho richiamato all'ordine e ho censurato la condotta del consigliere, che peraltro adesso mi dispiace che non ci sia perché è in contumacia, quindi sì, è verbale, ci stanno registrando, quindi è tutto verbale e quindi proseguiamo. Io spero che la tranquillità e la serenità del consigliere Rocco solitamente nell'esporre sia da esempio, quindi do a lei la parola sapendo che terrà un tono adeguato a quest'Aula. Grazie. No, io Presidente ho trovato sgradevole e financo insopportabile la stigmatizzazione del clima disteso in cui abbiamo vissuto fino ad oggi, perché invece a differenza di chi si esalta nelle contrapposizioni a volte un po' faziose, un po' ideologiche, ritengo che il ruolo di un'Aula sia quello di confrontarsi nel merito dei provvedimenti. Allora, se il consigliere Trevisi arriva con una proposta per l'istituzione di una scuola di polizia locale veneta, accoglierla o non accoglierla è un dispetto nei confronti di Trevisi o è un dispetto nei confronti dei veneti? Se la consigliera Luisetto arriva con una proposta sul caregiver, accettarla o non accettarla è un dispetto nei confronti della consigliera Luisetto o è un dispetto nei confronti dei veneti? Io penso che il ruolo dell'opposizione, che a me non piace chiamare così, sia quello di venire in aula e provare a cercare di capire come migliorare le condizioni dei veneti. Io sinceramente non sento addosso una maglietta, io sento addosso la maglietta dei veneti, che probabilmente si aspettano cose diverse in base alla collocazione che abbiamo, ma poi colgono la differenza tra inciuccio e accordo. L'inciuccio è quello che abbiamo visto in Parlamento sulle preferenze, inciuccio è quando di nascosto ci si mette d'accordo non per migliorare le condizioni di vita di una comunità, il risultato, accordo, è quando io cerco di trovare le condizioni per fare in modo che chi mi ha eletto stia meglio di come stava prima. E quindi anche rispetto al ruolo che ci si aspetta dall'opposizione, mi dispiace sentire che di fronte alla sottolineatura di problemi che derivano anche da osservatori, che derivano da dati, si pensi che questo significhi vivere in una regione dove si sta male. Mi dispiace sentire che oggi il nostro benchmark non è più la Baviera, non è più la Silicon Valley, ma è la Puglia. Con tutto il rispetto del mondo, io non mi voglio confrontare con la Puglia, regione che rispetto molto, regione che ha avuto però un presidente di regione che ha fatto morire 20 milioni di ulivi per andare dietro ai santoni e non alla scienza, dove gli unici ulivi che sono salvati sono quelli che hanno permesso di fare il TAP, che sono stati espiantati, hanno fatto il TAP, e gli unici ulivi che sono salvati in Salento sono quelli che dovevano essere quelli distrutti dal TAP, sono gli unici che sono salvati dalla Xylella. Quindi non è per me un modello la regione Puglia, per quanto penso che da ogni regione si possa imparare, e per esempio nei confronti di De Carlo nutro una grande stima. Io mi aspetto un ruolo di un politico che sia quello di cercare di avere la mentalità vincente che ha Yannick Sinner. Sinner vince Wimbledon nel 2025 e la prima dichiarazione che fa è: io devo alzare il livello, perché se non alzo il livello la prossima volta Alcaraz mi batte. Io mi commuovo quando vedo Lewis Hamilton, che ha vinto 106 gare, che ci rimane male quando rimane fuori dal podio. Quindi io mi commuovo e penso che quello che ha reso grandi veneti che hanno fatto la storia, che ha reso grandi le nostre imprese, sia stato il non sedersi, il non accontentarsi. Allora, nel momento in cui noi vediamo degli indicatori che ci dicono qualcosa di preoccupante, il nostro ruolo penso che sia, in maniera molto serena, cercare di sedersi e capire come intervenire lì dove ci possono essere dei segnali che qualcosa non va. E arriviamo a questo rendiconto, perché il grande tema di oggi era il rendiconto. Allora, io in questo rendiconto vedo che c'è un avanzo e quindi penso che il ruolo del consigliere sia cercare di capire dove mettere questo avanzo. In questo rendiconto io vedo che ci sono delle risorse che sono immobilizzate sostanzialmente per due grandi partite, che sono le Olimpiadi e la Pedemontana. Io
ho apprezzato tantissimo l'intervento del consigliere Calzavara, perché il consigliere Calzavara non si è nascosto dietro un dito e ha detto i veneti dovrebbero essere orgogliosi di mettere risorse proprie per le Olimpiadi e per la pedemontana. Anzi, una regione come il Veneto dovrebbe fare 3-4 pedemontane. Io vengo dalla provincia di Treviso e io penso che il Terraglio Est e il quarto lotto della tangenziale migliorerebbero le condizioni di vita dei cittadini, e se si potesse investire con la finanza di scopo per fare quelle strade, io sarei orgoglioso di chiedere ai cittadini di farle. E quello che quindi va superata è la narrazione del non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini. Si possono mettere le mani nelle tasche dei cittadini, il tema è sempre per cosa farlo. È inutile la narrazione del è a costo zero per i cittadini. E allora sempre grande onestà intellettuale del consigliere Calzavara quando dice non cerchiamo di capire subito quanto costeranno le Olimpiadi, è un evento complesso, deve chiudere il bilancio la società, quando la società chiuderà il bilancio cercheremo di capire quanto saranno le risorse, in realtà è già più o meno scritto, è già scritto dagli accordi che abbiamo fatto, e allora raccontiamo ai veneti che noi con finanze regionali dobbiamo ripianare un debito che è stato funzionale all'avere le Olimpiadi. Fossi stato io presidente di regione, io avrei lavorato per avere le Olimpiadi. Oggi però credo che sia anche legittimo che ci sia un territorio, che è il territorio di Belluno, che si chiede se quel tipo di grande evento migliorerà le condizioni di vita di chi vive a Belluno. Credo che sia una cosa legittima, al di là della pubblicità che è stata fatta, al di là delle varianti che speriamo vengano fatte. Credo che sia più che legittimo che oggi la montagna si chieda se il tipo di modello che viene raccontato dai grandi eventi sarà un modello sostenibile. Perché oggi, per esempio, il CIO ci dice che le Olimpiadi invernali potranno essere fatte in 4 luoghi in tutto il mondo. È un elemento per quelle comunità che vivono più degli altri il tema del cambiamento climatico. Allora credo che sia legittimo che oggi chi viene dalla provincia di Belluno si chieda quale sarà l'impatto delle Olimpiadi. È legittimo che chi oggi prende la pedemontana, io prendo la pedemontana perché è un'opera che serve, non sono d'accordo con il consigliere Barbisan, non è un'opera che più di tanto migliora la competitività delle aziende. La competitività delle aziende tu la migliori con i brevetti, la migliori portando ricerca e sviluppo, la migliori cercando di creare dei distretti per cui ci siano giovani che dall'estero pensano di poter investire in questo territorio. Però ha sicuramente migliorato le condizioni di vita di tante persone che dovevano fare più traffico, che sarebbero state su altre arterie. Credo che sia un elemento anche ambientale, perché se io non vado a congestionare delle direttrici ma utilizzo un bypass, inquino meno, perché le code creano inquinamento, più o meno il 10% delle emissioni deriva da trasporto e le congestioni sono un elemento che crea inquinamento, quindi ritengo che sia un'opera utile, ma è anche legittimo chiedersi perché rispetto a una previsione che ci diceva che all'aumento dei flussi di traffico sarebbero cambiate le condizioni economiche di impegno da parte della Regione, oggi è a carico nostro il tema dell'inflazione e il tema della manutenzione. Credo che sia un aspetto legittimo. Allora il Presidente Stefani dice facciamo la holding, ci possono essere idee diverse, ma credo che il ruolo del Consiglio Comunale sia quello del Consiglio regionale, sia quello di confrontarsi in maniera serena su questi temi. E arrivo all'ultimo elemento, l'elemento che ha a che fare con questo rendiconto, che ci porta a ragionare su le risorse da provare a chiedere ai veneti. Abbiamo sentito la narrazione tax free. Io non sono contrario alla narrazione tax free, io vengo da un partito che si ispira ai principi del liberalismo, per cui ritengo che si debba dare la possibilità ai cittadini di esprimersi sempre al massimo delle loro opportunità, e quando sento ragionamenti che hanno a che fare col sociale, concordo nel dire il sociale, il welfare state, sono possibili perché c'è una comunità che cresce e noi dobbiamo lavorare perché questa comunità cresca. Però abbiamo sentito un ragionamento del consigliere Bozza che ci dice che il Veneto ha fatto grandi cose dal 1995 in poi, il passanti, i rigassificatori, la creazione delle grandi agenzie regionali. Tutte queste sono state possibili anche grazie al fatto che lo Stato nel 1998 prevedesse che parte del federalismo si attuasse attraverso la possibilità data alle regioni di riscuotere direttamente un pezzo di IRPEF, quindi l'addizionale regionale. Allora, c'è un professore universitario che si chiama Carlo Cottarelli che per quanto riguarda la finanza pubblica, il debito pubblico, ci restituisce una metafora bellissima. Il debito pubblico, così come la finanza pubblica, è come l'ombrello. Ci sono delle fasi in cui c'è il sole e quindi noi non abbiamo bisogno di
di risorse, perché le cose vanno bene e quindi ci sta non entrare e chiedere maggiori contributi ai cittadini, ci sta non investire da un punto di vista della spesa pubblica. Esistono fasi in cui piove e l'ombrello mi serve e la domanda che io mi faccio oggi è: in questa regione sta piovendo? In questa regione oggi c'è bisogno magari di pensare che con parte di risorse si vada a finanziare la capacità della regione di avere delle sue politiche? Perché è vero che non va tutto male, ma se in media 10-12 mila ragazzi se ne vanno da questa regione, un problema ci sarà. Certo, sono fenomeni macro, ma ci sarà un problema. Se un terzo dei nostri imprenditori dicono che nell'arco di 5 anni sarebbero disposti a cedere l'azienda o a chiudere o a cedere la propria azienda, un problema ce l'abbiamo, perché se noi accettiamo che arrivino i fondi, comprino le aziende e impoveriscano il territorio, stiamo sostanzialmente pensando che questa regione non abbia futuro. Proviamo a chiedere ai nostri imprenditori negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 che tipo di rapporto avevano con la propria azienda. Secondo voi negli anni 80, se fossimo andati a chiedere a chi ha creato i distretti produttivi, ma voi sareste felici di cedere la vostra azienda? Ci avrebbero guardato malissimo. Oggi un imprenditore veneto su 3 invece sente che questo può succedere e vuol dire non avere fiducia nel futuro. Se oggi le nostre aziende, in passato è stato un elemento di forza, oggi è un elemento di debolezza, non sono indebitate, significa che hanno paura di investire. Se oggi abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo dei mercati che stanno chiudendo post pandemia, probabilmente abbiamo bisogno di investire con delle risorse nuove. Per questo io provo a buttarla lì come proposta, non ho condivisa con altri colleghi di opposizione, ma proprio nello spirito contrario a quello che oggi qualcuno di voi ha detto, il bello spirito di contrapposizione. Poi alla fine ciascuno ha la sua maglietta, ma non è detto che le cose migliorino. Io penso che se insieme avremo il coraggio di provare a capire se mettere l'addizionale IRPEF, che personalmente per esempio ritengo molto più equa rispetto all'IRAP, perché ritengo più etico e sano andare a chiedere risorse magari a un pensionato che è andato in pensione con il retributivo, che magari ha una pensione di reversibilità aggiuntiva, a differenza invece di andare a chiedere a un'azienda che con le risorse che dà potrebbe fare ricerca e sviluppo e potrebbe mettere qualche soldo in più in busta paga ai lavoratori. Ecco, però se ci sarà il coraggio di provare a toccare l'addizionale regionale IRPEF, io penso che il prossimo bilancio andrebbe votato all'unanimità. Se ci sarà questo coraggio, io sicuramente voterò a favore. Grazie consigliere. La parola è alla consigliera Bigon. Grazie. Grazie Presidente. Un medico su 4 si dimette volontariamente prima del pensionamento. Un infermiere su 5 se ne va prima del pensionamento. Mancano 700 medici di famiglia in tutto il Veneto. 140 posti liberi nella scuola di formazione per medici di medicina generale già da anni. Mancano 4.000 medici nei nostri ospedali pubblici, ne incarichiamo tantissimi per quanto riguarda i gettonisti, nonostante la legge dica una cosa molto chiara: dobbiamo ridurli ed estinguerli, il Veneto li aumenta, tanto che ne abbiamo 450 che potrebbero essere in ore equivalenti a quello che corrisponde a un grande ospedale del Veneto. 24 milioni i soldi dichiarati dalla stessa Regione. Abbiamo 35 ospedali di comunità, di cui la metà è stata attivata grazie al PNRR, ma sono stati previsti nel 2019 quando, a seguito delle schede ospedaliere nuove, abbiamo chiuso i reparti di lunga degenza e abbiamo detto apriamo in sostituzione gli ospedali di comunità. Sta di fatto che quelle persone che dovevano essere ricoverate all'interno degli ospedali di lunga degenza li abbiamo nelle case di riposo, perché sono dei piccoli ospedali con gli stessi parametri del personale che c'erano 10-15 anni fa. Questo significa che l'assistenza è carente. Nonostante questo ci mancano 10.000 posti nelle nostre case di riposo, 10.000 sono in lista d'attesa, di cui una permanenza media all'interno delle nostre strutture di 217 giorni
Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la persona all'interno della casa di riposo del Veneto vive in media 7 mesi. Significano due cose. La prima è che entrano in modo molto non autosufficiente e gravoso, tanto che per accedervi serve almeno l'80-83%. L'altro aspetto, che è preoccupante, è il fatto che comunque non abbiamo l'assistenza necessaria. E sapete perché? Perché nel momento in cui all'interno delle case di riposo c'è una necessità medica, spesso si fa accesso ai pronti soccorsi, dove abbiamo altrettanti problemi. Nel Veneto i pronti soccorsi accedono ai pronti soccorsi circa 2 milioni di pazienti, di cui il 60% sono codici bianchi. E sapete cosa significa? Significa che da una parte il Veneto incassa il 50% di quelli che sono i ticket nazionali, pari a circa 15 milioni di euro su 33 milioni di euro. Nello stesso tempo vuol dire che c'è una carenza territoriale di medicina territoriale, perché la persona è costretta ad andare al pronto soccorso. Allora la Regione cosa fa? Bene, attiviamo le case di comunità, come era previsto nel PNRR. Le abbiamo attivate, ma su 99 circa la metà hanno un servizio. Perché? Perché per essere attivate comunque è sufficiente un servizio, ma le persone hanno bisogno della medicina territoriale. E guardate che quelli che vi ho detto sono tutti numeri seguiti da accessi regionali. Quindi sono tutti dati regionali che nessuno ci può contestare. Bene, salute mentale. 800 ragazzi minori sono stati ricoverati attraverso i nostri pronti soccorsi nel 2024, di cui 200 ricoverati all'interno degli ospedali per adulti psichiatrici. E questa dovrebbe essere un'altra eccellenza. L'altro aspetto sulla salute mentale, noi abbiamo circa 400, questo è un dato ovviamente nazionale, non solo veneto, circa 400 suicidi. Abbiamo la più grande emergenza nazionale e mondiale che si tratta di salute mentale, ma nonostante questo noi rimaniamo la regione che investe meno in salute mentale. E guardate che parliamo di dati regionali che nessuno, ripeto, ci può contestare. Quindi parliamo dai banchi dell'opposizione, ma su dati regionali, dove la narrazione però, scusatemi, è sempre quella, va tutto bene. Anzi, non solo va tutto bene, noi siamo riusciti a non mettere l'IRPEF. Bene, il Veneto spende 4 miliardi di euro in sanità privata. Se questa non è tassazione, io non so come chiamarla. Il Veneto non solo paga la sanità privata, il Veneto si paga, come dicevamo anche prima, anche l'autobus, perché non c'è nessuna scontistica per quanto riguarda quantomeno i giovani. Parliamo di sport, parliamo di emergenza casa, parliamo di denatalità, ma sapete che dati sempre regionali? Sono 10.000 nati in meno negli ultimi 10 anni. Come la mettiamo sui servizi che sono tra i più cari in Italia? Come la mettiamo? È vero quello che si diceva, noi potremmo andare sicuramente a Somma Campagna, ma venite anche da me a fare un accesso, non c'è nessun problema, però vi accompagno anche in altre zone del Veronese, magari a Sorgà, dove il consumo di suolo verrà occupato non tanto da case perché c'è uno spopolamento, ma da una discarica che servirà il nord Italia. E guardate che Verona già ha dato per quanto riguarda le discariche e lo smaltimento dei rifiuti, ma non è un problema. Andiamo nei paesi vicino, da Bovolone, magari un altro paese, dove mancano i medici di medicina territoriale, perché questi mancano. Ma allora sapete qual è la narrazione che sentiamo sempre? Beh, non abbiamo messo l'IRPEF, ma di fatto, guardate, siamo sempre migliori rispetto in Italia, rispetto agli altri. Benissimo, ma il Veneto, ve lo dico perché lo sappiamo, ha una risorsa in più rispetto agli altri, che è non solo il reddito nostro, ma anche la produttività. E quindi queste risorse in più le dovremmo investire quantomeno in un ritorno. Ed è vero quello che mi ha detto la signora, che non sono andata allo sportello a sentire, perché guardate che non abbiamo bisogno di questo. Noi andiamo a ascoltare la gente perché loro ce lo chiedono.
E questa signora mi ha detto: Anna Maria, non vincerete mai, perché solo il 10%, l'11% io direi, non ce la fa in Veneto. È comunque una percentuale sempre minore rispetto alle percentuali delle altre regioni, dove magari sono ancora di più quelli che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. E quindi non vincerete perché quelli vi daranno il consenso, ma noi come politica abbiamo il dovere di difendere anche quegli 11% lì. E voi dovreste prenderle in carico queste persone. E guardate, nel momento in cui vado in una famiglia dove c'è un malato terminale, perché in più occasioni si è parlato anche di questo e sarà un tema che tornerà e ne parleremo ancora, mi diceva: ho 3 accessi al mese. E guardate che la relazione sociosanitaria parla chiaro in questo, non sono dati nostri messi lì strumentalmente per contestarvi, ci mancherebbe. Io credo che l'opposizione che abbiamo fatto e la facciamo seria e non c'è bisogno di prenderci in giro, perché sono dati che ci avete dato voi e che se c'è qualcosa da contestare forse è a ribasso, perché magari i dati non sempre magari possono essere veritieri perché non li abbiamo completamente, ma i dati che voi avete dato, per cui noi prendiamo atto, e ci mancherebbe, nessuno ha né gli strumenti né le possibilità di contestarveli, dice che se noi facciamo il numero degli accessi diviso i malati di cui ne hanno diritto, hanno ancora meno di 3 accessi al mese. Basta fare una semplice divisione. Allora, io credo che dovremmo cambiare un po' la narrazione. Io credo che dobbiamo cambiare la narrazione e dire che abbiamo il dovere come politica di prendere in carico soprattutto di quelle persone lì. Ma non perché lo dice la Costituzione, che bisogna interpretarla nel modo corretto, ma perché è un atto di dignità sociale e politico, perché fa parte di quella relazione che noi abbiamo il dovere di prendere in carico. E nel momento in cui vediamo che le persone non hanno né la possibilità di accedere all'università, perché guardate, esiste anche questo in Veneto, perché le tassazioni comunque, insomma, deve essere quantomeno coperta da quelle borse di studio che arrivano sempre tardi, perché i trasporti locali comunque costano tanto, perché la casa costa tanto, abbiamo 500.000 appartamenti sfitti, ma il problema e l'emergenza casa nessuno l'ha risolto qua in Veneto, perché tanto non mettiamo l'IRPEF, ma ognuno si arrangia, ma alla fine che ci rimette è quell'11% lì che rinuncia alle cure, che non ha da pagarsi la casa, che deve comunque fare fatica a fare l'università ai figli. E allora va bene. Bene, è vero che avete vinto, ci mancherebbe, nessuno dice che abbiamo vinto noi, ma nel momento in cui prendiamo in carico e rappresentiamo queste persone, io mi sento sempre di aver vinto. Grazie. Grazie consigliera. Consigliera Luisetto. L'intervento sui numeri, sulla situazione del sociosanitario e del sociale l'ho fatto ieri, adesso bene la consigliera Bigon ha ribadito una serie di questioni molto importanti, con chiarezza io credo. Questa mattina però sono state fatte delle affermazioni alle quali sento di dover dare un punto di vista. Quella innanzitutto secondo cui noi staremo girando le case di comunità per trovare dove manca un infermiere. L'obiettivo non è stato questo e non è questo, è quello di avere chiarezza su che cosa sta succedendo e perché abbiamo dovuto andarle a vedere, andare a constatare la situazione di persona, perché dopo mesi che chiedevamo i dati in commissione, l'unica cosa che ci è stata restituita è una tabella con tutto verde, tutte attive, tutte a posto, tutte in ordine, ed è quello che ci hanno restituito anche le dichiarazioni dell'assessore alla sanità sulla stampa. Di fronte ad un quadro del genere, colmare il gap, visto che è un termine che ho sentito usare oggi in aula, tra ciò che ci viene detto e ciò che in realtà i cittadini trovano all'interno di queste strutture, ci è sembrato quasi doveroso
costruire un percorso di verifica, di monitoraggio, perché sta anche nel nostro compito, non solo di legislatori ma di amministratori di questa regione, verificare, controllare, capire che cosa sta succedendo, quanto le aspettative dei cittadini sui servizi sono rispettate. Non abbiamo trovato il deserto dei tartari, abbiamo trovato strutture che si stanno avviando, percorsi in partenza, e questo ci mostra ancora una volta la distanza tra quello che viene raccontato e quello che viene fatto, che non è il nulla, perché l'onestà intellettuale, lo dicevo ieri, è anche quella di dire quando le cose partono e iniziano a fare il loro dovere, ma è anche quella di capire che se c'è un problema relativo al personale, alle aperture, ai punti unici di accesso, non dirlo non è come dire fare un servizio alla comunità regionale, è semplicemente perpetuare uno stato di cose che non dà risposte ai bisogni. Allora, l'onestà vuole anche che se svolgiamo il nostro compito con serietà, non stiamo influenzando la vecchietta, ieri il consigliere Montanariello non ha detto questo, ma stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo nella realtà dei fatti per poter aiutare, per poter essere strumenti di miglioramento della situazione che abbiamo intorno. Altrimenti è anche inutile che facciamo le commissioni, che stiamo seduti qua, perché se tutto va bene non si capisce quale sia il nostro ruolo, e questo è un elemento. Io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva stamattina il capogruppo Barbisan quando dice che dipende l'IRPEF da come si usa. Certo, dipende da come si usa. Allora, a chi ci accusa di aver fatto soltanto critica, il correlatore Galeano stamattina ha spiegato l'elenco delle proposte, ma quando in bilancio di previsione abbiamo sottolineato la necessità di una tassa di scopo, abbiamo ben chiarito per cosa volevamo usare i soldi e per cosa li riteniamo necessari. E quel sociale, che ormai sembra un totem, ma che in realtà è la sostanza di come viviamo in questa regione, io non condivido per nulla quanto diceva il consigliere Marcato, secondo cui senza produzione, senza impresa, senza lavoro il sociale non si paga. Ribaltiamo per un secondo il principio. Se stiamo male, se non riusciamo a occuparci di una persona cara, se non abbiamo nessuno che si prende cura di qualcuno fragile, come facciamo noi a lavorare, ad avere la nostra indipendenza, a poter contribuire al sistema regionale? Qualche mese fa, ogni tanto lo racconto, prima della campagna elettorale, un imprenditore di cui non so il nome ha trovato il mio numero da qualche parte, mi ha chiamato e mi ha detto: ma io potrei pagare una casa di riposo, ho le risorse, ma non che se posto, non so come trovare una soluzione per mia madre e non riesco a gestirla a casa perché sono da solo, i miei familiari non ci sono, o seguo l'azienda o rinuncio e sto a casa con mia madre. Quindi la barca è la stessa, tutti là siamo. Allora il principio non è Veneto veloce, è Veneto in salute, ma in salute davvero, un Veneto corresponsabile, per cui sociale non è il momento divertimento, ormai la barzelletta che qui dentro continua a girare, e quel ritardo che noi dobbiamo colmare non lo stiamo dicendo noi come minoranza, non lo stiamo dicendo solo noi, perché oggi l'ho sentito dire anche da chi in questi 20 anni era seduto qua in maggioranza. Quindi spiegatemi, perché a un certo punto avevo del disorientamento. Allora, il tema di fondo è: cosa vogliamo fare di sta regione nei prossimi 10 anni? E con questo primi 132 milioni di euro, 160, quello che sarà disponibile, quali priorità ci diamo? Altrimenti ci accontentiamo di darci addosso, e non è questo né lo spettacolo che i veneti vogliono vedere né il mandato che ci hanno dato. Due cose. SPV. Ieri ci siamo sentiti dire dalla Presidente De Berti che coerenza vorrebbe che chi ha criticato Superstrada Pedemontana Veneta non la percorresse. Per me, sapete qual è la coerenza? Continuare a dire la stessa roba da anni, e cioè che se vogliamo che la gente sfrutti questa arteria, i pedaggi devono essere più bassi, perché altrimenti diventa una superstrada d'élite, e se vogliamo che funzioni e davvero scarichi il traffico dalle strade locali, cosa che ancora non sta succedendo, dobbiamo renderla accessibile e fruibile, altrimenti resta una strada per pochi. Penultima cosa, Casa dei Comuni Vicenza. Quello che diceva prima il consigliere Del Bianco, parlare alla nuora per dirgli alla suocera,
Non mi sta bene che si tiri in mezzo quello che sta succedendo a Vicenza, non mi sta bene, perché la Casa dei Comuni è stata, e qui ci sono eminenti esponenti che ne hanno fatto esperienza, uno strumento importantissimo, lo diceva il consigliere Dalla Pozza prima. Negli anni ha garantito il buon governo perché è un ente di secondo livello nel quale si fanno le cose per i comuni, per le amministrazioni locali, non un terreno di scontro partitico e di parte. Tirarla in mezzo per risolvere beghe della maggioranza non mi sta bene, perché significa sminuire l'autonomia e l'indipendenza di amministratori locali che stanno cercando di parlarsi oltre gli schieramenti politici. Allora, se ci vogliamo dire come vogliamo che sia la politica e poi tacciamo gli amministratori locali di fare gli accordicchi, mi pare che siamo poco coerenti con noi stessi e sempre con quel famoso mandato. Infine, la diversità di posizioni è fisiologica, che la maggioranza presenti il bicchiere mezzo pieno mi pare normale, che la minoranza evidenzi la parte di vuoto che c'è altrettanto. Mi sembra strano dover ricordare le regole ogni volta che ci parliamo, però, perché gli attacchi di questa mattina io credo siano stati fuori luogo o, come hai usato un termine prima il consigliere Del Bianco che mi era piaciuto e non mi ricordo, ma il tema è come vogliamo orientare la discussione. Io capisco, c'è durezza, ne abbiamo fatta esperienza nei confronti negli anni anche in quest'Aula, ed è una durezza che a volte forse serve per marcare le distanze, ma se serve per marcare le distanze sui contenuti è una cosa, se serve soltanto per racchiudersi dentro recinti e limiti, io credo veramente sia fine a se stessa. Grazie consigliera Guisetto, la parola al consigliere Montanariello. Grazie Presidente. Mi raccomando. Presidente, pensi a fare il suo? No, mi raccomando sì, ai toni alti. Si vada a raccomandare quando è chiamato ad altro ruolo, non quando è chiamato a fare il Presidente. A tutti indistintamente. Allora, lei pensi a fare il suo, che io il mio penso di saperlo fare come lei sa fare il suo. Ma io credo che dopo un dibattito così importante alcune cose vadano ribadite e messe in fila. Intanto parto da un pensiero del tutto mio personale, non me ne vorrà il collega amico, compagno di squadra Nicolò Rocco, ma io sono per una contrapposizione netta. Io non sono per le lune di miele tutti amici. Se c'è un interesse comune siamo tutti amici e l'interesse è il Veneto, ma altrimenti io per natura sono perché ci sono loro e perché ci siamo noi. E come loro sono orgogliosi di quello che fanno, io non voglio essere complice di quello che non fanno. Io per natura mia preferisco avere un sapore seppur amaro ma ben marcato, perché lo stare tutti insieme è sempre, non si capisce dopo dove c'è la responsabilità di chi governa e dove c'è la responsabilità di chi invece ha governato e alcune cose non sono state fatte. Ad esempio, davanti a me c'è l'assessore Ruzza. L'assessore Ruzza ha scelto di fare una politica ben determinata sulla costituzione dei bacini, nonostante un provvedimento che lui ha ereditato, non ha scelto lui. Però l'assessore Ruzza ha fatto quei bacini, in questo caso io li condivido, li ha fatti, vanno bene. Ma non è che siccome con l'assessore Ruzza domani ci incrociamo a scrivere una legge sul trasporto, quei bacini non mi vanno bene, vuol dire che sono i bacini che ha fatto Montanariello. Li ha fatti Ruzza. In questo caso va bene perché credo sia la migliore scelta che poteva fare, ma li ha fatti lei. Insomma, no? Noi abbiamo messo il nostro dicendo come la vedevamo e lei ci ha ascoltato. Vuol dire che forse, come dice il collega Dal Bianco, spesso tante scemenze non le diciamo, no? Qualcosa viene di buono anche da questi banchi. Poi guardate, al netto che credo che l'intervento del collega Rigo sia stato anche un intervento simpatico che lo caratterizza nella sua natura, collega Rigo. No, l'importante è che non parli mentre parlo io, se ascolta va bene, dopo non so cosa stai ascoltando però. Io penso che l'intervento che ha fatto il collega Rigo sia comunque un intervento che lo caratterizzi nella sua
bontà umana, io umanamente ho molta stima di Rigo, politicamente no, ma umanamente penso che sia un bravo ragazzo e quindi credo insomma gli si possano perdonare, però il fatto che Rigo lavora molto durante il giorno non vuol dire che certi problemi smettono di esistere, perché se Rigo anziché tornare a casa alle 8 la sera dal Consiglio regionale tornava prima e magari passava davanti a qualche CUP o passava davanti a qualche casa di riposo dove si fanno le schede SVAMA, probabilmente oggi Rigo sarebbe venuto con un po' meno enfasi nel voler dire o ribadire alcuni concetti, perché guardate, è inutile che dopo c'è Barbisà, noi o voi, il tema è uno. Se è tutto così perfetto, ci spiegate perché allora, cioè io guardate, non mi capacito come mai, è vero che voi dovete dire le cose che funzionano, noi non è che dobbiamo dire quelle che non funzionano, ma abbiamo un dovere morale di rappresentare anche quella parte di cittadini che forse è più scomoda da rappresentare, perché per rappresentarla devi entrare all'interno di alcune cose che non funzionano. Allora io dico, ma scusate, non è che se Montanariello non lo dice le liste d'attesa smettono di esistere in questa regione. Esistono o non esistono? È un dato empirico o no? Ma ce ne sono di meno delle altre regioni? Eh sì, perché qua c'è un reddito più alto, la gente lavora, si arrangia, perché la vera ricchezza del Veneto non è chi li ha governati, è il DNA di un popolo abituato a rimboccarsi le maniche, a lavorare e ad arrangiarsi da solo, anche quando la politica molto spesso fa scelte che non concepisce. Molto spesso ai veneti la politica è stato un elemento di disturbo, perché tanto loro, in qualche modo, un popolo abituato anche nelle origini più umili a lavorare in due, si sono arrangiati da soli, e le nuove generazioni continuano ad arrangiarsi grazie al lavoro dei padri e delle madri. Ricordiamoci che il più grande ammortizzatore sociale che oggi c'è anche in Veneto è la famiglia. Hai la pensione del genitore che il figlio che ha il contratto più scarso di lavoro lo aiuta con lo stipendio, sono andati in pensione ancora quando c'era un'età che ti permetteva di avere energie per fare il nonno, per fare tant'è che molto spesso le scelte politiche a loro non gli sono neanche passate per la mente. Però oggi che il mondo sta cambiando, c'è o non c'è un problema di chi fa una richiesta su una casa di riposo, Presidente, e non riesce ad avere una risposta e non riesce a sapere come curare la propria persona anziana? Siamo o non siamo l'unica regione d'Italia, a parte la Sicilia, che non ha la riforma delle IPAB? È un attacco politico, è una constatazione scientifica. Abbiamo anche noi problemi di gente che non trova posto nelle case di riposo, sì o no? Ma sono di meno degli altri. Siamo o non siamo l'unica regione che oltre alla Sicilia non ha la riforma dell'IPAB? Siamo o non siamo una regione che per ultima in Italia ha fatto partire gli ATS e adesso li abbiamo ancora rinviati? È scienza occulta o è una constatazione empirica? Allora, se questo vuol dire parlare male del Veneto, viva Dio, io sto parlando del Veneto. Perché anche quando siamo l'ultima regione d'Italia a fare la riforma sugli ATS, mettiamo 4 nicchetti, 85.000 euro in bilancio, con questa amministrazione, 85.000 euro in bilancio, credo, per tutti gli ATS, e voi adesso volete dirmi che con un avanzo di 130 milioni dovete pensare a settembre e non possiamo già dire che quella è una priorità? No, chiedo. Ultima regione d'Italia che fa partire gli ATS e li abbiamo rinviati di un anno. Perché? Perché i comuni molto spesso non si mettono d'accordo. Non si mette d'accordo perché non si schei. Perché tutti siamo amministratori locali o lo siamo stati e se parliamo ce lo spiegano bene. Allora serve rinviare un anno gli ATS con 130 milioni da sapere dove spendere? Stiamo parlando male del Veneto? No, sto proteggendo il Veneto, perché se stiamo zitti probabilmente non si discuterà neanche degli ATS. Allora noi vogliamo proteggere il Veneto a modo nostro e noi lo proteggiamo a modo nostro. Ma non lo proteggiamo dicendo che gli ATS fanno schifo, lo proteggiamo dicendo che devono partire e voi non li state facendo partire. Voi perché in bilancio non avete messo i soldi.
Voi perché li avete rinviati di un anno? L'amministrazione Stefani, questa. E voi perché oggi che ci sono i soldi non ci avete ancora detto state tranquilli che metteremo i soldi per DATS. È un dato, ragazzi, è un dato. E fare un dibattito sulla sanità e che nessuno si alzi e dica mea culpa, sono arrivato oggi, tanto ormai abbiamo visto che tra voi vale anche chi c'era prima, chi c'era dopo, no? Fatti vostri, non entriamo in merito. Cioè, se Valdegambari dice che il sociale è fermo a 20 anni fa e l'ha fatto 20 anni in maggioranza, vuol dire che vale tutto. Ma detto ciò, io dico, sì, non hai deciso niente, però siamo fermi a 20 anni fa e ti ha fatto 20 anni in maggioranza. Ho mica detto che... Okay, Valdegambari, lasciamo parlare Montanariello. È vero, prendiamo atto che gli ultimi cenni positivi del sociale li ha fatti Valdegambari assessore e negli ultimi 25 anni è tutto fermo. Oh, non lo sta mica dicendo la minoranza, ragazzi, lo dice un consigliere eletto nelle liste della Lega. Quindi capite che scava i problemi vengono fuori dappertutto. Allora io chiudo ma dico, è surreale un dibattito dove oggi nessuno si sia alzato e abbia detto cari colleghi, non facciamo polemica, facciamo una grande riforma tutti insieme per vedere se riusciamo a trovare i soldi per fare la riforma delle IPAB? No, ci mettiamo insieme? Dopo uno parlerà con quello della Lombardia, uno con quello da Puglia, mettiamoci insieme, facciamo la riforma delle IPAB. Non ci riusciamo? Proviamo a fare uno sforzo comune. È questo lo spirito che si dovrebbe avere quando si hanno così tanti incidenti di percorso di una storia che da una mano rivendicate e dall'altra nascondete nelle responsabilità. Chiudo con 2 chiarimenti. Il primo, tanto che resta agli atti. Consigliere Borgia ci dice a noi non piace fare debiti. Io vorrei ricordare che i famosi 150-180 milioni che avete dato a Veneto Strade per la manutenzione ordinaria e che hanno fatto un comunicato stampa a 4 mani l'assessore Zecchinato e la consigliera delegata De Berti, sono nient'altro che una parte di quelli che si danno ogni anno per il triennio, mi pare 25-26 all'anno per il triennio, ma gli altri 50-60 sono un mutuo, sono debito. Collega Baldan, dica al capogruppo Borgia che in Veneto per pagare altri debiti come la Pedemontana noi siamo arrivati a fare con Zecchinato assessore e la De Berti consigliera delegata, perché sono i nomi e cognomi di chi lo ha rivendicato con un comunicato stampa, credendo che la minoranza non va a vedere da dove vengono i soldi, perché se Zecchinato dice va che mia Vicenza con la zecca, me stampo, dico vabbè, trovami una casa a Vicentì, vengo a stare a Camilla. Avete fatto debito per asfaltare le strade. In una società normale è la fiscalità che paga l'ordinaria manutenzione, invece da noi la fiscalità paga la Pedemontana, perché è un avanzo a libera destinazione, quindi la fiscalità, tra cui l'aumento IRAP, pagano la Pedemontana. E avete fatto debito per l'ordinaria manutenzione delle nostre strade, alla faccia che non vi piace fare debito. Zecchinato, quel comunicato dei 150 milioni ha una parte di debito. Avete fatto debito per l'ordinaria manutenzione. Come sui palaghiaccio ci spiegano, ma è credito sportivo. Avete fatto debito, il credito sportivo si ridà indietro a tasso zero, ma si ridà indietro. Avete fatto debito per le manutenzioni del palaghiaccio. Come avete fatto debito per la rotatoria di Padova, 50 milioni nelle ultime commissioni della scorsa legislatura. E come c'era il debito per quella di San Donà che dopo è saltata. State facendo debito per le ordinarie manutenzioni, perché con la fiscalità generale paghiamo, chiamalo debito, chiamalo disavanzo, chiamilo ciodo, chiamilo ne arriverà, della Pedemontana. Allora se non fare debito vuol dire contrarre debito per fare l'ordinaria manutenzione, beh, chiedo a chi è stato sindaco, vi vorreste trovare in un bilancio del genere a fare debito per l'ordinaria manutenzione? Io credo che il debito si fa per costruire una palestra, un'opera pubblica che rimane, e non per l'ordinaria manutenzione, perché fra 2 anni, fra un anno che dovrei riasfaltare Zecchinato, perché quel comunicato che avete fatto parla di una cifra triennale, fra 4 anni dovrete fare un altro mutuo.
Ho capito che il Veneto ha capacità di indebitamento, ma indebitiamoci per fare a questo punto un ospedale, anziché farlo con Cassa Depositi e Prestiti che dopo rimane suo e noi paghiamo il 3% di interesse e dopo rimane suo, che non rifacciamo l'errore dell'angelo. Chiudo davvero con un pensiero molto dolce nei confronti del capogruppo Barbisan, nella quale non ho ribadito prima questa cosa perché c'era un po' di nervosismo e non avrei voluto snaturare la mia dolcezza politica per dirgli che le sue parole, quando lui ha detto che lui vive in provincia di Treviso e sa cos'è la Pedemontana, la grande opera ha dato risposte a imprese che soffrono e ha salvato un territorio. Bene. Però guardate che quello che dice è vero, ma è un ragionamento che non è da capogruppo di un partito di maggioranza. È il ragionamento di un consigliere che fa una politica di campanilismo nel difendere la propria azione politica. Perché mi spiegate a noi chi ci viene a salvare sulla Romea che abbiamo avuto negli ultimi 4 giorni 5 morti 10 giorni fa? E che è la strada più pericolosa d'Italia? E che in quest'Aula se ne parla solo se la minoranza vi attacca sul tema Romea? Ricordando che il Ministro delle Infrastrutture è il segretario del partito del Presidente che vuol fare il ponte sullo Stretto. E no la Romea. Allora ragazzi, ma ci stiamo prendendo in giro? Io sono contento che la Pedemontana ha salvato quei territori, secondo quello che dice il collega Barbisan, ma noi che abbiamo la Romea tutti i giorni, chi ci viene a salvare? Allora sei capogruppo di un partito di governo o sei capogruppo di un partito territoriale che deve rivendicare il benessere del proprio territorio? Ci siamo anche noi. E rigettiamo l'idea di un Veneto a 2 velocità, perché da una parte c'è un Veneto che va sempre più veloce, con la fiscalità di tutti, e dall'altra c'è un Veneto che non ha ferrovie, gli chiudete gli ospedali, i reparti, gli togliete le corriere e non vi occupate delle proprie strade. Noi vi daremo battaglia, il Veneto a 2 velocità ve lo portate a casa vostra, perché noi paghiamo le tasse come gli altri. E questi 5 anni vi posso assicurare che saranno 5 anni molto lunghi per chi vive nell'area sud, visto cosa sta succedendo sulle strade. E se voi non ci date una mano, noi la mano ce la veniamo a prendere da soli, perché piuttosto di morire per strada vi veniamo a occupare l'Aula. Tanto è meglio farsi portare via perché abbiamo fatto un'occupazione che morire sulla strada, visto che nessuno ci ascolta. Grazie consigliere. Consigliere Soranzo. Grazie Presidente. Io desidero intervenire perché non avevo pensato di intervenire in questo dibattito da ieri e poi nel corso ascoltando l'Aula, insomma nel corso della giornata di ieri e di quest'oggi, ho sentito il bisogno di intervenire. Allora io parto così, colleghi. Intanto ho visto un'Aula ieri che ha iniziato come è partita in quasi tutte le discussioni dei rendiconti degli anni della legislatura precedente, di tutte le annualità, partendo dalla parifica della Corte dei Conti. Si parte sempre così, l'opposizione parte sempre dalla parifica, inizia a guardare ciò che manca o ciò che può essere critico o criticità meglio e non guarda ciò che è fatto, mentre la parifica mette in evidenza. E devo dire che all'inizio del dibattito di ieri, io sarò un po', i colleghi mi hanno chiesto se intervenivo, mi prenderò il tempo che serve perché voglio parlare con calma e anche con grande tranquillità e sincerità come sempre. Dicevo, l'Aula ieri è partito con l'intervento di Galeano che invece ha evidenziato un modo diverso dell'Aula rispetto alle posizioni assunte dal Partito Democratico in passato, legittime, e anche da altre parti della minoranza, e poi ho apprezzato alcuni interventi. Poi nel corso della discussione è accaduta una fase 2, e la fase 2 è quella che, anziché dover per forza mettere in evidenza, riscontrare ciò che è stato fatto, perché stiamo parlando di un rendiconto, quindi rimanere nel merito del provvedimento, cioè il rendiconto dell'esercizio 2025, si è badato più a cedere alla tentazione di mettere in evidenza la parte politica anziché rimanere nel merito del provvedimento.
e l'abbiamo visto tutti in queste ore. Addirittura anche facendo delle previsioni, cercando di capire cosa accadrà alla maggioranza, ma non c'entra niente con il rendiconto, neanche con la parifica del rendiconto che si è espressa nel rendiconto 2025. Allora, poi io ho apprezzato, lo dico, ho apprezzato l'intervento molto davvero profondo dal punto di vista proprio anche del sentimento, perché credo che la sentisse molto forte, quello di Nicolò Maria Rocco. Ho apprezzato molto l'intervento anche di altri colleghi, dove si è ritornato nel merito del rendiconto, compreso l'ultimo della Chiara Luisetto, che come me viene da una legislatura precedente, anche se non tutta, nella parte finale, ma che ha ricordato il punto che dobbiamo rimanere nel merito di questo provvedimento. E a questa discussione, non so se è di interesse dei veneti che ci ascoltano, pochi e tanti che siano, del verbale di quest'Aula, per chi ci leggerà tra qualche anno, del nostro interesse o interesse di tutti noi, ascoltare magari qualcosa che manca alla discussione. Io penso di sì. E allora riavvolgiamo il nastro. 5 anni fa, cari colleghi, qui, in quest'Aula, in queste ore chi c'era? Eravamo tutti con la mascherina, eravamo in guerra contro un nemico invisibile, i nostri medici primari, medici, infermieri, assistenti, imprenditori, lavoratori, tutti noi eravamo in guerra contro un nemico invisibile. Abbiamo rivoltato questo bilancio svuotandolo, ricaricandolo in ore e ore di provvedimenti per dare munizioni ai nostri eserciti che erano in trincea contro questo nemico invisibile, per combattere e cercare di dare risposta a una cittadinanza che era a rischio e che vedeva tanti nostri cari mancare di minuto in minuto. Noi siamo partiti da là, ma sto parlando della scorsa legislatura. Poi qui in quest'Aula si è arrivato addirittura al 2009, perché la strada Pedemontana Veneta parte con i contratti 2009, se ricordo bene. Poi ci sono gli atti integrativi, ma io quelli non li ho visti, non ero in aula a votarli, quindi non sono stato chiamato a quell'atto, quella scelta. Ma siamo partiti da là. Allora, tornando poi nel merito, nei 5 anni successivi quest'Aula ha discusso, come sempre l'opposizione ha messo in continua evidenza ciò che mancava. Mancava la copertura totale delle borse di studio. Quella maggioranza, quell'amministrazione Zaia, quella giunta Zaia, quel consiglio regionale ha saputo ascoltare e ha dato una risposta. Questa amministrazione, non c'era bisogno, il capogruppo Borgia, ma ha fatto benissimo a farlo, ha dovuto chiarire che questa è un'amministrazione in continuità, quella di Stefani, con il presidente Zaia. Ma c'era bisogno di dirlo. Questo è un rendiconto che consegna. Allora cosa dice questo rendiconto, colleghi? Voi avete messo il dito in 2 o 3 punti legittimamente, noti a questo Consiglio regionale, noti a tutti i dirigenti, noti all'amministrazione e a tutti coloro che sono stati in quest'Aula negli ultimi 10 anni. La strada Pedemontana Veneta e altri temi che hanno bisogno ancora di essere rivisti e con energia regolati. Ma questo è un rendiconto che, vi piaccia o no, così lo ripetiamo, che consegna un Veneto, dopo 5 anni che parte dal Covid, che ha visto un bilancio svuotarsi e ricaricarsi, che ha visto la Luisetto come la collega Ostanel chiedere nei 3 anni precedenti di calibrare le risorse in cultura, spettacolo, istruzione, perché erano stati svuotati totalmente per combattere quella guerra del Covid, come tutte le regioni sapete, però qui è partito il Covid. Questa è la regione che produce di più, questa è la regione del 10% del PIL, questa è la prima regione che vive, è la prima industria al turismo e con il Covid ha fatto una battaglia non mica da poco rispetto a tutti gli altri, per tutti è stato tutto il mondo una cosa incredibile, ma anche noi forse l'abbiamo vissuta ancora di più profondamente. E allora, tornando al punto, noi abbiamo un rendiconto, è il momento della verifica gestionale. Non è un atto formale, contabile, è una verifica gestionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che concretamente si verifica come sono state amministrate le risorse e come sono state convertite le risorse finanziarie di ogni sua forma, la risorsa
nasca o di fatto giuridicamente ne abbia le caratteristiche, in opere pubbliche e servizi a sviluppo dei territori e dei servizi ai territori. Ora, io credo che questo rendiconto, dopo 15 anni, porta delle novità. Sì, consegna un Veneto virtuoso, solido, rigoroso. Qualcuno l'ha definito d'acciaio. No, d'acciaio no, magari. Consegna basi solide per il futuro, assessore Giacinti? Sì, ne hanno consegnato un bilancio con rendiconto con basi solide, importanti. Perché? Perché guardate, quando noi leggiamo che abbiamo un risultato di amministrazione di 2043 milioni il risultato di amministrazione, quando nel 2015 si segnava un meno 316 milioni, vuol dire che in 10 anni questa regione ha invertito la rotta e ha recuperato e è andato oltre. Quando si dice che è stato azzerato il DANC, chi come me e altri come capogruppo, come anche altri ruoli, hanno lavorato con l'assessore Calzavara anche per calibrare i 10.000, i 20.000 euro, i 50.000 euro sui servizi, o anche, se vogliamo raccontarla tutta, una peculiarità che il Veneto ha in alcune tematiche. E quando dico alcune tematiche, lo dico che come forza di governo, Fratelli d'Italia, che quando è stato il momento di chiedere al governo, il governo ha risposto, perché in quest'Aula, quando è stato il momento di chiedere al governo Meloni di intervenire sui fondi europei, è intervenuto e ha portato le risorse. Sono arrivate tutte? No, nessuna la bacchetta magica. E quando vi dico questo, colleghi, ricordo che il Veneto non ha solo coperto le borse di studio che prima non aveva, ma sui centri infanzia, sugli asili nidi abbiamo una peculiarità che rispetto alle altre regioni non hanno, ma vale decine e decine di milioni di differenza di trasferimenti dallo Stato al Veneto, che a sua volta la regione dovrebbe trasferire ai comuni per l'abbattimento delle rette. E ce l'ha perché noi abbiamo una forma di centri infanzia e di asili che le altre regioni non hanno. E nel calcolo dei criteri storici non ci vede vincenti e dobbiamo prendere risorse proprie e finanziarle. L'abbiamo fatto, sì. Nelle scorsi esercizi, assessore Giacinti, noi facevamo due manovre. La prima, il bilancio di previsione che prevedeva delle risorse, così per le borse di studio e anche per i centri infanzia, e poi nel corso dell'assestamento aggiungevamo le risorse. Oggi questo bilancio, quest'anno, non ha bisogno di questo. E non ha bisogno perché ha avuto, al fin dalla sua nascita, il bilancio di previsione, uno stanziamento già complessivo di quello che era l'assestato degli altri anni. Ma anche questa ha una ragione, perché se no, colleghi, continuiamo a far politica. Tutti avete ragione, noi tutti abbiamo ragione, ognuno sta dalla sua parte, ma la verità i veneti non la comprendono. Abbiamo azzerato il DANC, si diceva. Per quasi tutti i veneti è come quando gli parli di patto di stabilità, non sa bene cos'è o com'era lo spread una volta. Ma il DANC pesava molto. E l'azzeramento del DANC, quando nel 2014 era oltre 2 miliardi da recuperare, oggi lo azzeriamo, significa che qualcuno ha lavorato. E questo va dato merito a chi ha lavorato, ha combattuto, ha programmato e ha cercato di non far mancare niente ai veneti, tenere il Veneto competitivo, e nel frattempo sono accadute tutte le crisi economiche che abbiamo visto che ha colpito tutto il mondo, fino in fine anche quella del Covid. Ha dimostrato di avere un fondo cassa importante, quindi grande capacità di incasso e quindi di liquidità, non un elemento di poco conto. Ha il record del pagamento, dei giorni di pagamento, tempestività, speriamo lo sia anche in futuro, e noi chiediamo alla Giunta il massimo impegno per continuare su questa strada, perché noi partiamo da qui e noi dobbiamo tenere questo passo. Non sarà facile, certo, assessore Giacinti, non sarà facile, ma noi lavoreremo come non era facile 5 anni fa. 5 anni fa avevamo altri problemi, li abbiamo affrontati, siamo riusciti a vincere la scommessa. Noi siamo qui a lavorare per vincere la scommessa nell'interesse dei veneti, come abbiamo fatto in passato, cercheremo di farlo ancora. Questo è un rendiconto che vede poi 1,5 miliardi impegnati di PNRR e di PNC. Non è che si gestiscono con la fantasia dei pensieri, c'è gente che lavora, gente che come qualcuno in gergo dice smanetta.
e fa funzionare anche far atterrare queste risorse, e queste risorse diventano PIL, servizi, PIL, speriamo anche crescita. Ma poi c'è un dato: quando sento parlare dei giochi olimpici che sono un buco, e grazie a chi, Nicola Maria l'ho ringraziato prima, lo faccio adesso che è tornato, come anche il collega Baldan, devo dire, ha fatto un intervento molto onesto e anche preparato, anche gli altri, adesso non voglio citarli tutti, ma alcuni però non mi trovo per niente d'accordo, vuol dire che è stato un bilancio che, nonostante tutte le grandi pressioni che aveva di crescita dei servizi e di costo dei servizi, e con una sanità che rimane prima nonostante tutto, ma non basta, certo che non basta. Ma pensate che sia facile andare in giro per il territorio, che le case di comunità le vedete solo voi? Noi siamo appesi a un albero e non li vediamo. Certamente che non basta, però siamo sulla giusta strada. Certo, c'è chi ha fatto i provvedimenti, ha seminato, adesso si pensa di raccogliere, come si sta seminando adesso con l'assessore Roma, che sta seminando molto bene per i frutti, speriamo, prossimi e prima possibile. Perché abbiamo un nemico ulteriore, il tempo. Perché le esigenze corrono più forte di quelle che possono essere il nostro impegno e la velocità dei provvedimenti. E allora dicevo, è un bilancio che ha messo, non c'è un buco, ma ha messo le risorse in accantonamento. I soldi ci sono. Avreste tutta la legittimità e tutto il dovere di denunciare se ci fosse un buco. Ma ci sono le lettere di patronage, ci sono le garanzie, c'è tutto. E ci sono anche le risorse accantonate. Poi se qualcuno dice le dovremmo spendere, le riusciremo a pagare, non riusciremo a pagarle, se le pagheremo dovremmo pagare meno qualcos'altro, guardate che io sono un uomo sincero e è un po' di tempo che amministro. Va bene, lo vedremo, ma questo è l'impegno che ha ogni amministratore locale, ogni consigliere regionale, ogni assessore regionale, ogni presidente regionale, fino ad arrivare al premier, al primo ministro di questo paese, se non di primi ministri di tutti i paesi europei, perché le regole sono di fatto regole di finanza pubblica e le regole di finanza pubblica sono normate per cui dobbiamo rispettarle oppure accordate, come può essere un provvedimento che anche noi come Regione Veneto ci ha consentito di eliminare il DANC e d'altra parte ci siamo accordati in un programma di finanza pubblica. Ma questo sono regole che arrivano dall'Europa, perché siamo dentro un grande patto di stabilità a delle regole europee che di fatto vengono decantate a ogni livello di governo. Vado avanti. Per la prima volta, dopo 15 anni, abbiamo un avanzo. Noi non siamo abituati a parlare di avanzo. Non siamo mai stati abituati a parlare di avanzo in quest'Aula. Noi non abbiamo mai avuto questo privilegio di avere l'avanzo. Abbiamo avuto 38 milioni l'anno scorso, se ricordo bene, guardi i colleghi, ma perché erano state delle entrate extra, di come qualcuno ha detto risorse fresche in commissione, perché sono state delle entrate maggiori rispetto a quello che pensavamo e quindi sono state un extragettito. Ma noi non abbiamo avuto mai un avanzo di amministrazione. Non siamo abituati, almeno noi che veniamo da un'altra legislatura. E invece è un grande risultato, è una grande novità. I veneti oggi stanno ascoltando da quest'Aula in giro per le piazze che per la prima volta la Regione Veneto non è vero che è senza soldi, ma ha 180 milioni. Poi come spenderli? Se potremmo spenderli, togliere via 32 milioni perché dobbiamo restituire al Fondo Sanità o alle nostre aziende per la sentenza sui LEA, extra LEA, è un'altra storia, ma alla fine al massimo abbiamo detto sono 132, perché 160 sono realmente quelli pagabili e meno 30, circa 132. Ma in tutto questo nessuno, penso, correggetemi se mi sono perso qualcosa, che può essere perché ho dei giorni che anch'io ho delle questioni che mi stanno anche un po' distraendo su alcune cose dal punto di vista personale, non ho sentito parlare della programmazione europea. Nessuno ha parlato di fondi europei. È vero, non fanno parte del bilancio, non ci sono i soldi europei nel bilancio, c'è solo la quota di compartecipazione. Ma guardate che in questi ultimi 5 anni, non so se l'ha detto l'assessore Calzavara, se no lo dico io, guardate che quando noi ho dovuto affrontare l'aumento della tassazione perché mancavano le risorse,
E c'è stata una grande battaglia dentro la maggioranza e col presidente Zaia, l'assessore al tempo e tutti che si domandavano se era giusto mettere le mani, come ha detto mi pare proprio il collega Baldan, bisogna vedere se è veramente necessario o c'è un'altra via prima di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. E infatti scegliamo la strada più rischiosa, cioè quella di scommettere sull'aumento di fondi europei. La programmazione 2014-2020, se ricordo bene, prevedeva dei fondi accordati nella programmazione di questo settennato di circa 700-750 milioni in meno rispetto a quelli della programmazione di questa legislatura 21-27. Siamo passati da 1,3 miliardi tra FESR e FSE Plus, si chiamavano diversamente, a 2 miliardi e 120 milioni. 1 miliardo e 30, 1 miliardo e 30. C'erano circa 750 milioni in meno. E perché? Perché questa regione, insieme poi anche al governo, ha lavorato dicendo scommettiamo sui fondi europei e abbiamo finanziato le borse di studio, per esempio. Ma cito quella perché era molto cara la vostra linea di opposizione. E quindi non è vero che c'è solo le risorse che non sono state finanziate i cittadini, l'abbiamo finanziato col PNRR, l'abbiamo finanziato con i fondi europei, abbiamo cercato alternative per non dare peso ai nostri veneti. E sapete perché? Perché poi ogni goccia pesa. Il problema è che noi non sappiamo quante gocce nel bicchiere ogni veneto ha. E quando noi emettiamo una goccia di tassazione si unisce a tutte le tassazioni e a tutti leve tributarie che ognuno ci mette un pezzettino, ma non sappiamo il totale. Vero? Chi può di più deve dare di più. Beh, progressivamente io sono per il regime fiscale progressivo. Bisogna capire che effetto fa nell'economia veneta. Perché faccio questa affermazione? Perché vorrei richiamarvi a una conclusione che ha visto quest'Aula anche su una parola che ha detto l'ex assessore Marcato, fuori microfono, ha detto sociale, è venuto fuori ma perché sociale sì, sociale no, perché investirlo... È venuto un ampio discussione da fuori microfono a dentro la discussione e concludo quindi con una conclusione che è una riflessione. Questo rendiconto consegna un Veneto che ha chiesto un sacrificio con l'addizionale IRAP e ha dato un gettito che oggi ha generato anche parte di quell'avanzo di cui voi oggi discutete. Perché dentro questo avanzo di 186 milioni ci sono anche quella parte di IRAP, non tutta, perché una parte finanzia già, che è avanzata. Nel bilancio di previsione di quest'anno che abbiamo approvato, noi abbiamo avuto una quota parte di accertamento maggiore di maggiore entrata dell'addizionale IRAP, semplicemente perché l'avevamo nell'esercizio precedente assestato, ma il bilancio di previsione aveva tenuto la previsione iniziale del triennio. Perché da quando è stata applicata, fin dal primo esercizio, abbiamo avuto un gettito maggiore rispetto alle attese, o meglio quelle comunicate probabilmente dal MEF o non ricordo la fonte di informativa tributaria. E quindi noi non possiamo dimenticarci il patto che abbiamo fatto con le nostre imprese venete quando abbiamo messo l'addizionale IRAP, proprio perché siamo un'amministrazione in continuità. E quando noi abbiamo attrezzato questo bilancio, e quindi complimenti e bravi a tutti gli assessori che hanno, e al Presidente Zaia e a tutti gli assessori che hanno lavorato, perché una squadra deve essere squadra, e non può esserci una squadra che ha tanti suonatori che ognuno pensa di suonare uno spartito diverso. Ci deve essere uno spartito unico, se no non funziona. E quella squadra ha suonato uno spartito unico. Uno spartito unico non solo della Giunta ma anche del Consiglio regionale, nel bene e nel male. E lo dico anche da un bel periodo lungo da capogruppo. Ha accantonato i fondi per i giochi olimpici e quindi grazie a tutti loro, a tutti i dirigenti, a tutta la squadra che ha lavorato, anche coloro che non si sa di quei fondi europei che stanno gestendo 2 miliardi di euro fuori da questo bilancio, che si aggiungono ai 17 miliardi di questo bilancio. E allora dico, ha ragione il consigliere Rocco, non avrei mai pensato di dirlo, ma lo sto dicendo.
Ricordiamoci che alle imprese abbiamo detto che avremmo chiesto un sacrificio con l'addizionale IRAP, ma avremmo tenuto sempre presente e attenzione alle stesse imprese. Noi abbiamo fatto questa promessa quando abbiamo introdotto l'addizionale IRAP. Abbiamo detto che avremmo avuto la giusta attenzione, soprattutto quando avrebbero avuto bisogno di noi. E quindi non potevamo pensare che ci fosse anche un'attenzione speciale per il sociale e per tutta la parte importante dei nostri cittadini e famiglie, che sono importantissimi e sono indiscutibilmente al primo posto. Però vedete, bisogna che non ci dimentichiamo che senza le imprese non si produce ricchezza, senza le tasse pagate dalle imprese e i lavoratori non ci sono entrate. Questo bilancio non ha 17, lo Stato, che sto dicendo una banalità che sappiamo tutti bene, non c'è un euro che non esca dalla produzione di ricchezza, cioè dall'impresa, che sia pubblico o privato. E se si ferma quell'impresa, cosa che ha rischiato con il Covid, non ci si rialza più. Ma a quel punto non avremo più le imprese, ma non avremo neanche l'esercito per aiutare nel sociale quelle persone che stanno in questo momento in difficoltà. E allora è giusto quello che diceva il collega Bozza, serve equilibrio. Un equilibrio che ha sempre contraddistinto nella passata legislatura un obiettivo e invalicabile risultato da raggiungere. I Veneti, il Veneto e i Veneti, di qualsiasi colore siano, non esistono. Quello che interessa loro è se hanno i servizi, se hanno risposte, se stanno bene, se la loro famiglia è sicuro, se i loro figli crescono bene, se hanno tutti i servizi che gli servono per diventare delle persone in gamba in un futuro. E allora io credo che ci debba essere equilibrio, si discuterà come applicare, dove applicare questo avanzo, ma l'appello, no, non è un appello, è una riflessione ad alta voce che ho voluto dire a tutti voi, che se vogliamo veramente uscire da una fase dove ci veda di nuovo essere primi di fronte anche all'Emilia Romagna, e non mi ricordo chi parlava dell'Emilia Romagna, del benchmark, ecco, Dalla Pozza, che ha fatto un intervento di tanti che ho sentito, forse è il primo che ho veramente apprezzato fino in fondo. Guardate che noi guardiamo l'Emilia Romagna, la Dalla Pozza glielo dico, non perché ci guardiamo all'Emilia Romagna perché ha un altro colore politico, ma perché ha caratteristiche dimensionali uguali. Noi potremmo rapportarci alla Lombardia, ma ha il doppio degli abitanti. Noi ci rapportiamo all'Emilia Romagna perché ha le caratteristiche uguali. I fondi europei che noi abbiamo ottenuto e impiegato ce li ha uguali anche l'Emilia Romagna. Quindi cerchi un parametro simile e quindi è solo una individuazione di un riferimento che ha le tue stesse caratteristiche, se no non sei leale nell'analisi. E allora io penso di dire grazie, complimenti a tutti coloro che hanno lavorato, grazie a questa maggioranza che quest'oggi ha voluto mettere e sottolineare alcuni aspetti. Credo che il Veneto sia una regione straordinaria e di una pazienza infinita. Credo che tutti noi, se vogliamo fare veramente un servizio vero, non a parole come ho sentito molte volte, però spero che possa essere fatto un passo in più, come ho visto in alcuni provvedimenti condivisi, che non sono inciuci. Sono la buona politica, la politica del risultato, la politica del concreto, la politica di quello che guarda al di là dell'ostacolo e, come ha detto il mio capogruppo, pensa a qualcosa di più grande, che è il proprio territorio, la propria cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Manildo. Grazie Presidente, ho ascoltato con grandissima attenzione il dibattito, gli interventi di tutti i colleghi. Devo dire che è stato un dibattito molto diverso da quello che mi sarei aspettato sul rendiconto. A tratti sembrava quasi una seduta dal proprio psicanalista, la maggioranza che parlava tra le varie componenti della maggioranza che parlavano più che sui provvedimenti, sulle condotte, su quello che si doveva fare, poi ci si spingeva anche a dare patenti sulla condotta dell'opposizione, cioè mi piace molto l'intervento finale del consigliere Soranzo in cui dice cercare di interpretare l'opposizione come stimolo, come possibilità di creare insieme un Veneto migliore rispetto a quello che abbiamo ricevuto è il senso della politica, molto lontano dalle parole che francamente non ho compreso fino in fondo e mi hanno fatto anche sorridere perché non ho preso proprio sul serio del consigliere Barbisani in cui parlava di inciuccio. Penso che sia andato oltre le intenzioni e anche
non possa pensare seriamente a quello che ha detto. Tornando, mi piace molto il fatto di dire torniamo ai provvedimenti. È chiaro che quando si parla di un rendiconto 2025 che per 11 dodicesimi di anno e di conseguenza traino anche l'ultimo involgeva la passata amministrazione, si parla dell'eredità che questa amministrazione ha dato, si parla delle scelte che questa amministrazione ha fatto. I capigruppo di maggioranza, i consiglieri di maggioranza a loro si sono fatti le domande, si sono date le risposte, non certo l'opposizione, nel dire ma siamo in continuità, come per dire rafforziamo questo, facciamo passare il concetto che siamo in continuità. A me non spetta a me, non spetta ai colleghi dell'opposizione dire se si è in continuità o meno. Quello che l'opposizione può dire è, giustamente come è partito il correlatore consigliere Galeano, dire il rendiconto, l'analisi del rendiconto non è un esercizio di ragioneria, non è un esercizio contabile, ma un esercizio politico. Ed è chiaro che essendo un esercizio politico ci si sofferma su quelle che sono le criticità. La preoccupazione per i conti è sicuramente bene che ci sia un avanzo, ma le preoccupazioni per come è stato gestito dal punto di vista di amministrazione contabile la strada pedemontana è chiaro che c'è. Condividiamo le preoccupazioni che sono emerse nel giudizio di parifica. Ho sentito l'intervento della consigliere De Berti che diceva già dal 2009 il rischio impresa, il rischio traffico, il rischio domanda era già in capo al soggetto pubblico. Ecco, diciamo che sono cose abbastanza particolari da sentire, perché questo negherebbe alla radice il fatto che si parli di project. Quindi il fatto che un'opera di questo tipo, dove non noi, non l'opposizione, ma chi era al governo diceva sarà a costo zero per i cittadini, invece questi costi ci sono stati, sicuramente ha una rilevanza politica ed è giusto che l'opposizione lo evidenzi e che porti l'attenzione su questo tema. Noi siamo molto preoccupati per la gestione della pedemontana, siamo molto preoccupati per il fatto che lo studio, il piano economico finanziario su cui si basa abbia dei numeri che non sono stati quelli che poi si sono avverati, perché il traffico è molto minore rispetto a quello che era stato preannunciato. E lo dicevamo già in campagna elettorale, continuiamo a dirlo adesso, è necessaria una riqualificazione, è necessario prenderlo in mano, è necessario cercare di risolvere questo. Nessuno ha contestato l'utilità della pedemontana, il fatto che la pedemontana possa essere un'infrastruttura utile, ma su come è stata gestita qualche preoccupazione molto forte l'opposizione ce l'ha. Avete visto che il tratto distintivo di questa opposizione non è quello di evidenziare come fossimo uno stabilo boss soltanto gli errori o le cose che non ci piacciono. Noi abbiamo una penna e cerchiamo di scrivere insieme le cose che riteniamo che siano importanti e noi continueremo a farlo, continueremo a essere un'opposizione costruttiva, un'opposizione che ha l'interesse per il futuro dei veneti. La coalizione si chiamava Creare Futuro perché riteniamo che fuori dalla retorica, dal discorso autoreferenziale che va tutto bene, ci siano cose molto profonde da fare. Brillantemente Enoch Soranzo cercava una causa esterna al fatto che della mancanza di alcuni risultati. È stato identificato il Covid, sicuramente il Covid è una concausa, però se guardiamo altre regioni molto vicine, lui stesso cita l'Emilia Romagna, dal punto di vista della politica industriale, dello sviluppo, dell'attrattività dei giovani, della capacità di attrarre investimenti e capitale umano, ha fatto e sta facendo molto di più dal Veneto. Questo non vuol dire essere catastrofisti o, come diceva il consigliere Rigo, che c'è una gioia nel dire le cose che non vanno. Io sarei felicissimo di dire che peso 80 kg, ne peso molti di più, c'è un principio di realtà, il fatto di dire ci sono delle cose che non vanno e bisogna migliorarle, quindi bisogna avere in quest'Aula il coraggio di partire da un'analisi seria, dire queste cose non vanno, cerchiamo di migliorarle. La preoccupazione per i conti delle Olimpiadi è fortissima. Io dall'inizio ho sempre detto che era sbagliata la scelta della pista da bob, non mi è piaciuta per un sacco di motivi ambientali e
ricordavo e ricordo che qui sì con emozione, molto di più di quella di Hamilton che arriva quarto, scherzo, il fatto il concerto che ha fatto Mario Brunello quando sono stati abbattuti gli alberi per poter fare la pista da bob. Ecco, non è stato soltanto un danno dal punto di vista ambientale, anche un danno infrastrutturale di difficile gestione. Poi questo non vuol dire essere contro le Olimpiadi, vuol dire che tutte le cose devono essere fatte con testa, pensando a contemperare le risorse. E vengo alle risorse rispetto alle domande. Ecco, io sono d'accordo con chi dice che la politica è la migliore allocazione possibile delle risorse disponibili per interessi pubblici. Quindi, ancora torno a Barbisan, non penso che siamo assolutamente indifferenti a questo. E lo stesso ex assessore Calzavara, consigliere, me lo ricordo, la scorsa legislatura ha sollevato il tema dell'IRPEF, dicendo che sarebbe stato meglio mettere l'addizionale IRPEF rispetto all'addizionale IRAP, e questo mi trova assolutamente d'accordo. Mi trova d'accordo anche a quello che ha detto sia Baldan che Nicolò Rocco che Enoch. Un patto fiscale, un patto di gestione e recupero di risorse per migliorare il nostro Veneto è necessario. Io pensavo che questo discorso, questo tema sul futuro attenesse molto all'assestamento, quindi parliamo dell'allocazione di questi 160 milioni che ci sono arrivati, quindi in questo mettiamo la nostra visione di futuro. Ma il tema, come è andato il dibattito su questo frangente, mi ha portato ad anticipare alcune considerazioni. Brevemente quindi concludo dicendo quello che noi in qualche modo ci preoccupa sul passato, l'abbiamo detto in tanti, e richiede una forte visione di futuro. Io non voglio rimanere al fatto che il consumo di suolo si deve fare molto di più per eliminare il consumo di suolo, le liste d'attesa, l'attenzione a un rapporto corretto tra pubblico e privato nella sanità, case di riposo che funzionano, l'attenzione al Veneto che non è più locomotiva d'Italia e a uno sviluppo industriale, l'attenzione a una corretta gestione delle risorse. Ecco, questo attiene a quello che vogliamo e vogliamo costruire. Penso che questo sala consigliare debba avere la voglia di sentirsi utile. Io oggi ho avuto a tratti nella discussione l'impressione che molti interventi avessero più il fatto di dire una difesa del proprio operato. Ecco, non penso che questo sia il tema e l'atteggiamento con il quale dobbiamo affrontare la legislatura. Lo dobbiamo affrontare con una unica sola convinzione. Dobbiamo essere utili ai veneti e essere utili per creare un futuro migliore in un momento che è oggettivamente difficile per tutto il Veneto. Quindi continueremo, nonostante alcune cadute nel dibattito, alcune cadute di espressione che spero che non abbiano un reale pensiero dietro, continueremo a essere un'opposizione ferma nei propri valori, ferma nei propri ideali, ma assolutamente costruttiva e attenta a cercare il bene dei veneti. Grazie. La parola al consigliere Szumski. Grazie Presidente. Innanzitutto, a costo di essere pesante, ribadisco per l'ennesima volta che quando si parla di opposizione bisogna definire che Resistere Veneto è un'altra opposizione. Ovviamente anche il percorso che ci ha portato qui attraverso la gente, in un confronto con la gente con poche risorse, con molti chilometri, utilizzando moltissimo la pedemontana e pagandola moltissimo, questo ve lo posso portare come elemento di costo reale, in cui abbiamo raccolto le esigenze dei veneti e ci portano a fare una valutazione su quello che è il rendiconto, cioè la fotografia di un risultato dell'amministrazione precedente. E il nostro percorso ovviamente parte dalla critica che ci hanno espresso i cittadini strada facendo, quindi la fotografia, il nostro giudizio che sarà, e lo anticipo, poi lo ribadirò col voto negativo,
fotografa una situazione che non è così ottimistica. Certo, il rendiconto certifica alcuni elementi importanti, dei miglioramenti, un lavoro che è stato fatto, ci mancherebbe, da un periodo difficile, però è chiaro che qualcuno potrebbe aver avuto una diversità di opinioni. La nostra criticità sulla pedemontana non è sull'utilità dell'opera, ma ovviamente sui costi e sull'impatto che genera nel tempo. Che questo sia, qualcuno dica, non importa quello che spendevamo, ma andava fatta, beh, io da sindaco, insomma, quando mi dicevano queste cose, dicevo vediamo cosa costa e vediamo l'impatto anche nel lungo periodo, ma con un costo e una sostenibilità complessiva da valutare. Quindi su questo l'impatto sul blocco delle risorse che dovrebbero essere destinate, secondo noi, anche ad altre questioni che sono prioritariamente l'80% del compito che ha la Regione, che è quello sanitario e sociale, lì sono vincolate, quindi questo limita le possibilità di manovra. Sulle Olimpiadi di Cortina io fin dall'inizio siamo stati critici, nel senso non per le Olimpiadi, ma perché sappiamo che questi grandi avvenimenti attraggono sì le attenzioni, portano in tutto il mondo, però poi lasciano le macerie delle problematiche. Torino, tra i pro e i contro, credo che abbia alcune questioni che sono ancora in corso di pagamento, però al di là di questo i costi definitivi, siamo a pochi mesi dalla fine, non si sanno, però non si sanno quali saranno effettivamente sul campo e questo è un altro elemento critico. La criticità che devo rilevare, che impatta, è che in questo periodo è vero che la sanità veneta è tra le migliori d'Italia e ci mancherebbe, anzi è la migliore d'Italia credo, se non attrarremo tantissima gente che viene a curarsi qui diversamente da chi non va a curarsi da altre parti ovviamente per la qualità espressa. Ma è vero che in questo tempo ha perso una risposta ai cittadini. Ma lo dico io che sono stato in trincea realmente nel 2020, sia da sindaco che da medico, e che sono in trincea ancora adesso che sono in pensione, perché mi si rivolge gente che lamenta problematiche, ma non perché c'è la lamentosità da fare, ma perché è evidente che c'è una perdita, che non ci sono i medici, non si è fatta una programmazione, certo anche per colpe nazionali, per cercare che questa professione rimanesse attrattiva per gli infermieri, per gli OSS, e sono problematiche reali, non ci sono i medici di famiglia, li mandiamo a chilometri, le case di comunità devono partire, è vero che sono in partenza, però sono per lo più al lumicino come velocità di partenza. Possiamo migliorare, certo, dobbiamo migliorare, ce lo auguriamo per migliorare, perché è chiaro che una popolazione anziana ha problematiche diverse e non può essere curata solamente con la telemedicina. Lo ribadisco, fondamentalmente ci deve essere e rimanere il rapporto umano, quindi questo deve essere un elemento su cui va anche investito, anche come scuola, l'ho detto anche in un altro intervento, per quanto riguarda la medicina generale, ma per qualsiasi rapporto, cominciare probabilmente dal nostro, di consiglieri, e parlo per me ovviamente, regionali, nel rapporto con le persone. Però è chiaro che, passato questo giudizio, un elemento rimane fondato: se i 160 milioni che registriamo per la prima volta sono così considerati in questa Aula, quando io, nell'esperienza di sindaco, ho sempre avuto un avanzo di amministrazione, anche se quando sono arrivato a fare il sindaco mi sono trovato che le entrate degli oneri di urbanizzazione pagavano la spesa corrente, quindi pensate che lavoro, quindi riconosco a Calzavara e chi c'era di aver fatto un lavoro, ma ne abbiamo dovuto fare di lavoro, riducendo poi anche il debito finale del comune quando l'ho lasciato, pur facendo opere ovviamente, ma sempre a costo, e lo ribadisco, a costo diciamo di valutazione complessiva tra quello che facciamo e il risultato che c'è, ci sarà. E dobbiamo dunque da questo punto di vista esprimere un giudizio che ci sarà prudenza nell'utilizzo di quei 160 milioni rispetto a proposte, noi ne abbiamo fatte 3 emendamenti di investimenti in infrastrutture e chiaramente vuol dire che qualche preoccupazione ce l'ha anche l'attuale amministrazione di come sono i conti, di quello che può venire avanti, delle evidenti difficoltà. Io penso semplicemente ai comuni che adesso ritrovano aumenti salariali mica da poco, senza più risorse trasferite dallo Stato. Voglio dire, chi ha vissuto l'epoca dei comuni, io sono diventato nel 94, ci hanno portato via tutto, anche l'ICI che era l'unica tassazione che potevamo gestire direttamente è diventata un'imposta centrale poi delegata e quindi
questa è l'autonomia. E qui viene il punto problematico. Noi siamo di partenza, e lo ribadisco a chiare lettere, indipendentisti. Io, Davide, confermiamo. Quindi abbiamo questa visione e dobbiamo ripartire dal fatto che anche tutto il percorso che riguarda le risorse, riguarderà le risorse, al di là che l'Europa ne possiamo recuperare, che qualcuno proponga come soluzione l'addizionale IRPEF, saranno tutte da valutare con grano salis, come si dice. Però c'è un dato inequivocabile che da tempo pesa su questo territorio, che è il residuo fiscale del Veneto, su cui non abbiamo portato, non portiamo a casa nulla. Con l'autonomia porteremo, come è stato detto, qualche decina di milioni, ma non cambia la sostanza. E quindi su questo dobbiamo lavorare. E io la rilancio per l'ennesima volta in maniera pubblica che la proposta di costituente per l'autogoverno che abbiamo detto parte anche dall'analisi che l'autonomia data per la gestione della sanità ha una pecca fondamentale. Non ci sono risorse attribuite autonomamente alla Regione, quindi c'è lo Stato che trasferisce. E questo è uno strumento che non può funzionare, perché lo stiamo vedendo chiaramente, la disparità di trasferimenti e l'incidenza sul PIL che scende di quello che serve per mantenere con le sfide anche tecnologiche della popolazione che abbiamo davanti. Quindi dobbiamo cercare, certo, continuare la ricerca delle concessioni statali, ma dobbiamo diventare protagonisti agendo all'interno dello status vigente, appropriandoci con coraggio, fantasia, visione strategica e determinazione degli spazi di autogoverno, come è scritto nello Statuto regionale. Quindi dobbiamo, secondo me, analizzare complessivamente, questa lanciamo il messaggio apertis verbis a tutti, le esigenze della società veneta nel suo complesso, che tutti in qualche modo rappresentiamo. Poi non siamo qui per essere anti-veneti, siamo veneti, dobbiamo lavorare, questo è il messaggio per il territorio, e dobbiamo avere gli spazi di azione già possibili e altri innovativi e costruire un percorso per mantenere risorse economiche nel territorio, creare spazi di credito regionale, noi presenteremo una proposta di moneta complementare, assumere controlli strategici per l'energia, pensiamo solamente alle cose della montagna, diciamo, delle centrali elettriche e quant'altro, le infrastrutture autostradali. Credo che dobbiamo per forza di cose andare avanti su quella strategia, non so quali siano gli elementi, ma è fondamentale. L'ottimizzazione delle multi-utility erogatrici di servizi, non possono le nostre fare delle joint venture con altre di fuori regione, perché alla fine drenano le risorse da altre parti, dobbiamo ricondurle a una valutazione tra di loro, non dico che debba imporsi il pubblico, ma che veda rimanere nel territorio regionale di quelli che sono sia i servizi ma anche i ritorni, la modulazione delle offerte turistiche, la salvaguardia e la incentivazione delle specificità agricole, perché sono le specificità che fanno la differenza dei territori. Continuare nella riduzione dello spreco del territorio con politiche di recupero e rigenerazione urbana. Ce ne riempiamo tutti la bocca, dobbiamo oltre alla legge anche avere qualche risorsa per facilitare questi percorsi, il contrasto alla migrazione giovanile e quanto altro possibile, attraverso una nuova capacità di governance territoriale. Se dei 15 miliardi di residuo fiscale non ci è data possibilità di ritorno, né parziale, aggiuntivo, allora dobbiamo trattenere quello che si può attraverso una questione che dico si chiami, ci sono altri termini sul territorio, riappropriazione, no? C'è la remigrazione per altri settori, riappropriazione in termini di gestione e ricadute di molti asset di vario tipo presenti sul territorio. Questa è la sfida che noi chiediamo venga portata avanti. Il Presidente Stefani che ci ha dato un'apertura e per questo ci siamo astenuti in sede di bilancio di previsione, e lo poniamo a tutti, perché questo è il problema e la sfida. Se aspettiamo che qualcuno ci faccia il regalo dall'alto, non sarissimo veneti, ma non ce lo possiamo nemmeno aspettare. Fatti, no ciacque, questo è il motto dei veneti. Grazie consigliere. Consigliera Brescacin, poi Morosin. Grazie Presidente. Il rendiconto della gestione 2025 non è soltanto un documento contabile, è il bilancio di un anno di governo e rappresenta la fotografia più oggettiva dell'azione amministrativa della Regione del Veneto. I numeri, infatti, raccontano più delle parole.
Raccontano una Regione che continua a mantenere i conti in ordine, che rispetta gli equilibri di bilancio e che utilizza le risorse pubbliche con responsabilità, senza rinunciare agli investimenti e alla qualità dei servizi. Questo risultato è il frutto di un metodo di governo consolidato in 15 anni di amministrazione del Presidente Luca Zaia, della sua giunta e della maggioranza che lo sosteneva. Un metodo fondato sulla programmazione, sul rigore nella gestione finanziaria e sulla capacità di trasformare le risorse disponibili in politiche concrete per cittadini, famiglie, imprese ed enti locali. Il rendiconto 2025 certifica proprio questo percorso. Certifica l'impegno della Regione nel garantire un sistema sanitario che continua a rappresentare un punto di riferimento nazionale, pur in un contesto reso sempre più complesso dall'aumento dei costi, dalla carenza di personale e dall'invecchiamento della popolazione. Certifica l'attenzione sociale attraverso interventi rivolti alle persone più fragili, agli anziani, alle famiglie e al sistema dei servizi territoriali, che costituisce uno dei punti di forza del modello veneto. Certifica gli investimenti nella tutela dell'ambiente, nella sicurezza del territorio, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella valorizzazione del patrimonio naturale, temi che richiedono continuità e visione. Certifica inoltre la volontà di continuare a investire nelle infrastrutture, nella mobilità e nelle opere pubbliche, indispensabili per sostenere la competitività del Veneto e la qualità della vita delle nostre comunità. Oggi, con il Presidente Stefani e la nuova maggioranza, questa impostazione amministrativa trova una naturale continuità. Continuità che, attenzione, non significa immobilismo, ma capacità di proseguire un percorso che ha dato risultati concreti, magari anche con stili differenti, perché è bene ricordarlo, la diversità di stili, per quanto essi possano piacere o non piacere, è un valore, se e quando resta immutato l'obiettivo, l'interesse del Veneto e dei veneti. Il tutto per affrontare con determinazione e concretezza le nuove sfide che attendono la nostra Regione. Questo impegno concreto oggi non vive nel vuoto. Non può esserci un welfare forte senza un'economia che lo sostiene. Ed è per questo che il nostro dovere verso il sociale non toglie un solo millimetro al nostro impegno storico e identitario per le altre grandi priorità del territorio. Penso prima di tutto alla grande battaglia per l'autonomia, un percorso che non è una bandiera ideologica, ma una necessità amministrativa ed economica per dare al Veneto le competenze e le risorse necessarie a rispondere in modo rapido ed efficiente ai bisogni dei cittadini. Più autonomia significa più capacità di gestire i servizi, compresi quelli sociali e sanitari, vicini alla nostra gente. E penso, con altrettanta determinazione, al sostegno costante che dobbiamo garantire alle nostre imprese. Il tessuto produttivo veneto, fatto di piccoli e medi imprenditori, di artigiani, di professionisti e di agricoltori, è l'ossatura centrale della nostra terra. Sono le imprese che creano lavoro, che generano ricchezza e che attraverso il loro successo permettono a questa Regione di avere le risorse per sostenere il sistema sociale. Difendere le imprese significa difendere le famiglie venete. Concludo, il Veneto del futuro non deve scegliere tra crescita economica e solidarietà. La nostra sfida è far correre queste due priorità insieme, risultati concreti per un sociale che protegge tutti e un'economia forte guidata dall'autonomia. Questa è la nostra identità, questo è il mandato che ci hanno dato i cittadini ed è su questa strada che dobbiamo continuare a camminare. Riteniamo pertanto che questo rendiconto rappresenti la conferma di una gestione seria, responsabile e trasparente delle risorse pubbliche. Una gestione che mette al centro l'interesse dei cittadini e che costituisce una base solida sulla quale costruire le politiche dei prossimi anni. Grazie consigliera. Consigliere Morosina, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Sono l'ultimo dei consiglieri a intervenire, dopo di me vedo che interverranno l'assessore Giacinti e l'assessore Zecchinato e quindi qualcuno mi diceva per dulcis in fundo sei l'ultimo, attenzione perché c'è anche in cauda venenum
e io non vorrei essere portatore sano di una critica alla maggioranza a cui appartengo, ma non posso non esimermi da fare qualche rilievo sul tema del rendiconto generale della Regione su questo bilancio dell'esercizio finanziario 2025. Innanzitutto oggi qualcuno, e poi nella mia conclusione farò riferimento a questo, ha in più momenti richiamato l'assenza del Presidente della Giunta regionale, che con questo bilancio ha poco o nulla a che fare, perché è un bilancio relativo a un esercizio dove lui non era neanche membro di questa Assemblea. Lo metteremo alla prova e gli daremo un voto, un giudizio e alla fine una considerazione quando arriveremo l'anno prossimo a discutere degli esiti della nuova amministrazione. Su questa realtà del rendiconto 2025 c'è già stato un atto importante, quello della parificazione della Corte dei Conti, cui ho assistito all'evento, e ho qui il testo dell'intervento del Presidente della sezione di giudizio di parificazione. I numeri li sappiamo, la Regione è un ente che ha 2.842 dipendenti, quindi è un'impresa che ha bisogno di risorse, ma le risorse servono soprattutto, grazie al lavoro di questa quantità notevole di dipendenti, per dare delle risposte politiche e di governo al nostro territorio, ai nostri cittadini, alle nostre imprese. E allora varie sono state le voci di chi mi ha preceduto, tutte autorevoli, a cominciare dal relatore Tomaello, che ha illustrato in modo sintetico ma chiaro questo rendiconto, all'ampio e meritorio approfondimento che ha fatto il correlatore Galeano e all'alto livello di intervento di tutti quanti, ultimo tra i tanti quello di Enoch Soranzo. E nell'intermezzo mi è piaciuto però, non lo vedo in aula adesso, l'intervento molto pacato, molto responsabile, molto da pater familias di Francesco Calzavara, che ha detto con semplicità anche delle cose probabilmente a lui, già assessore, non del tutto favorevoli. Quindi vari sono gli accessi che possiamo compiere a questo giudizio sul rendiconto del 2025. Resta il fatto che l'opposizione, che con grandi e qualificati interventi ha sottolineato quelle che giustamente rileva come carenze, che sono state rilevate peraltro anche dalla Corte dei Conti come delle criticità, non come delle mancanze gravi, criticità ci stanno, ha pensato e pensa, ma è un vecchio leitmotiv legittimo ma non condiviso da chi vi parla, di dare risposte più efficaci a quelle che sono le legittime aspettative dei cittadini e delle imprese veneto ricorrendo alle addizionali. Allora io dico, considerazione che anche credo possa aver accarezzato la stessa maggioranza in qualche fase di discussione del programma che il Presidente si è dato, però lo ha escluso per una ragione evidentemente di virtuosismo che questa Regione è in grado di dimostrare, non come diceva Montanariello, peraltro apprezzabile, riconosceva che i veneti si danno comunque da fare, che i veneti calano la testa e si mettono nell'impresa di far fronte alle difficoltà con grande passione e a volte anche al di là di quello che è legittimo aspettarsi da loro. Ma la proposta delle addizionali io la ritengo inaccettabile, è improponibile. In un momento di grande sofferenza che tutta l'Italia ha, ma il Veneto in particolare, dove qualcuno dell'opposizione in qualche altro passato, sempre legittimamente, esalta il sorpasso dell'Emilia Romagna rispetto al Veneto che è sempre stato trainante. Io dico, ragazzi, scusatemi l'espressione da club più che da istituzione, ma per dire affettuosamente, invitando tutti a ragionare, perché
non poniamo l'attenzione insieme in modo serio e responsabile su quello che istituti di ricerca che tutta Italia utilizza, mi riferisco alla CGA di Mestre, quotidianamente ci ammansisce. E che cos'è? Noi abbiamo una sanità che ha un costo, la missione 13, che incide per il 69,85, quasi 70% del bilancio, per 11.199 milioni, quindi quasi 12 miliardi, e abbiamo un residuo fiscale di 13,2 miliardi, superiore al bilancio della sanità, che è la voce più importante. Allora, è vero, che cos'è il residuo fiscale? È quel di più che si paga per ragioni di solidarietà, e io sono d'accordo per la solidarietà, che vuol dire eguaglianza, attenzione, non egualitarismo. Allora, la sanità, una regione tedesca che contribuisce sul piano della solidarietà con lo Stato centrale tedesco, che è uno Stato federale, contribuisce per la Baviera, contribuisce per circa 3 milioni e 4 milioni di residuo fiscale rispetto allo Stato centrale, ma ha chiamato lo Stato centrale davanti alla Corte Costituzionale e dice: se io devo darti solidarietà, voglio anche la garanzia di una verifica di come quei soldi vengono spesi, di dove vengono investiti i soldi che sottrai a me. Noi che siamo in un momento di difficoltà, con un residuo fiscale di 13,2 miliardi, sono 35 milioni di euro al giorno, 1,5 milioni l'ora, che è il di più che diamo. Non possiamo avere il coraggio di chiedere ai cittadini del Veneto le addizionali. Quella è una via semplificata ma inaccettabile. Noi dobbiamo avere il coraggio, insieme, con modalità serie, come ha fatto la Baviera, come fanno altre regioni che si autogovernano. La parola autogoverno, che è l'articolo 2 dello Statuto, ce lo siamo dimenticato, l'ha scritto il grande Feliciano Benvenuti, nessuno ha avuto il coraggio di toccarlo perché era il maestro del diritto amministrativo, una figura di altissimo profilo. L'autogoverno del popolo veneto che si esercita in conformità alle tradizioni e alla storia di questo popolo. L'abbiamo dimenticato. Questa deve essere la legislatura del cambiamento, la legislatura che parte con un presidente giovane di 33 anni, 34, una legislatura che ha alti profili di qualità che io riconosco in tutti voi, però non possiamo essere indifferenti e perpetuare quello che viene ripetuto da tempo con indifferenza. Non possiamo essere indifferenti a rivendicare maggior rispetto per questo territorio. Sapete cosa dice la CGA di Mestre nel suo ultimo rapporto? Il centralismo statale, che io qualifico perfido e intelligente e sempre più stringente e quindi inaccettabile, lo dico io questo, ha accentuato le disparità tra i territori. E un sistema più trasparente e calibrato potrebbe migliorare il dibattito e la gestione delle risorse. E qui invece abbiamo un crescente centralismo, ormai una incredibile querelle sulla questione dell'autonomia differenziata, dove abbiamo una regione Puglia che ha un residuo fiscale attivo, noi ce l'abbiamo passivo, per 2.680 euro in più. La Puglia, che con De Caro è un gruppo di sindaci poco avveduti, non volevo dire un'espressione più grave, e si porta a casa 2.440 euro per ogni cittadino. Allora noi che siamo il cosiddetto Parlamento del Veneto, lo ripetete tutti con mia anche sorpresa, perché quando io sento parlare di Parlamento del Veneto lo intendo nel senso marcato, che tu sai, qualche altro l'ha capito, di autogoverno vero, di esercizio di una sovranità in senso federale e federato, quindi portatore di una sovranità anche storica, che possa collegarsi allo Stato in modo intelligente, ma non supino, non passivo, non servesco o fantesco, ditelo come volete. Allora, questo è il punto. È un equilibrio difficile, scrive, se da un lato il meccanismo dei trasferimenti, leggo sempre da CGA, serve a garantire servizi uniformi in tutto il Paese, dall'altro resta forte il tema della sperequazione tra chi dà molto e chi riceve poco.
per il Veneto il conto della solidarietà con il resto dell'Italia rimane pesante appunto per i 13 milioni e mezzo. Allora questo c'entra con il rendiconto? Certo che c'entra. C'entra perché i temi che avete toccato tutti, e non voglio entrare nel dettaglio perché avete fatto tutti ottimi interventi. Io veramente ho apprezzato ciascuno di voi per lo sforzo di offrire informazioni e considerazioni di contenuto rilevante e serio. Però la realtà è questa, non possiamo sfuggire, non possiamo contrapporci tra di noi dimenticando quello che è il dato oggettivo che è sul tavolo. Siamo depredati da uno Stato vorace che poi non impiega neanche adeguatamente queste risorse. È un peccato dirselo, è una forma di irriverenza nei confronti dello Stato? No che non lo è, perché questo tema deve essere portato al centro non solo da questo Parlamento, ma anche dai parlamentari veneti che siedono a Roma di tutte le appartenenze, perché bisogna dare rispetto a questo territorio che ormai credo abbia dato anche troppo e che abbiamo percepito tutti sta vivendo un momento di grande sofferenza e di grande decadenza. Poi i dettagli, cosa volete? Io sono stato, ripeto, ad ascoltare i relatori alla Corte dei Conti al giudizio di parificazione. La questione della pedemontana, le due cose critiche, e la questione delle Olimpiadi si possono variamente studiare e variamente leggere. Sicuramente vi sono delle critiche che non sfuggono neanche a chi appartiene a questa maggioranza, cioè è impensabile che un imprenditore privato non si assuma il rischio dell'impresa. Chi ha studiato diritto sa che per definizione l'imprenditore è colui che si assume il rischio dell'impresa. Se questi si portano a casa già un 6-7% di utile, è evidente che qualcosa non è quadrato. Magari le motivazioni ci sono e le motivazioni possono essere anche condivise, e io sono convinto che a volte bisogna fare delle scelte non coerenti con quelli che sono, diciamo, i principi generali per portare a casa un obiettivo comunque importante. E in questo senso ho condiviso e ho ascoltato l'intervento con passione e competenza e soprattutto con ricordo puntuale dell'ex assessore De Berti, che ci ha spiegato che cosa è avvenuto negli anni almeno in cui lei ha vissuto questa esperienza dal 2015 al 2025, se non erro, per 10 anni. Quindi a mio parere è inutile accanirsi per trovare argomenti di accusa. Sono fatti che realtà che potevano essere gestite meglio, ma secondo me dobbiamo concentrarci primariamente su questioni, ripeto, più importanti, che sono quelle delle risorse, perché senza schei non si masena i disi veneti, non che se schei. E quando si ragiona di rendiconto e di bilanci bisogna tener conto di quella che è la realtà delle disponibilità. Poi ci sono addirittura gli avanzi, io mi chiedo sempre, le altre regioni ci guarderanno, come potete avere voi anche degli avanzi, no? nel vostro rendiconto, nella vostra... Perché, ripeto, il Veneto sa essere oculato e attento. Credo che non sia rimproverabile alcuna scelta di governo della precedente giunta che abbia gravi ragioni di essere censurata. Sul piano tecnico ovviamente sto parlando, sul piano politico la censura è libera e può andare oltre i confini dei numeri, perché la politica è fatta anche di questo. Quindi, per andare al concreto, quindi noi dobbiamo evitare di avvitarci intorno a un concetto di eguaglianza che è confuso troppo spesso col concetto di egualitarismo. E questa è la fonte delle diseguaglianze, il paradosso è questo. E confondere eguaglianza con egualitarismo vuol dire uno che guarda l'eguaglianza è alla partenza, l'egualitarismo è chi guarda all'arrivo. È chiaro che se io guardo solo all'arrivo troverò sempre che uno che sta più indietro, e senza ragionare, senza indagare sulle cause, sulle ragioni di questo. In Italia si è abituati a fare egualitarismo e quindi a creare, come diceva la CGIA di Mestre, quelle situazioni di squilibrio che sono inaccettabili. Ma mi permetto di citare un ultimo passaggio, che è un articolo che ha scritto, è un amico, ma gli amici non è che non si possono non citare, Mario Bertolissi, ospitato dal Corriere
della Sera del Veneto qualche giorno fa, una settimana fa mi pare, dove si interrogava su quella che cos'è l'autonomia e se vale ancora la pena di parlare dell'autonomia, visto che l'autonomia è collegata alle risorse, se non ci sono risorse, no. Allora, intanto chiariamo una cosa, che l'autonomia differenziata di cui si parla a Roma è quella a invarianza di bilancio, per cui di cosa i critici, quelli che raccolgono firme contro le preintese sull'autonomia differenziata che è invarianza di bilancio, ma cioè, hanno letto? Sono minimamente orientati nel tempo e nello spazio, come direbbe un medico legale, o parliamo di cose fantasiose? Perché qui si tratta di chiedersi anche in ordine, visto che è moderno, di moda parlare di capacità di intendere dei minori, forse è il caso di chiedere anche in ordine alla capacità di intendere e di volere dei maggiorenni, soprattutto se hanno ruoli istituzionali. Quindi io mi auguro che questo verbale venga mandato magari a quei 123 sindaci e al Presidente De Caro della Regione Puglia che parlano a vanvera, e non voglio spiegare loro cosa significa a vanvera perché è un'espressione tipicamente veneta e veneziana, della nostra realtà senza conoscerle, creandoci delle spiacevoli complicazioni. Poi ripeto, per me l'autogoverno del popolo veneto è fondamentale, è dare attuazione al testo della nostra carta fondamentale che è lo Statuto, e questo lo possiamo fare soltanto se rivendichiamo quelle risorse che il territorio produce. Non possiamo limitarci a fare gli analisti contabili di un rendiconto, allora lo lasciamo ai ragionieri, lo lasciamo a quelli che hanno esperienza di contabilità, ma questo è organo politico, è sede politica, ha responsabilità istituzionali, e su quel versante, ripeto, mi auguro, e vado a finire per non tediarvi, che l'intera comunità, l'intero Consiglio regionale, l'intero Parlamento veneto, di maggioranza e opposizione, possa fare qualcosa insieme. Ultima nota, come dicevo all'inizio, il Presidente Stefani, che oggi è stato anche aggredito in modo, verbalmente, ovviamente nella critica abbastanza pesante, sì, non c'era, magari se c'era, però aveva sempre avuto, oltre all'assessore Giacinti, all'assessore Roma, ho visto anche l'assessore Mantoan e l'assessore Zecchinato presenti, insomma una autorevole rappresentanza, non possiamo colpevolizzarlo per quello che non ha ancora fatto. Mettiamolo alla prova, facciamo atti anche legislativi importanti che impegnano la Giunta, perché noi siamo organo legislativo, quindi facciamo le leggi e cerchiamo le risorse insieme. Questo è il mio auspicio, quindi il giudizio sul rendiconto, pur con queste sofferenze, perché li chiamo così, che anch'io ho vissuto assieme a molti di voi, è un rendiconto dignitoso, però possiamo fare molto di più. Viva San Marco! Va bene, grazie consigliere. La parola per una breve replica l'assessore Giacinti e poi Zecchinato. Per la Giunta, ovviamente. Buonasera a tutti. Beh, insomma, ho breve replica perché no, ho ascoltato, come avete visto, tutto il dibattito che da ieri anima questo Consiglio regionale, un dibattito molto intenso, un dibattito che sicuramente ha toccato tanti temi. E come diceva però prima il consigliere Soranzo, è un dibattito che è andato anche un po' oltre quello che è il tema, l'oggetto di cui stiamo discutendo, cioè il rendiconto. È andato oltre discutendo anche di quello che è stato ciò che è stato fatto fino adesso dalla Regione del Veneto e quello che verrà fatto in futuro. Si è chiesto in questa sede, forse andando un po' oltre il significato di questo provvedimento, le prospettive di questo Veneto. Mi sono preso qualche piccolo appunto mentre parlavate per ovviamente cercare di rispondere in modo però più veloce possibile. Ecco, intanto questo in realtà rappresenta il momento conclusivo di un esercizio finanziario, ma anche la fotografia di un modello di amministrazione. Un modello di amministrazione che vediamo passa da un'amministrazione all'altra, mantenendo però delle caratteristiche di continuità importanti. In primis
quella di un'opera di razionalizzazione della spesa veramente importante che emerge da questo rendiconto e da tutti i precedenti per ciò che riguarda l'amministrazione Zaia e che emerge anche dal primo bilancio dell'amministrazione Stefani, quando vi ricorderete sono state recuperate diverse risorse sulle spese di funzionamento. Una amministrazione in continuità nella limitazione al ricorso della leva fiscale, nella solidità dei conti pubblici, che ha prodotto dei risultati, e qui siamo ai numeri che in un rendiconto è importante rappresentare, che sono risultati certificati. Siamo la terza regione che ha la spesa di funzionamento minore, si tratta di 92,8 euro per abitante a fronte di una media delle regioni a statuto ordinario di 178 euro. Siamo la regione che paga con i fornitori di beni e servizi con 18 giorni di anticipo rispetto a quelli che sono i limiti stabiliti dalla legge, che sono di 30 giorni e di 60 per i beni e servizi relativi alla sanità. Ecco, io ho preso alcuni appunti rispetto alle domande e alle questioni che sono state poste, però volevo in primis cercare di fare chiarezza sul risultato del rendiconto come consistenza di quello che potrebbe essere un avanzo d'amministrazione applicabile e spiegare il motivo per il quale in questo momento la scelta dell'amministrazione è quella di produrre un assestamento semplicemente tecnico, rinviando a settembre quello politico, chiamiamolo così, senza però prima dare un'ultima considerazione sul rendiconto di per sé stesso, perché il rendiconto sono numeri e i numeri sono incontrovertibili, e la cosa incontrovertibile è che la Corte dei Conti ha parificato questo rendiconto e lo ha fatto non parzialmente, cosa che avrebbe potuto fare, ma lo ha fatto pienamente. L'ha fatto pienamente perché tutti gli equilibri economici, finanziari, patrimoniali sono rispettati e garantiti, perché come ci dice la Corte Costituzionale il bilancio pubblico è un bene pubblico e come tale questo bilancio, questo rendiconto rispetto all'esercizio precedente è un rendiconto che la Corte dei Conti ha pienamente parificato. Quindi questo è un dato che emerge chiaramente. Sono state fatte delle osservazioni, peraltro condivise con l'amministrazione regionale, che ha sempre avuto e adottato un comportamento attento, vigile e poi, per usare un aggettivo che nei vostri interventi è stato messo in evidenza forse un po' per criticarlo, prudente. Sì, siamo prudenti e lo saremo anche in merito alla destinazione dell'avanzo e al motivo per cui lo spostiamo nel mese di settembre, perché vedete, la prudenza è anche un principio contabile e quindi essere prudenti vuol dire esercitare anche un principio contabile. Ma cerco di spiegare questi numeri dell'avanzo di amministrazione come sono divisi, perché ne ho sentiti esplicitare di diversi e quindi è bene fare chiarezza. C'è l'avanzo libero, di cui si è discusso molto, i 180 milioni di euro, ma c'è anche un avanzo vincolato che c'è quasi 500 milioni di euro. L'avanzo è la somma tra l'avanzo libero e l'avanzo vincolato ed è del tutto evidente che l'avanzo vincolato sia enormemente più grande, perché siamo in una finanza pubblica che, per quello che riguarda le regioni, è una finanza in gran parte derivata. Noi riceviamo, non abbiamo una autonomia finanziaria di entrate, abbiamo una finanza derivata, quindi delle entrate che sono derivate, e le entrate derivate non possono fare altro che produrre spese vincolate rispetto alla derivazione di quell'entrata. Ecco perché i numeri sono così. Siamo più dell'80% del bilancio regionale, delle entrate del bilancio regionale che sono vincolate, quindi è ovvio che
questa proporzione, tale proporzione si riverbera anche poi sull'applicazione dell'avanzo. Ecco, questo avanzo ha già, ecco, l'avanzo di amministrazione poi risente del tetto di spesa. Ecco, i limiti della finanza pubblica, un'altra cosa che ho sentito qui, non sono una mera petizione di principio. Province, comuni, regioni, ma anche lo Stato devono attenersi a quello che è noto come il limite dell'eurocompatibilità, cioè di quel tetto di spesa, di quel patto di stabilità che non è deciso né a Venezia e neppure a Roma, ma è deciso a Bruxelles. Ecco, secondo questi tetto dell'eurocompatibilità noi dobbiamo per forza contenere la nostra spesa. Lo facciamo ogni anno non potendo spendere decine e decine di milioni di euro. Nel 2027 dovremo allocare a bilancio quasi 97 milioni di euro che dovremmo trasferire direttamente a Roma per il tetto, per concorrere alla finanza pubblica, e lo facciamo adesso con 500 milioni di euro di avanzo vincolato e 180 di avanzo libero, avendo solo la possibilità di spenderne in totale 163, perché questo è il limite che noi abbiamo per i vincoli di finanza pubblica. 163 milioni di euro quando avremmo potuto spenderne 680 circa, ecco, più o meno. Bene, questi 163, io ho visto quelli che sono, anche se sarebbe un argomento per il prossimo punto all'ordine del giorno, ma visto che ne è stato trattato anche qui, lo tratto adesso. Ecco, sono oggetto di vari emendamenti da parte dell'opposizione. Ecco, noi abbiamo fatto una scelta che è quella di fare un assestamento in questa sede semplicemente tecnico, quindi con il recepimento delle consistenze dei residui attivi e passivi, dell'adeguamento dei fondo credito di dubbia esigibilità, dell'azzeramento del FALE, insomma di tutte quelle emergenze che sono state parificate dal giudizio della Corte dei Conti. È stato detto in questa sede che noi rinviamo questa applicazione dell'avanzo perché abbiamo i debiti, perché non sappiamo a quanto ammontano i debiti della Pedemontana e delle Olimpiadi. Ecco, volevo su questo rassicurare, non è per nulla così, per un motivo tecnico prima che politico, perché se rispetto ai soldi che abbiamo già messo a bilancio sulla Pedemontana, 42 milioni di euro, se ci fosse durante l'anno rappresentato che dovremmo aggiungere qualcosa in più, ecco, non possiamo utilizzare l'avanzo libero o l'avanzo vincolato per questo. Quindi non è per questo che noi stiamo attendendo a settembre per applicare l'avanzo, perché comunque quell'avanzo non servirebbe per pagare eventuali aumenti della Pedemontana. Lo stesso può valere per eventuali problematiche relative alle Olimpiadi, o meglio, sulle Olimpiadi la questione è diversa perché noi abbiamo accantonato in modo virtuoso tutte le risorse che erano necessario accantonare, così come avrebbero dovuto fare tutti gli altri attori che si sono impegnati su questa partita, dalla Regione Lombardia al Comune di Milano, alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Noi li abbiamo accantonati, ma io dubito fortemente che di qui a settembre avremo i conti certificati delle Olimpiadi che si sono chiuse 3 mesi fa e che quindi sarà necessario impegnare quelle risorse. Quindi non è neanche per questo che noi andiamo a rinviare l'approvazione, la destinazione di questo avanzo. Tra l'altro questo avanzo già in grandissima parte, ve lo posso anticipare, è già vincolato ad alcune spese. Su questi 163 milioni, ve lo posso già dire, 32 milioni saranno quelle risorse che noi inseriremo, accantonate, che noi inseriremo per gli extra LEA della sanità. Okay? Poi ci sono
altri 11 milioni di euro di restituzioni Stato Unione Europea, 3 milioni e 600 mila euro che sono gli accantonamenti per il personale perché ci sono i nuovi contratti, 22 milioni di euro che sono la finanza pubblica, quelle risorse di finanza pubblica che avevamo messo per il rispetto del patto di stabilità e che adesso, dopo l'estinzione del DANC e del FAL, possiamo rimettere in gioco solo per spese in conto capitale. E poi ci sono, ecco, oggi abbiamo approvato in giunta le risorse non per le Olimpiadi ma per le Paralimpiadi, il contributo nostro delle Paralimpiadi che è risultato della legge regionale che ha approvato le Paralimpiadi. Sappiamo che dobbiamo dividercele tra Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Milano che ha già messo i soldi in questi giorni, gli altri li stanno mettendo come noi, per noi cuba di risorse che già avevamo a garanzia, ma questa non è una garanzia perché questi non sono debiti, questo è il contributo che noi diamo per le Paralimpiadi, sono 26 milioni di euro, questo è quello che incide su questo assestamento, su questo avanzo, ma non c'entra nulla con quello che può riguardare l'eventuale disavanzo delle Olimpiadi. Anche perché su quella partita noi non abbiamo ancora nessuna notizia, abbiamo tutte le nostre risorse accantonate, ma non sappiamo nulla e quindi queste risorse nel momento in cui gli enti competenti faranno le verifiche potrebbero essere necessario da metterle a disposizione, ma potrebbero anche rientrare in circolo nel circuito del bilancio. Questo lo sapremo quando avremo dalla Fondazione Milano Cortina quelle che sono le risultanze degli accertamenti del bilancio di questa fondazione. Ecco, questo per spiegare esattamente che la quota poi che manca, a questo è una quota per la quale che potrà essere impiegata e per avanzo vincolato e per avanzo libero. Perché stiamo aspettando? Perché in questo momento tutte le direzioni di Regione del Veneto stanno lavorando per fare all'amministrazione regionale le loro richieste sull'avanzo vincolato, perché qua c'è forse qualcuno che non ha capito un concetto. Non è che l'avanzo libero sia qualcosa di positivo e l'avanzo vincolato invece siano denari che vengono buttati via. Cioè l'avanzo vincolato, come vi ho cercato di spiegare prima, deriva da entrate derivate. L'avanzo vincolato sono poste della sanità, dello sviluppo economico, del sociale, delle attività produttive, dei trasporti. Quindi nel momento in cui si va ad applicare avanzo vincolato, lo si va a applicare per i trasporti, per la sanità, per il sociale, per lo sviluppo economico, per le attività produttive. E questo non è che siccome è vincolato allora non vale e quello che avremmo dovuto spendere è avanzo libero. Peraltro l'avanzo libero, io ho guardato i vostri emendamenti, alcuni emendamenti che vanno ad attingere all'avanzo libero, secondo la vostra prospettazione, riguardano delle spese continuative che non possono essere finanziate con l'avanzo. Se ho sbagliato me ne scuso, ma mi pare di aver letto su alcune di queste, ad esempio le case di comunità, che alcuni emendamenti riguardino le case di comunità o comunque altre partite ricorrenti che non possono essere finanziate con l'avanzo libero. In ogni caso ho sentito prima in alcuni interventi che si parlava dell'indebitamento della Regione del Veneto nelle manutenzioni ordinarie delle strade. Non è così, perché non sarebbe possibile utilizzare i mutui per manutenzioni ordinarie. In realtà si trattava di manutenzioni straordinarie e si trattava, ad esempio legge 39, si parlava nello specifico di rotatorie di opere pubbliche che ovviamente possono essere finanziate attraverso l'indebitamento. Ecco, restiamo quindi ai numeri e restiamo ad una giusta lettura degli stessi, anche per dare ragione di quella che è stata una evoluzione
in questi anni dell'amministrazione regionale, perché è vero, questo è frutto, questo rendiconto, degli ultimi anni, dell'ultimo anno della precedente amministrazione. Ebbene, tante cose bisogna ancora farle, si devono fare, però ci sono dei dati che sono incontrovertibili e che riguardano il paragone tra la nostra regione del Veneto e le altre. Vi è ad esempio un indice di qualità istituzionale sulla base di una metodologia della Banca Mondiale che individua 5 macroaree che danno dei punteggi alle regioni, che vedono tra le regioni a statuto ordinario il Veneto al primo posto con un coefficiente più alto di tutte le altre regioni. Lo stesso per quello che riguarda la sanità. Certo, i problemi della sanità ci sono, le liste d'attesa, stiamo lavorando, l'assessore Gerosa, tutta l'amministrazione sta lavorando su quella grande riforma della medicina territoriale, è in corso appunto la trattativa per la nascita delle nuove aggregazioni territoriali funzionali, gli accordi integrativi regionali sono in corso di definizione, le case di comunità per il sociale, la nuova rivoluzione degli ambiti territoriali sociali. Siamo in contatto con Feder Solidarietà e cooperative per le tematiche che attengono a questo settore. Detto tutto questo, che abbiamo un sacco di cose da fare, abbiamo ricevuto pochi giorni fa dei complimenti per quello che abbiamo fatto, abbiamo messo a bilancio le risorse di 4 milioni e mezzo per le borse di studio, per equiparare le borse di studio degli studenti di medicina generale alle altre. Quindi tantissime cose sono da fare, però guardiamoci anche allo specchio con le altre regioni. Dal 2020 c'è entrato in vigore da parte del Ministero della Salute un sistema per la verifica dei LEA. Ebbene, in base a 3 indicatori che riguardano la prevenzione collettiva, l'assistenza distrettuale e quello ospedaliero, la regione del Veneto è al primo posto in Italia con 288 punti LEA davanti alla Toscana e all'Emilia Romagna, e questo lo ha fatto senza addizionale IRPEF e soprattutto con una permanenza dell'equilibrio economico della sanità, perché la regione Emilia Romagna con 650 milioni di euro di addizionale IRPEF all'anno ha negli ultimi 14 anni rispettato l'equilibrio finanziario della sanità solo 10 volte su 14, con 650 milioni di euro di addizionale IRPEF. La Toscana, con 440 milioni di euro di addizionale IRPEF, ha rispettato il pareggio di bilancio sulla sanità un anno negli ultimi 14. Il Veneto, insieme alla Lombardia, 14 anni su 14. Questi purtroppo sono dei numeri e questi numeri sono incontrovertibili, perché non sono numeri della Regione del Veneto, del Presidente Zaia, del Presidente Stefani, dell'ex assessore Lanzarin o dell'assessore Gerosa. Questi sono numeri certificati dal Ministero della Salute secondo dei criteri e dei principi. Questo non va a nascondere le problematiche che ci sono, l'ho detto in premessa, però dobbiamo mettere in evidenza anche queste realtà. Olimpiadi e Paralimpiadi e Pedemontana. Su questo magari, sulle opere, sono state fatte delle richieste, risponderà l'assessore Zecchinato. Però, signori, come abbiamo detto prima, le coperture ci sono. Anche se dovesse esserci la necessità di investire delle risorse sulle Olimpiadi, queste risorse non vanno trovate nel bilancio 2026, ma sono già accantonate, perché la Regione del Veneto le ha accantonate come hanno fatto tutti gli altri. Sulla Pedemontana non dico una parola, semplicemente perché la consigliera De Berti ha fatto un trattato su questo, quindi non vado ad aggiungere niente. Mi viene da dire semplicemente che sul canone che ripaga un investimento mi pare veramente incredibile poter dire che questo non aumenti, non si indicizzi quantomeno all'Istat, perché sennò quale impresa potrebbe fare una cosa del genere se il canone rimanesse per 30 anni uguali? Ma su questo tema non voglio approfondire, perché è già stato fatto molto più autorevolmente di me. Quindi ecco, ho già un po' annunciato quello che
diremo anche dopo sull'assestamento e sulla destinazione dell'avanzo. Apprezzo sicuramente il grande lavoro che avrete fatto per individuare dove destinare queste risorse e credo che possano essere anche per noi, io sono uno che non ha paura degli inciuci e ama la collaborazione, quindi credo che questa cosa possa essere un'ottima base quando avremo chiaramente l'eventuale quantitativo di avanzo libero per impostare un ragionamento anche con voi e in caso contrario di impostarlo per il prossimo bilancio di previsione. Per quello che mi riguarda sicuramente condivido quello che diceva però il capogruppo Barbisan, che non mi sembrava una minaccia nei vostri confronti come ha detto qualcuno, ma un aspetto metodologico che dovremmo veramente prendere in considerazione. Anche le risorse a disposizione del Consiglio cerchiamo di destinarle, invece che ad interventi puntuali con il nome e con il cognome, a qualcosa di più diciamo generale, astratto, che possa fare il bene pubblico senza il retropensiero che si faccia il piacere a qualcuno. Ecco, cerchiamo di farlo perché il fatto che abbiamo diciamo una pressione fiscale molto limitata in questa regione ci costringe anche rispetto a tante altre che nonostante i centinaia di milioni di risorse dell'addizionale vi posso assicurare che sono in grandissima difficoltà anche quest'anno sui conti della sanità e su tante altre partite. Noi comunque una valvola di sfogo, nel caso succedesse qualcosa ce l'abbiamo, le altre non ce l'hanno più e sono, vi assicuro, in grandissima difficoltà, ma questo, dicevo, ci costringe ancora di più, come è stato fatto negli anni passati e come faremo ancora noi, come abbiamo fatto quest'anno col bilancio e come faremo con i prossimi, ad utilizzare le risorse con grandissima attenzione e grandissima cura. E in questo sono convinto che voi sarete al nostro fianco. Grazie. Zecchinato, a complete. Brevità. Eccoci qua, ci sarò brevissimo, ringrazio il collega Giacinti che ha ben delineato il quadro nel quale ci troviamo ad operare, quindi probabilmente anche alcune considerazioni sono assorbite già nel suo intervento su quanto è stato discusso in quest'Aula, anche animatamente in alcuni tratti. Io mi limiterò a fare alcune considerazioni su dei temi che sono stati trattati, anche se, come è già stato sottolineato, già ieri alcuni sono stati ampiamente discussi e anche evidenziati, penso all'intervento della consigliera De Berti, ex assessore all'infrastruttura, del consigliere ed ex assessore al bilancio Calzavara, ma anche ad altri ex assessori presenti qui oggi, anche all'ex assessore Corazzari. Io riprenderò alcuni temi perché già loro hanno ben evidenziato e sviscerato quelli che sono stati i punti della precedente legislatura, della quale anch'io facevo parte come consigliere, come componente della seconda commissione consigliare, e che mi sento di difendere in quanto sono stati interventi che abbiamo condiviso in quest'Aula. Molti temi sono sempre un po' gli stessi ricorrenti, 3 mesi fa e anche degli anni scorsi. Se penso alla superstrada pedemontana, riprendo solo alcuni concetti. Penso ad esempio a quanto è stato riportato che, partendo solo dal 2017 con il terzo atto convenzionale dove è stato previsto il canone, e su questo c'è stato un rilievo nella parifica della Corte dei Conti quest'anno, ma va anche detto che nel 2020 era stato riconosciuto come atto convenzionale proprio dalla Corte dei Conti. Sono stati fatti dei rilievi dei quali facciamo tesoro, si può sempre migliorare e ragionare, ma comunque questo passaggio andava comunque fatto. Lo facciamo con la stessa attenzione che ci ha portato ad esempio a considerare il fatto che dal 2020 non tocchiamo le tariffe, ad esempio sulla superstrada pedemontana. È stato previsto un sistema di sconti per cercare di incrementare anche i flussi di traffico, e lo facciamo con l'attenzione con la quale consideriamo anche i rilievi che hanno fatto le opposizioni anche 3 mesi fa. Penso ad esempio al consigliere Zumsi sul fotovoltaico, aveva rilevato un'opportunità della quale peraltro da tempo si ragionava. Ebbene, nel PISAT, nel piano per le zone di accelerazione, abbiamo previsto che su superstrada pedemontana veneta, sui siti e quindi sulle aree limitrofe,
ci siano le aree di accelerazione per il fotovoltaico che riteniamo siano aree aridonee. Sarà possibile farlo? Non lo so, comunque è inserito, sarà un piano peraltro che vi arriverà in Consiglio a breve, che avrete modo di discutere, però l'attenzione c'è anche sui rilievi che si fanno in quest'Aula. Quello che posso dire oggi è che rispetto al 2025 registriamo una crescita nei flussi di traffico, che in base ai tratti va dall'1 al 10%, e sono sempre allo studio comunque questi dati e anche ipotesi che possono incrementare i flussi di traffico, per cui massima attenzione su questo. Sulla strada Romea, sempre per restare nel tema infrastrutture, anche qui, e ieri è stato riportato un dato del 2025, maggio 2025 viene presentato il progetto. Ecco, da quella data non è che si sia fermato qualcosa, si è continuato a lavorare, tanto che per saltare alcuni passaggi vado a maggio 2026, un anno di distanza, quindi a un paio di mesi fa, quando per i due tratti, il tratto parallelo del canale nuovissimo e per il bypass del canale di Chioggia, ANAS ha depositato il documento di fattibilità tecnica allo stato avanzato ed è in fase di valutazione, per cui diciamo queste sono procedure che ahimè in qualche mese non si riescono a risolvere, partono da anni addietro di lavori continui e costanti e continueranno anche durante questa legislatura. Aggiungo anche che proprio su questa infrastruttura una quindicina di giorni fa, proprio con la collega assessore Mantovani, abbiamo incontrato le categorie economiche su molti temi discussi, tra i quali le aggregazioni di servizi tra enti locali, infrastrutture, istruzione e lavoro, e anche le categorie sono state rese edotte proprio di questi passaggi che stiamo cercando di portare avanti, quindi sempre con grande attenzione. Sull'autostrada del mare avete visto che abbiamo appunto reiterato, abbiamo avviato la procedura di reiterazione del vincolo, perché è un'opera sulla quale stiamo continuando ad avere attenzione, e sulla questione che in parte, anzi è già stata diciamo evidenziata dal collega assessore Giacinti, Veneto Strade, manutenzione ordinaria e straordinaria, cito, come ho citato 3 mesi fa, i dati che abbiamo messo a bilancio 2026 10,7 milioni di euro finanziati con risorse correnti per la gestione corrente, quindi le manutenzioni ordinarie. I 20 milioni del 2026 sono destinati a manutenzioni straordinarie, che era l'oggetto del comunicato stampa che avevamo fatto insieme alla collega consigliera De Berti, in cui si parlava anche dei 15 milioni poi previsti sempre per la manutenzione straordinaria nel 27 e nel 28, che sono a debito ma per opere pubbliche, e quindi questo dimostra la capacità peraltro anche della Regione di poter contrarre debito mutuo per opere pubbliche, che è un fatto anche positivo. Aggiungo poi un passaggio sulle opere olimpiche, spero di aver preso l'appunto correttamente, dove si citava una delibera del 2019 con una lettera di intenti relative ai fondi dei comuni confinanti. In realtà quella lettera di intenti non ha mai avuto seguito, per cui al momento, a quello che mi risulta, non sono stati utilizzati fondi dei comuni confinanti relativamente a queste opere. Sempre per restare in tema infrastrutture, in collegamento con le Olimpiadi, cito le infrastrutture stradali e ferroviarie e i relativi stati di avanzamento in questo momento. Cito ad esempio la stazione di Longarone, che è stata migliorata in accessibilità e velocizzazione degli itinerari da RFI, intervento concluso, la variante di Longarone in corso di gara d'appalto, la variante di Cortina, la sistemazione lungo il Boite, sistemazione del corpo stradale, raddoppio del ponte Corona e riqualificazione di via Cesare Battisti, ultimati i lavori ante Olimpiadi sulla viabilità principale. I lavori di pedonalizzazione continueranno nel post-evento. Per quanto riguarda la variante di Cortina, la bretella di penetrazione a sud di Cortina, l'intervento è in progettazione. La variante di Cortina, l'8-2, canne stradali, gallerie, opere di difesa sulla strada statale 51 a nord di Cortina, intervento in progettazione. Il piano regolatore generale ferroviario di Ponte delle Alpi, ci sono state anche qua diverse sistemazioni, l'intervento è concluso. Il rinnovo delle stazioni di costruzione
dei parcheggi di scambio, lotto 1 stazione di Belluno, sempre soggetto attuatore RFI, intervento concluso, e per finire l'intervento di rinnovo delle stazioni e costruzione e parcheggi di scambio, lotto 2 stazione di Feltre, soggetto attuatore RFI, intervento sempre concluso. Concludo anch'io con il consumo di suolo. Ieri l'assessore Corazzari ha fatto un excursus, penso puntuale e preciso, di quella che è stata l'evoluzione normativa dal 2017 ad oggi, che ha portato un graduale, seppur magari per certi periodi poco percepibile, ma c'è stato diminuzione del consumo di suolo, è stato un contenimento poi che è proseguito negli anni, e tra l'altro già a inizio di questa legislatura abbiamo messo a bando 11 milioni di euro, che poi sono diventati in realtà 8 milioni, perché siamo andati a finanziare con una parte di quelle risorse, anche che erano fondi FESR, il piano casa regionale. 8 milioni comunque per interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione. Un intervento importantissimo che ha seguito peraltro altri interventi avvenuti già qualche anno fa proprio sullo stesso settore, e su questo stiamo andando avanti. Stiamo andando avanti con degli interventi che hanno riguardato il governo del territorio in materia di energie rinnovabili. Qui cito il piano PIZAT. Oggi in giunta regionale abbiamo adottato anche il piano delle ulteriori aree idonee, un altro documento atteso che arriverà qui in Consiglio regionale, e anche questo è la traduzione di fatto anche del piano energetico regionale. Piano energetico portato avanti dall'ex assessore Marcato, che prevedeva appunto dove la Regione avrebbe voluto puntare sulle fonti energetiche alternative. Adesso con questi strumenti, in base ai limiti che ci dà lo Stato, cerchiamo di intervenire a tutela dei terreni agricoli e in favore di una veloce transizione energetica. Stiamo procedendo anche sul piano paesaggistico e sul testo unico dell'edilizia e l'urbanistica. Qui abbiamo ripreso un testo licenziato dalla seconda commissione consigliare, lo stiamo rivedendo perché sono cambiati anche alcuni presupposti ed c'è stata un'evoluzione normativa, per cui su questo vi invito insomma a confrontarci a breve, nel senso nei prossimi mesi, perché è un documento ancora in definizione, così come sul piano paesaggistico, perché sono strumenti importanti e che riportano anche l'adeguamento con tutte le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e anche a un controllo che è corretto che la Regione abbia sullo sviluppo e sul governo del territorio. Per cui su questo stiamo lavorando. Io vi ringrazio del dibattito che c'è stato talvolta anche acceso, ma insomma sono sicuro che questo aiuti anche ad avere un confronto magari più sereno sul prossimo punto dell'ordine del giorno e magari anche a fine anno. Grazie. Grazie Zecchinato, assessore. Allora, chiuse le repliche, passiamo all'articolato con le votazioni. Dichiarazione di voto alla fine delle votazioni dei vari articoli, dopo l'ordine del giorno. No, lei può chiedere di intervenire sempre nei limiti dei tempi contingentati. Allora, articolo 1, ci sono interventi? Quello è un altro discorso, intervento dell'iPad della consigliera, sistemate gli iPad. Sì, sono Allora, Presidente, non sono caricati i file non riesco ad aprirlo. Attivate gli iPad.
Non c'è il testo. Bene, possiamo aprire? Perfetto. Allora, non c'è intervento sull'articolo 1, quindi si apre la votazione sull'articolo 1. Apriamo la votazione. 13. Più ordine del giorno, no? Votate, grazie, aiutate la consigliera Luisetto. Stiamo votando. No, fermi. Stiamo votando, non diamo la parola. Allora, chiudiamo la votazione. 30 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. L'articolo 1 è votato favorevolmente, passa. Articolo 2, ci sono interventi? Procediamo con la votazione, apriamo la votazione. Votate. Votiamo. Chiusa la votazione. 30 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. L'articolo 2 è approvato. Articolo 3. Interviene qualcuno? Non ci sono interventi. Apriamo la votazione articolo 3. Votate, grazie. Chiusa la votazione. 30 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. L'articolo 3 è approvato. Articolo 4, ci sono interventi? Apriamo la votazione. Votate, grazie. Votiamo. Chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato con 30 voti favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. Articolo 5. Ci sono interventi? Apriamo la votazione. Votate. Silenzio, votiamo. Concentrati. Chiusa la votazione. 29 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. L'articolo 5 è approvato. Articolo 6. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione, apriamo la votazione, votate, votate. Votiamo. C'è qualcuno che non sta votando? Chiudiamo la votazione. 29 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. L'articolo 6 è approvato. Articolo 7. Ci sono interventi? Apriamo la votazione. Articolo 7, votiamo. Votiamo. Chiusa la votazione. 29 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. Anche l'articolo 7 approvato. Articolo 8. Articolo 8, non ci sono interventi, quindi procediamo con la votazione. Apriamo, grazie. Votiamo.
C'è qualcuno che dorme, secondo me. Il 30° dorme. Allora, articolo 8 è approvato con 30 favorevoli, si è svegliato il 30°, contrari 15, astenuti 0. Ed è approvato anche l'articolo 8. Articolo 9, ci sono interventi? Procediamo con la votazione, apriamo, grazie. Votiamo. Votiamo, grazie. Chiudiamo la votazione. 30 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. È approvato. Articolo 10. Non ci sono interventi, quindi apriamo la votazione. Votiamo. Votiamo. Chiudiamo la votazione. 29 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. È approvato anche l'articolo 10. Andiamo all'articolo 11. Se non ci sono interventi possiamo aprire la votazione. Votiamo. Votiamo. Chiusa la votazione. 28 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. Approvato anche l'articolo 11. Dichiara il voto Borgia. Voto favorevole di Borgia. Perfetto. Quindi è approvato l'articolo 11. Passiamo all'articolo 12. Non ci sono interventi, quindi procediamo con la votazione. Apriamo la votazione, votiamo. Votiamo, grazie, chiudiamo la votazione. 30 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. È approvato anche l'articolo 12. Passiamo all'ultimo articolo, l'articolo 13. Non ci sono interventi, apriamo la votazione. Votiamo. Chiudiamo la votazione. L'articolo 13 allora, è approvato con 29 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. Ora c'è un ordine del giorno, vari firmatari, mi pare Galeano sia il primo, vedo... No, del bianco, scusatemi, perché erano appaiate. Lo dà per presentato? Dà la parola? Velocemente, solo per dire che era quello che ho detto nel mio primo intervento relativo alle Olimpiadi Milano-Cortina. Perfetto, grazie, gentilissimo. Quindi è stato presentato l'ordine del giorno numero 1 ed unico ordine del giorno. Votiamo, apriamo la votazione e votiamo, grazie. È sbagliato, Matteo. Chiudiamo la votazione, 31 contrari, 14 favorevoli, astenuti 0, l'ordine del giorno viene respinto. Sì, scusate che sta aggiungendo la dichiarazione di voto, no, il voto sull'ordine del giorno. Era un voto favorevole. Perfetto, quindi prendiamone atto a verbale, grazie. Allora, chiuse le votazioni, diciamo, dei vari articoli e dell'ordine del giorno, momento delle dichiarazioni di voto. Chiuse le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione finale della proposta di legge numero 70. Galeano, vabbè, Sarò veloce, so di... Prego, consigliere Galeano. Vabbè, è difficile intervenire con gli sguardi così frontali.
Abbiamo parlato di bracci armati, qua veramente le minacce. No, sarò veloce, dai, ma ultimo sforzo prima della votazione finale. Prendo a spunto l'intervento del consigliere Soranzo, che apprezzo per la voglia di essere schietto e sincero nelle affermazioni e che ha provato un po' a riassumere gli aspetti per cui, secondo lui invece no, c'è positività ovviamente nel lavoro che è stato fatto. E i punti che erano stati riassunti erano il lavoro responsabile sul DANC e il FAL, il risultato del fondo cassa, i miliardi di PNRR ancora investiti e con i risultati. Ricordiamoci qui la querela di Fratelli d'Italia su come votò al PNRR, però vabbè, insomma, dai, lasciamo quelle polemiche indietro, e la sottolineatura di essere bravi nel gestire le risorse anche derivate dell'Europa e tutto quello che ci va dietro. E il motivo per cui non si vogliono aggiungere quindi ulteriori gocce di pesantezza, no, a livello di fiscale e di tassazione sui veneti, anche se lo ricordava bene il consigliere Dalla Pozza in termini di trasporti, ma la cosa è replicabile anche su altri temi. A volte forse è meglio pagare 9 euro al mese per poi beneficiare di un abbonamento di 600 euro quando avrò mio papà, mia mamma, il nonno che deve beneficiare del posto in casa di riposo e ho un sostegno importante da parte della regione. Quindi a volte la misura di quelle gocce, insomma, andrebbe pesata, perché può dare risposte importanti, come dicevamo, soprattutto a chi magari non ce la fa. Si diceva poi, e l'aggiungo io come positività oggettiva, anche se è potenziale, l'abbiamo sentito dalle parole dell'assessore Giacinti, che è effettivamente potenziale perché la Giunta non ha ancora inquadrato la possibilità di spesa di quel tesoretto. C'è un avanzo che si verifica dopo tantissimo tempo e questa è un'opportunità, un dato di fatto per la Regione. Il consigliere Soranzo sottolineava come nemico invece il tempo, ovvero il fatto che le esigenze e i bisogni dei veneti corrono più veloci delle risposte che spesso riusciamo a dare. Questo secondo me è un dato su cui io concordo e che a maggior ragione sottolinea quanto noi urgentemente dovremmo dare quelle risposte che invece l'assessore Giacinti per la Giunta e la maggioranza dice di voler ancora un po' rallentare. Si parlava poi dell'avanzo e del patto fatto con le imprese, perché parte dell'avanzo genera dal maggior gettito dell'IRAP, previsto solo in parte e quant'altro. Quindi l'attenzione alle imprese è fondamentale, ma siamo tutti d'accordo sul fatto che il mondo dell'impresa sia un fattore positivo e generativo di benessere, molto spesso all'interno delle nostre comunità. E senza le imprese non si produce, non si fanno tante cose. Uno dice, ma allora se andiamo incontro alle imprese e cerchiamo di soddisfare le loro preoccupazioni, prendiamo spunto anche quelle che sono le esigenze che le imprese stesse sottolineano e menzionano, in maniera da cercare di mettere in condizioni migliori per lavorare. È vero che una rondine non fa primavera, però ci sono vari elementi che portano a dire la cosa che sto per sottolineare. Un recente sondaggio, dico recente ma insomma è stato fatto qualche mese fa in occasione della campagna elettorale, chiedeva al mondo artigiano quali fossero le condizioni necessarie per dare sicurezza e prospettiva alle loro imprese. La risposta fu, uno non era preoccupazione materie prime, costi, energia, geopolitica, era sanità e salute, perché era conforme la loro necessità alla percezione che il momento era difficile e che se io non sono un soggetto che sta bene non posso pensare a null'altro nella mia vita. È la precondizione per fare tutto quanto. Quindi ecco perché sottolineiamo di quanto sia importante investire nell'infrastruttura sociale tout court per poi mettere tutti quanti nelle condizioni di lavorare e di partire. È davvero un presupposto essenziale, un cardine fondamentale per. Se non c'è salute non c'è niente, non si parte da niente. Questo diventa importante, questo diventa importantissimo ed ecco perché vogliamo sottolineare di come quello che è un po' il resoconto non solo del 2025 ma di un percorso di 15 anni che l'amministrazione Zaia ha voluto fare, ovvero quello di non mettere le mani in tasca ai veneti non chiedendo un euro in più rispetto all'1,23% piatto di addizionale IRPEF, è una scelta che va ponderata nelle sue conseguenze, perché, lo diceva il capogruppo Barbisan, con soldi mal contati sono tanti miliardi che noi abbiamo lasciato per strada, li possiamo certamente vedere come risorse che non sono state chieste ad alcuni veneti, però sappiamo anche che sono servizi mancati per molti altri, è un dato di fatto. E qui lo dico perché
L'assessore Giacinti diceva no, tante regioni chiudono in difficoltà lo stesso i bilanci anche se hanno l'addizionale e tutto. Vero. Prendo ad esempio il mio comune, per cui ho fatto il sindaco per tanti anni, ma penso che sia la condizione di tanti. E dopo faccio il raffronto con le regioni. Per dire che anche il mio comune finanzia dei servizi e delle attività e iniziative politiche che non sono obbligatorie per legge. Facciamo un bando del trasporto per i ragazzi per dargli gli abbonamenti gratuiti, non è mica obbligatorio. Cioè se io sono in difficoltà economiche taglio, chiudo il bilancio in ordine, non che sia problemi. Per i contributi sociali non c'è mica scritto che devo mettere 1,50 € per una famiglia, taglio, ne metto uno, qualcuno resta per strada, non è un obbligo, il conto in ordine, non che sia problemi. Idem per le regioni, se mettono i soldi nei nidi per averli pubblici o nel trasporto per dare la gratuità ai giovani, non è mica un LEA, non è mica un LEP, eppure danno delle risposte che si fa fatica poi a tornare indietro una volta che le mette in campo, no? Allora bisogna anche guardare quali sono le situazioni che creano queste difficoltà a chiudere i bilanci. Il nostro voto quindi sarà contrario perché pensiamo che 15 anni di questa politica che ha tenuto una tassa piatta in cui ha chiesto la stessa aliquota a chi non aveva nulla e a chi aveva tantissimo, abbia creato degli squilibri, soprattutto per chi era in difficoltà, e squilibri nel migliore dei casi. Il raffronto con le altre regioni a statuto ordinario è impietoso e non vuol dire che se le risorse ci sono e qualcun altro fa fatica a chiudere il bilancio, allora è meglio non chiederle neanche quelle risorse, perché noi possiamo dimostrare come Veneto di essere eccellenti e di spenderle bene e finalizzate in maniera opportuna. Pertanto, lo ripeto, quello che noi certifichiamo da questo bilancio è dal 2025, ma anche come chiusura del mandato Zaia, una situazione che di fatto ha depauperato in diritti e possibilità la nostra economia, che i valori in senso assoluto possono essere ancora buoni, ma vanno lette le tendenze, i trend, e queste non sono sicuramente buone. Tanti documenti che abbiamo menzionato lo testimoniano. Ultima cosa, oltre a questa certificazione di difficoltà, ripetiamo anche che secondo noi sono poche le prospettive, le analizzeremo meglio con l'assestamento di bilancio, ma sono poche, e su questo mi piacerebbe riprendere una frase del consigliere Morosin che ha detto sull'autonomia, l'ha detta lui, secondo me, contrastando con quanto invece ci viene a dire il Presidente Stefani a seguito delle pretese sull'autonomia. Il consigliere Morosin dice giustamente: di cosa stiamo parlando? Facciamo ricorso contro Cossa che non si parla di SCEI in questa autonomia, non è invarianza di bilancio, giusto? Allora invece il Presidente Stefani dice tutt'altro, che grazie all'autonomia arriva SCEI de qua de A. Capiamoci bene, le prospettive che ci sono poche, o si fa un lavoro sulle entrate o queste prospettive rimangono poche. È il motivo per cui voteremo contro al rendiconto, senza per questo chiudere il nostro percorso di apertura, di costruzione di proposta che avremo poi in fase di assestamento e quando le cose andranno bene. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto, prima di passare alla votazione finale, una comunicazione di servizio. Domani mattina ore 10 nuovo appuntamento del Consiglio regionale, lo dico fin da subito, andremo ad oltranza, quindi non prendetevi impegni, bisogna stare in aula finché non chiudiamo la votazione finale. Va bene? No, votiamo, cioè domani chiudiamo il consiglio, l'attività di consiglio. Domani chiudiamo la votazione per evitare il giovedì, andremo avanti a votare. Sì, secondo l'ordine del giorno, certo. Esatto. Va bene? Qua mi sta. Allora, l'assessore deve allontanarsi. Ma che senso ha andare a casa 2 sere alle 6 e 1 alle 2 di notte? Facciamo 2 sere fino alle 8 e ci tiriamo. Non è detto che sia alle 2 di notte domani sera. Allora, facciamo così. Votiamo questa, dopodiché riuniamo i capigruppo al volo e i capigruppo decidono, ok? Bene, facciamo così. Quindi votiamo questa e poi passiamo un attimo in sala Leone. Va bene, intanto votiamo questa. Apriamo la votazione finale. Votiamo.
Capigruppo convocati in sala Leone. 30 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti. È approvata. Grazie. Intanto su questa. Fermi un attimo. Capigruppo convocati. Sì.
Allora accomodatevi un attimo che vi do l'esito della conferenza capigruppo. Molto velocemente la capigruppo ha stabilito, la capigruppo ha stabilito che presentiamo il progetto di legge sull'assestamento di bilancio con relatore e correlatore, dopodiché verrà sospeso il Consiglio e ripreso domani con i lavori della Commissione sulla valutazione degli emendamenti. No, alle 10. Alle 10 partiamo dalla Commissione. Allora, se riprendiamo, dopo andiamo anche via. Ma anche la controrelazione? Sì. Parlano Tomaello e Galeano. È pronto Galeano? No, vabbè, dai, non importa. Parla prima Galeano. Dica. Prima della commissione prima. Allora, ho chiesto di dare l'annuncio, non possiamo continuare a entrare e uscire, dobbiamo verificare se c'è il numero legale. Potete chiamare i colleghi capigruppo? Grazie.
Sì, facciamo dall'avviso. C'è il numero, quindi possiamo procedere. Se per favore rientrate, perché sì. No, adesso la verifica solo in corrispondenza del voto. Allora, siccome non ce n'è, partiamo. C'è il numero legale. Ho chiesto agli uffici la verifica, non la faccio io. Ci rimettiamo a lei. Comunque la allora in questo momento il numero legale c'è. Quindi Tomaello, presentiamo, scusate, disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, progetto di legge numero 93. Chiedo la relazione della prima commissione, quindi relatore consigliere Tomaello e correlatore consigliere Galeano. Prego, Tomaello. Grazie Presidente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio 2026-2028 previsto dalla normativa contabile recepisce gli esiti del rendiconto 2025 appena votato, adeguando residui, fondo pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità. Il rendiconto, già parificato dalla Corte dei Conti, come è stato detto nella discussione, evidenzia un fondo cassa di 1.596 milioni di euro, una quota disponibile risultato di amministrazione, come abbiamo ampiamente capito dalla discussione, di 180 milioni. Il dato più significativo naturalmente è l'azzeramento del DANC che genera risparmi sugli oneri di indebitamento di 4,9 milioni annui nel 2027-2028. L'assestamento adesso in discussione aggiorna inoltre le previsioni di entrata e adegua il fondo crediti di dubbia esigibilità che passa da 254,4 a 254,9 milioni. Sul versante della spesa sono previste inoltre delle rimodulazioni interne per rispondere anche ad alcune esigenze emerse nei primi mesi dell'anno, con particolare attenzione alla missione 13 tutela della salute. Buon lavoro. Grazie. Galeano. Come farmi odiare definitivamente dall'Aula. Scusate il consigliere Galeano, provate rispetto, grazie per il consigliere correlatore tra l'altro, quindi già prego. Mi faccio odiare definitivamente dall'Aula oggi. Allora, signor Presidente, colleghi consiglieri, questa è, o meglio potrebbe essere, come dicevamo prima, la seconda manovra di bilancio di questa legislatura e quindi è un atto importante, stante il difficile momento che stiamo vivendo. Prima abbiamo sentito anche le parole dell'assessore Giacinti che di fatto confermano e non spostano di una virgola le considerazioni che avevo preparato come correlazione prima dell'intervento dell'assessore Giacinti stesso. È un'occasione a suo modo storica, lo abbiamo già detto, perché come già evidenziato in sede di correlazione al rendiconto, ma dalla discussione è emerso, a seguito della coincidenza temporale fra azzeramento del DANC e accordo sul FAL si verifica dopo molti anni, dopo molti anni la presenza di avanzo libero disponibile per la Regione.
180 milioni che, seppur limitati a 163 conseguentemente agli accordi sul FAL appunto, possono rappresentare un'ulteriore importante occasione per ripartire. Alla luce di questa importante novità ed in coerenza e in continuità con lo spirito che ci aveva già portati a promuovere la contomanovra a bilancio di previsione finalizzata a dare tutta una serie di risposte e prospettive, prima di fare le nostre proposte sull'utilizzo di tale avanzo, abbiamo cercato di approfondire puntualmente durante le commissioni quali fossero le intenzioni della Giunta e della maggioranza circa tale nuovo scenario. Abbiamo fatto tante domande che non volevano minimamente essere un accanimento fastidioso finalizzato a scoprire cosa non andava, ma solo un'occasione per leggere meglio insieme come avremmo potuto cogliere ogni anche minima occasione per consegnare un segnale di speranza alla comunità da noi amministrata. Ritengo che la sintesi di quanto emerso dalle commissioni stesse, la natura del percorso scelto dalla Giunta, ce lo confermava questa sera l'assessore Giacinti, sia ben riassunto nella scheda di inquadramento normativo, che chiamiamo SIN, che accompagna questo progetto di legge, scheda che specifica. La Giunta regionale ha reiteratamente evidenziato l'esigenza di effettuazione delle relative verifiche, quindi si parla più volte della necessità di fare tante verifiche, funzionali a pervenire alla determinazione dell'effettivo avanzo libero applicabile al bilancio. Si rimanda alle argomentazioni della Giunta, potremmo rinviare anche all'intervento questa sera in aula dell'assessore Giacinti, in ordine alle ragioni del non sussistere allo Stato e quindi per il corrente esercizio delle relative condizioni per poter procedere già in sede di attuale assestamento di bilancio ed in termini conseguenti alla qualifica e ad approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto consuntivo, all'applicazione dell'avanzo libero al bilancio regionale, da cui ne consegue quello che abbiamo detto, una sua configurazione, cioè quindi questo assestamento è un mero assestamento tecnico, proprio perché la politica decide di non fare nessuna scelta diversa da quelle meramente tecniche di aggiustamento della consistenza dei residui, rinviando quindi all'applicazione dell'avanzo disponibile a una successiva iniziativa legislativa di variazione. Qui tengo insieme sempre le parole che ho richiamato anche prima del consigliere Soranzo, che riassumevano un po' lo stato di tutta la maggioranza. Quindi i bisogni del Veneto corrono più veloci delle risposte del Consiglio. Però noi stiamo dicendo che non è questo il tempo in cui decidiamo di spendere 130 milioni. Magari le parole dell'assessore Giacinti ci dicono erano 120, 110, 90, ma non abbiamo nessuna risposta urgente a cui potevamo dare andare incontro concretamente oggi. In sostanza, quindi, dalla SIN, ma da quello che abbiamo raccolto, assestamento meramente tecnico, ovvero senza scelte politiche, perché si devono fare verifiche, si dice, atte a capire quali sia la portata della spendibilità di tale avanzo. L'assessore Giacinti ce l'ha confermato. Ecco quindi che anche questa manovra, la prima era quella del bilancio di previsione, fatta più in fretta, questa seconda potenziale, quindi manovra, nonostante le evidenti e critiche urgenze rappresentate dalla nostra società, continua nel solco del temporeggiare. Crediamo fermamente che al Veneto serva subito, invece, intraprendere una strada opposta e la proposta che illustreremo insieme lo sancisce per la seconda volta su 2 in maniera chiara e trasparente. A partire da questa manovra di assestamento, ma anche per il futuro, servirebbe a questa Regione finalmente, al di là dei consensi in cassaforte, una politica che si candidasse per cambiare ciò che non va in questa Regione, per ridurre le disuguaglianze, di cui dicevamo prima, enormi, anche quelle che si sono allargate in questi anni, mentre appunto si prendeva tempo. Servirebbero velocemente 2 cose, che anche in questa manovra, scusate, so che è dura, ma che anche in questa manovra di assestamento non ci sono. La prima, scelte decisive, che appunto non vengono fatte. Mi rendo conto che ogni volta che chiediamo di scegliere, vi chiediamo di prendere posizione a favore di qualcuno piuttosto di qualcun altro, di qualcosa piuttosto che di qualcos'altro. Ma questa è la politica, cos'altro è se non esattamente il decidere per quale futuro spendersi? Quello che è mancato in questi anni, secondo noi, la prima cosa che è mancata, la cosa che servirebbe per il futuro e anche in questo secondo mandato, non si è ancora vista, è proprio questa. Scelte decisive, chiare, possibilmente coraggiose.
Non è possibile accontentare tutti in una fase di ristrettezze economiche, è evidente. La seconda cosa che manca, abbiamo detto la prima le scelte decisive, la seconda servirebbe un'idea chiara di cambiamento e di società. E ad oggi noi questa l'abbiamo sentita parzialmente e praticamente solo per gli slogan, l'abbiamo detto prima, campagna elettorale, biglietto unico, tutta una serie di cose, con pochissime però scelte conseguenti incisive. Apprezziamo alcune che sono state fatte, i 4,5 milioni per i medici, va benissimo, lo sottolineiamo, vi accompagniamo in questa cosa, ma quante altre cose ci sono urgenti che non vengono fatte e vengono rinviate? E c'è l'urgenza di invertire questa tendenza, perché arriviamo da un percorso in cui avete disegnato una società nella quale, a nostro modo di vedere, chi è più fragile, come dicevo prima anche nella dichiarazione di voto al rendiconto, resta indietro. I dati sulla povertà assoluta e relativa di questa regione sono aumentati, è innegabile anche qui se vogliamo guardare i numeri, come si diceva. Il dramma dell'emergenza abitativa ha escluso intere fasce di popolazione dai contesti urbani. Le non scelte di questi anni hanno, secondo noi, costruito una società in cui chi è in difficoltà non accede alla casa, ad esempio. La società che avete disegnato è quella in cui chi è donna fatica a lavorare e se lavora è pagata meno, ancora peggio se è madre. Avete disegnato una società in cui chi è giovane è costretto a emigrare perché in questo territorio non trova opportunità. Avete disegnato una società in cui lo sviluppo si è realizzato spesso solo attraverso il cemento. Noi pensiamo che questa società che avete disegnato vada accompagnata verso una direzione diametralmente opposta. Per questo vogliamo agire ad esempio contro la povertà, contro il disagio abitativo, a favore di politiche per la casa per tutti. Ecco perché proponiamo azioni veloci e concrete che tracino una linea di speranza in riferimento al tema del lavoro e di come esso sia indebolito, soprattutto per i giovani e le donne. Vorremmo parlare con voi di sviluppo sostenibile, di come si garantiscono a questa regione crescita e progresso, senza compromettere in maniera definitiva la sostenibilità ambientale. Vorremmo parlare con voi di politiche giovanili, ora e nei prossimi anni. Pertanto dovremmo ragionare con un po' più di onestà intellettuale sulle scelte politiche di bilancio che potremmo davvero mettere in atto e sulla capacità reale che abbiamo di incrociare emergenze e bisogni. Se non saremo noi qui dentro a smettere di prendere tempo e di non fare le scelte coraggiose che servono per questa inversione di rotta, qualcuno o qualcosa si sostituirà o si sostituisce a noi. Perché quando la politica decide di fermarsi, di astenersi dal suo compito di scegliere, si ferma ed altri, magari il libero mercato, altri centri di potere ad esempio, decidono per lei. Ecco perché riteniamo che questi 163 milioni siano una prima imperdibile occasione per dire che questa volta la musica è cambiata. Come fatto per il bilancio di previsione, anche questa volta abbiamo deciso di non limitarci alla critica in aula ed abbiamo voluto presentare all'Aula stessa e al Veneto una proposta per dare un segnale di rilancio. Certo, una proposta perfettibile, come tutte per definizione, ma che denota coraggio, trasparenza e voglia di assumersi delle responsabilità, a cui deve sentirsi chiamato ciascuno di noi che siede qui dentro. 130 milioni, quindi tecnicamente spendibili, aggiungo anche una cosa perché prima l'assessore Giacchini diceva che li mettevamo su spesa di personale, questo qua l'altro. Io li vedo tecnicamente ammessi, quindi per me sono scelte possibili. Poi sarà qualcuno politicamente eventualmente a bocciarle, ma tecnicamente sono scelte che possono essere sottoposte all'esame dell'Aula. Quindi 130 milioni tecnicamente spendibili, da impiegare, sempre nel rispetto ovviamente dei limiti tecnici, spendibilità dell'avanzo libero, non nuove leggi, visto che non c'è il collegato in discussione, non in spesa corrente, ricorrente, però su alcuni fra i temi più urgenti per la nostra comunità, questo sì, sia magari per accompagnare e sostenere i cittadini in emergenze che per dare una prospettiva e una visione in riferimento a ciascuna problematica. Cerchiamo quindi di tenere sempre insieme il sostegno immediato, che è fondamentale, con la costruzione della prospettiva. Sostegno e prospettiva. Quindi 130 milioni, vado a riassumere velocemente, poi domani con la discussione degli emendamenti potremo entrare più nel merito di ciascuna delle proposte secondo le competenze e le sensibilità di ciascuno dei consiglieri dell'intergruppo. 130 milioni di cui 60 milioni in ambito di diritto alla casa e all'abitare. Gli alloggi ATE non sono stati riqualificati per una percentuale troppo rilevante. Politiche strutturali di investimento su piani della residenza non esistono. A seguito della mid-term review sono stati stanziati 50 milioni su questo fronte.
ed a seguito delle recentissime relazioni di rendicontazione delle varie ATER abbiamo avuto la conferma che essi possono potenzialmente affrontare solo un dodicesimo, dico un dodicesimo perché di fatto 25 sono sull'ERP, delle esigenze della sola ATER veneziana, lo dicevamo oggi. Con queste risorse raddoppiamo, con quelle che proponiamo di mettere, i 50 milioni in più, raddoppiamo immediatamente le disponibilità su questa politica per potenziare di gran lunga una risposta veloce. Inoltre, prospettiva era questo, sostegno, serve un urgente sostegno alle famiglie, tante famiglie che non arrivano a fine mese, i dati del DEF lo dicono, 590.000 veneti, intervenendo con il finanziamento del fondo affitti che è stato svuotato da un po' di tempo qui in Regione parallelamente allo svuotamento che ne è stato fatto a livello nazionale. Il fondo affitti è stato azzerato a livello nazionale e regionale. Quindi, ripeto, sostegno e prospettiva. 30 milioni dei 130 invece poi li destiniamo ai giovani per l'istruzione e il diritto allo studio. Scappano in troppi in cerca del loro futuro e privando quindi al contempo la nostra regione del futuro più prezioso. Far sentire a chi studia e si forma in Veneto che il Veneto tiene a loro e alla loro famiglia è fondamentale. Il tempo delle sole pacche sulle spalle è finito. Ecco perché proponiamo di rafforzare gli investimenti con 15 milioni per l'efficientamento energetico degli spazi scolastici e la loro miglior fruibilità, anche nei mesi più caldi, e il cambiamento climatico lo sta testimoniando in maniera importante. Ulteriori 10 milioni per erogare senza se e senza ma le borse di studio agli universitari, sappiamo quali sono gli arretrati o le difficoltà, e 5 milioni per iniziare davvero a concorrere al raggiungimento di un obiettivo sbandierato a più riprese dal Presidente Stefani, ma che non ha mai avuto attuazione concreta. Stiamo parlando di avviare davvero e finalmente un percorso per la gratuità degli abbonamenti al TPL per i giovani e per gli studenti più bisognosi. Anche qui sostegno immediato e prospettiva futura. 13 di questo 130 milioni sono invece per sanità e sociale. Qui le necessità sono elevatissime, l'abbiamo sentito, e l'importo è relativamente contenuto rispetto alle altre voci che ho appena menzionato. Scusate. E ad altri che menzionerò solo a causa del fatto che l'impossibilità di investire l'avanzo libero in spesa corrente e ricorrente mal si sposa con le necessità in ambito sociosanitario. In ogni caso, ad esempio, l'ennesimo grido lanciato dal mondo delle RSA nei giorni scorsi racconta del bisogno di risposte non più rinviabili. Ecco perché almeno proponiamo in questa sede ed intanto di riportare il fondo di rotazione, che è stato accorciato da 10 a 3 milioni, alla quota appunto di 10 milioni. Sostenere questi enti almeno nei loro investimenti diviene fondamentale. È poi assolutamente necessario dare un forte segnale di vicinanza concreta anche ai comuni della nostra regione alle prese con l'avvio degli ATS, degli ambiti territoriali sociali. Come ben sappiamo, la situazione della spesa corrente dei comuni è letteralmente alla canna del gas e noi non possiamo permetterci di depotenziare ulteriormente questa fondamentale infrastruttura che è la prima che risponde ai bisogni delle nostre comunità, chiedendo ai comuni stessi un altro sacrificio in termini di spesa corrente. Non è pensabile. La Regione ci deve essere, concretamente, ed è il motivo per cui proponiamo di stanziare 3 milioni per il supporto delle spese straordinarie di avvio di questa nuova esperienza, per noi nuova, ai noi esperienza. Infine risulta opportuno e importante, questo sempre in ambito sanità e sociale, finanziare una formazione straordinaria del personale sanitario sulle cure palliative, per cui proponiamo anche qui 3 milioni di euro. Pertanto anche qui prospettiva da una parte col sostegno immediato dall'altra. Dei 130 milioni 11 invece per la transizione energetica e le concessioni idroelettriche, perché oltre che a Ciaccoe mettiamo anche le risorse vere per dare risposte all'altezza su questi temi. L'attenzione infatti su questi temi è già stata da noi sollevata con determinazione e visione, di fatto dettando e accelerando la linea stessa della Giunta. Una partita fondamentale anche per il nostro territorio, per il quale proponiamo di stanziare intanto 5 milioni per supportare le imprese nella transizione energetica, 4,5 milioni per supportare i piccoli comuni nella transizione energetica e 1,5 milioni per potenziare gli esigui stanziamenti destinati dal bilancio di previsione al fine di affrontare in maniera da essere all'altezza una partita in cui, data la sua importanza per il futuro delle casse, dei servizi, dei territori e della comunità della nostra regione, dobbiamo giocare ovviamente con le carte migliori. Quindi anche qui sostegno immediato e prospettiva.
Dei 130 milioni, 10 poi proponiamo di stanziarli alla sicurezza idrogeologica e idraulica. Apro con un virgolettato. La gestione dell'acqua va programmata, solo così si prevengono le emergenze. Ecco 14 milioni di mutuo per avere subito le risorse disponibili. Chi ha detto queste parole pochi giorni fa? L'assessore Elisa Venturini, no un pasdaran della minoranza, ma l'assessore appunto regionale all'ambiente, che ha voluto collegare questa sua risposta al richiamo espresso della Corte dei Conti nel giudizio di parifica, quindi non solo noi facciamo riferimento al giudizio di parifica, ma anche la maggioranza quando serve, perché la Corte dei Conti nella parifica dice che il rischio di idrogeologico e idraulico non è diminuito per molti veneti sul fronte idraulico e idrogeologico a sufficienza. Quindi, viste le tante ed ampie necessità, su cui bisogna dare atto al vero, la Regione su questo ha lavorato in questi anni, ma permangono, come si diceva anche questa mattina, delle necessità importanti e tardare diventa rischioso. Quindi 10 milioni in più su questo, secondo noi, non fanno schifo. 130 milioni, di cui 4 milioni per sostenere il mondo della cultura. Abbiamo già detto quando nel rendiconto si parlava del Veneto eccellente e ho fatto riferimento proprio all'eccellenza del mondo della cultura. Abbiamo già ampiamente affrontato questo aspetto, come dicevo, nella correlazione al rendiconto. Abbiamo l'opportunità di dire, adesso concretamente, a un mondo che davvero rappresenta un'eccellenza veneta, che il supporto della Regione c'è ed è concreto, nella consapevolezza che ogni euro investito in cultura ritorna ampiamente moltiplicato sul territorio e contribuisce a costruire vite più libere e comunità più coese. Anche qui quindi 4 milioni per sostegno immediato a un mondo che ne ha bisogno e prospettiva. 1 milione poi dei 130 sul mondo della pesca. Per il cambiamento climatico e non solo stanno alla base delle difficoltà enormi che numerosi enti e soggetti stanno vivendo nel mondo della pesca prima di molti altri. La salvaguardia di alcune specificità venete, anche qui alcune eccellenze, alcune unicità, passa anche per non far sparire tanti lavoratori che dedicano la vita ogni giorno in questo mondo. Sostegno per avere prospettiva. 1 milione per la sicurezza urbana e la formazione della polizia locale di questi 130 milioni. Abbiamo anche qui la possibilità di dimostrare che oltre gli slogan, sulla sicurezza ne è pieno, insomma, ormai ce ne sono piene le orecchie di ciascuno di noi, può esserci davvero anche un po' di sostanza. Consapevoli che, anzitutto nelle realtà urbane, molte dinamiche sono cambiate e sono tuttora in forte cambiamento. Formare quindi anche la polizia locale dei nostri comuni al fine di gestire meglio specifiche situazioni e purtroppo frequenti situazioni che sfociano in ambito di ordine pubblico può diventare fondamentale. Anche qui quindi sostegno immediato per darci una prospettiva di sicurezza maggiore. Qui quindi viene delineata una proposta concreta, con degli emendamenti che puntano a specifiche urgenze e necessità. A fronte di questa proposta concreta attendiamo allora una risposta altrettanto precisa e puntuale. Il Presidente e l'assessore, quella eventualmente di mettere via i soldi o di ritardare nel loro impiego, è una scelta politica da spiegare e che chiederebbe di chiarire il perché e il metodo con cui sarà eventualmente assunta. I cittadini del Veneto, ai quali negheremo in tal caso una serie di servizi e risposte urgenti, dovrebbero saperle in maniera tanto trasparente, così come è tenuto a saperlo l'intero Consiglio. L'assessore Giacinti su questo ha già anticipato qualcosa, però io penso, come dicevo prima, che non è stato dipanato il quadro delle motivazioni, per cui queste proposte rimangono vere, vive e presenti sul tavolo e in disponibilità, insomma, di tutto questo Consiglio. Ovviamente proponiamo questo senza che ci sfuggano le difficoltà del bilancio della Regione del Veneto, di tutti gli altri enti regionali, non solo del nostro, degli enti locali e molti altri soggetti che appunto spesso vengono dimenticati da questa agenda, da questa programmazione. Questa però è una sfida che a tutti gli amministratori pubblici sono chiamati. Saper essere ambiziosi, realizzare obiettivi ambiziosi con strumenti scarsi. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo assolutamente evitare invece che per la paura di scegliere e il costante prendere tempo, il temporeggiare, invece che costruire modi per arricchire quegli strumenti scarsi, decidiate semplicemente di abbassare le ambizioni. Siamo preoccupati per il futuro della nostra Regione perché siamo convinti che oggi serva cambiare, oggi serva cambiare le modalità di governare i cambiamenti che ci stanno attraversando.
Da questo punto di vista vorrei che fosse chiaro, noi come coalizione sentiamo pienamente la responsabilità a cui siamo chiamati, la responsabilità di dover raccontare per questa regione un'idea diversa di società, che abbia il coraggio di prendere delle scelte, che abbia il coraggio di dire cosa c'è da cambiare, che abbia la voglia e la capacità di ridurre le diseguaglianze. Sono in conclusione. Per questo e con questo atteggiamento affrontiamo l'assestamento di bilancio che oggi e domani vedremo insieme e che per i prossimi mesi poi ci attendono ancora tanti confronti su cui dovremo dimostrare di essere all'altezza, sapendo che i periodi duri sono esistiti e sempre esisteranno, ma la modalità con cui li affrontiamo, e il temporeggiare oggi è una scelta politica chiara e precisa, le modalità con cui li affronteremo farà la differenza su come poi ne usciremo, se saremo capaci di infondere speranza, se siamo sicuri che anche i sacrifici da sopportare, che chiediamo di sopportare nel mentre, saranno digeriti e letti in una prospettiva di costruzione comune. Se invece si continuerà a raccontare una realtà che non c'è, chiusi nella nostra bolla, anche i nostri cittadini saranno più facilmente portati ad agire, ognuno per sé, con egoismo, disgregazione e senza prospettive di comunità. Con questo progetto di legge, il numero 93, per fortuna non siamo all'arrivo ma a una tappa, seppur importante. E siccome noi tifiamo per il Veneto, a differenza di quello che tante volte viene detto, e ci spendiamo per il suo bene, se si vuole cambiare marcia e direzione con coraggio, ci trovate disponibili. Quindi buona discussione e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie consigliere Galeano. Allora, come stabilito dalla Capigruppo, sospendiamo la seduta un attimo solo e domani mattina il Consiglio riprende alle 10, mentre la Commissione bilancio è convocata per l'analisi degli emendamenti alle 9:45. Quindi 9:45 Commissione, ore 10 il Consiglio.